Buonasera. Oh, era da un po' che non passavo, allora ho detto facciamo un saluto, lui sta facendo un cretino dietro, ma ce lo facciamo andare bene così. Tu ribupu. Allora, io oltre a salutarvi, ovviamente, sono qua per darvi un'informazione che il nostro caro Rumo apprezzerà tantissimo. Visto che Martin, non essere scurrili, comunque stiamo calmi, siamo all'inizio, ci sono tante ore davanti a voi, vai tranquillo, vai sereno, pensiamo dopo. Allora, voi avete sempre chiesto il merchandise e giustamente il Mona là dietro ci mette del tempo, ma stasera ci sarà il giveaway della prima, che in realtà non è la prima, sarà la seconda, perché la prima felpa ovviamente sarà mia. Quindi ci sarà il giveaway della prima
felpa Solaris. E... hai intenzione di stare lì tutto il tempo? No, perché io una certa me ne devo andare. E... tra l'altro il signor Alicost oggi pomeriggio mi ha informato di... chiamiamolo un gossip, possiamo definirlo così, solo che non mi ha dato il permesso di parlarne con nessuno e quindi io sto un po' morendo dentro perché è una cosa divertente, cioè nel senso io ho riso per 40 minuti, però no, ovviamente cioè, gossip suo, cioè che riguarda lui, quindi rispetto questa sua volontà, ecco, però hai finito di girare? Dai, guarda come sono carini e simpatici. Non ho voglia di fare un cazzo, un po' stressato. Però ieri l'ho sentito ed era molto contento della giornata. Spero che la sua felicità sia passata anche a voi e che anche voi vi siate divertiti, abbiate apprezzato tutto quello che è successo ieri. E spero che anche stasera ci siano cose interessanti per voi. La piscina qua non ci sta, Gigi, cioè io sarei ben contenta di stare in piscina, cioè già ho la felpa e quindi per me il clima è orrendo, per me sotto 23 gradi comincia a essere illegale la situazione. Butta fuori dalla finestra. No, ma qua siamo in una casa dove vive un pappagallo, quindi aprire le finestre è sempre rischioso. Quindi buttare fuori Alicos dalla finestra è un po' difficile. Magari posso buttarlo giù dalle scale, cioè le scale per salire in casa. Finito. Ehi, tu alla live. Anche perché adesso devo rileggermi tutti i commenti, perché non posso leggere. Allora, a tutti voi amici in ascolto un cordiale buonasera, giorno 2 di CitizenCon. Come promesso avvierò a brevissimo quello che è appunto il... Anzi, facciamo così, lo avvio subito, datemi giusto un mezzo momento. Inizia! Allora avete una sfida, quindi fate l'F5 e al solito insomma dovete investire qualche azione Solaris, ovvero i punti canale, e avete l'opportunità di sbloccare quello che è il giveaway del primo oggetto di merchandise, insomma mai prodotto dalla Solaris, che poi è il secondo perché giustamente il primo va alla First Lady. Ora... Giorno 2 di CitizenCon, non ho intenzione di fare gli sproloqui di ieri perché abbiamo parlato a sufficienza di quella che è la filosofia e l'approccio necessari appunto a una convention del genere. Ieri ci hanno veramente stupiti, soprattutto i più... dopo perché se no mi distraggo. Turibupu. Soprattutto i più veterani magari, ma anche persone che magari sono arrivate, si sono approcciate di recente e hanno deciso di spendere del tempo, comunque di fermarsi, di sostare nell'universo persistente. Ieri ci hanno fatto vedere a Cloud Imperium qualcosa di unico a livello tecnologico, ci sono state novità abbastanza impressionanti con versioni grezze a schermo, sia di replication layer che di server meshing, pertanto... Scusate, pertanto, insomma, siamo veramente a buon punto e con ogni probabilità avremo nel corso dei prossimi 12 mesi in gioco queste novità. Ovviamente parlo di Pyro, ovviamente parlo eventualmente anche del sistema ingegneria che abbiamo visto nel secondo panel di ieri, che è stato estremamente interessante da osservare, da carpire, proprio perché ha rappresentato un po' il respiro che il gioco vuole dare effettivamente agli scafi, che attualmente sono molto belli da vedere, ma
molti ancora magari non si rendono conto, ma un domani saranno effettivamente interattivi al massimo. Ogni leva, ogni bottone, ogni paratia scomponibile appunto dei bastimenti che popolano i nostri hangar saranno utili, funzionali a qualcosa. Quindi questa professione di ingegneria apre un po' questo concetto, il fatto di riempire anche quei tempi vuoti e di costruire un gioco sulla manutenzione della nave, sulla manutenzione dei componenti, è stato, diciamo, forse il momento più alto e, tra virgolette, inaspettato, perché comunque è un sistema che si è dimostrato complesso e che personalmente non mi aspettavo di vedere subito con il server meshing, subito con il replication layer, con questi ultimi scalini che stiamo facendo verso Pyro. Nel corso della notte sono emersi ovviamente leak della stanza, diciamo, dedicata a testare Pyro direttamente sul posto al Los Angeles Convention Center. Video interessanti che ci mostrano come comunque la build sia ancora estremamente primordiale e includa ancora sistemi vecchi, e pertanto la 4.0, quando e se ci sarà e se sarà nomenclata in questa maniera, da brava pietra angolare, sicuramente porterà anche qualcun'altra delle novità che abbiamo visto ieri. Si è poi parlato ovviamente di naviglio, di scafi, del fatto che nei prossimi 12 mesi con ogni probabilità vedremo la Polaris, di come la Merchantman sia in uno stato di arte finale di white box avanzata, chiamiamo così, e stia effettivamente arrivando anche lei al traguardo, ma con un po' più di difficoltà. E poi tutto un seriale di navette più piccoline, legionario, passando per le ormai arcaiche X1, e per qualche concept nuovo. Abbiamo visto degli shape un po' particolari che appunto possono raccontare come nel corso dei prossimi 12 mesi avremo sicuramente qualche nuovo concetto originale con cui sbizzarrire la scimmia. Ora, stasera mia intenzione, come ho detto, non è quella di stare qua a tirare sproloqui a destra manca come sto facendo. Andiamo praticamente subito a conoscere di nuovo, perché di fatto sono le stesse personalità che ci hanno accompagnato ieri a schermo, quelli che sono ospiti VIP, chiamiamoli così, ma ovviamente su Discord, e il Discord è aperto a tutti liberamente, anche ai detrattori eventualmente, possono entrare e partecipare, che sia in vocale, che sia in video. Trovate le istruzioni direttamente nella chat del canale vocale. Bene, e andiamo a conoscerli adesso. La serata di oggi, oltre a un mio passare in rassegna la chat, ovviamente come al solito, per cercare di carpire un po' gli animi, tra virgolette, stasera andremo un po' più tardi di domani, probabilmente finiremo attorno alle 2:30, 3. Vediamo un po' come si mette anche come si mette con i ritardi, perché ieri insomma si sono accumulati fino a 40 minuti di sfalso rispetto alla programmazione. Allora abbiamo i primi due pannelli che riguardano il gioco spiccio, ovvero come un giocatore arriva, le prime cose che fa, ovvero il creatore di caratteri, di personaggi, di come verrà rinnovato e come verrà eventualmente approfondito, verticalizzato, e poi gameplay in prima persona, quindi modifiche a FPS, feel delle armi, eventuale esperienza anche in prima persona, non solo dal punto di vista bellico. Ci sarà poi un talk sul modello di volo che sapete essere eternamente un work in progress, quindi qualche novità magari riguardo le master mode la vedremo in questo pannello che si terrà attorno alle 22. Abbiamo poi la pausa dalle 11 a mezzanotte circa, che sarà una pausa anche per noi virtualmente. Poi c'è il panel che secondo me è il più interessante della serata, che riguarda quelle che saranno le ambientazioni e il gameplay della frontiera. Loro l'hanno definito così a livello generale, ma di base Pyro introduce, come sappiamo, un paradigma di vita che è completamente sconnesso da quello a cui ci ha abituato Stanton, che è un sistema altamente industrializzato. Pyro sarà terra selvaggia, sarà frontiera, sarà ostile quanto una frontiera. Per chi è pratico, per chi ha giocato a Starfield, paragoniamo Stanton a Neon City, Stanton a sistemi dell'Unione Coloniale, e Pyro possiamo accostarlo tranquillamente alla frontiera di Aquila City e dei Ranger Freestar. Sono due respiri completamente differenti che ovviamente sproneranno il gioco di tutti alla collaborazione e soprattutto alla una cooperazione
dalla grande mole, nel senso che giocare in 2, giocare in 3 andando a Pyro sarà possibile sicuramente, però andarci con un gruppo, che può essere anche tranquillamente un gruppo del respiro di un equipaggio, quindi 5, 6, 7 persone, con tutto il materiale necessario per organizzarsi, comunque arrivare a Pyro presupporrà un'organizzazione precedente, un prologo mentale, un dire vado là, cosa devo portarmi? Perché là non posso arrivare in qualsiasi Lagrange Point e trovare una stazione che mi salva il culo, o una clinica. Tutte le infrastrutture a cui siamo stati abituati, tutta la comodità di Stanton là non esiste. Quindi ovviamente vedere nel pratico anche questo cosa comporta, vedere anche a livello meramente estetico di design tutte quelle che sono le novità proprio a livello pratico di asset artistici, i nuovi avamposti, le categorie dei nuovi avamposti, eventualmente anche nuove missioni e le possibilità di interagire con l'ambiente, con fazioni eventualmente che si troveranno a Pyro. Alcuni dei leak di questa notte riguardano proprio quello, ovvero la presenza di nuove fazioni. Sappiamo che Xenothreat, che è una delle minacce costantemente incombenti su Stanton, arriva proprio da Pyro, ma non sono le uniche, ovviamente. Quindi avremo appunto un po' una panoramica da mezzanotte alle 1:30, 1:45 circa di tutto questo. È il panel finale, quindi potrebbe esserci anche qualche annuncio di clamore, anche se gli annunci di clamore sono stati fatti ieri. Ricordo, il 31 di ottobre va in live sul nuovo canale di test tecnologico della Cloud Imperium, Pyro, per i possessori presi a caso, quindi non c'è una gerarchia come succede con la P2 normale, fra i possessori del Citizen Goodies Pack del CitizenCon Goodies Pack di quest'anno, fra i concierge e poi alla mano fra i bei tester più attivi, quindi quelli più attivi con le segnalazioni sugli suoi console e così via. Quindi di fatto novembre alcuni di noi lo passeranno su Pyro, testando Pyro. Questa è forse la notizia più incisiva della serata di ieri, al di là appunto dei massimi sistemi e di tutta la filosofia, di tutta la magia che in qualche maniera ci hanno mostrato nella giornata di ieri. Nella chiusura, che durerà circa una mezz'oretta, non è chiaro cosa succeda. Sicuramente il buon Chris Roberts tornerà e farà il discorsetto di chiusura. Potrebbe arrivare qualche novità? Direi di sì, non me la aspetto, nel senso che Squadron 42, se doveva essere, secondo me era ieri, e a questo punto direi che da quel punto di vista non ci possiamo aspettare praticamente più niente, e anzi ho come una mezza idea che forse per la campagna singolo giocatore Squadron faranno uno SquadronCon, perché un CitizenCon è ovviamente dedicato all'universo persistente, quindi potrebbero dedicargli anche una convention se è effettivamente così vicino come il vicepresidente della Cloud Imperium, il francese che ha intervistato Terada ieri direttamente sul posto, ha detto, ha semplicemente annunciato che è in fase di rifinitura Squadron 42, quindi almeno un episodio lo vedremo fra non molto, e sarebbe probabilmente, come hanno fatto anche in passato durante il Gamescom di Colonia, c'erano delle convention dedicate a Star Citizen, che erano di fatto degli eventi, dei piccoli eventi che sono stati stagionali ma più occasionali quasi, e appunto hanno tirato in ballo alcuni per presentare delle navi, altri per presentare delle meccaniche, ma di base potrebbero tranquillamente permettersi di fare una roba del genere per la campagna singolo giocatore. Bene, e quindi appunto fino alle 3 saremo qui. Colgo l'occasione ancora una volta per ricordarvi che ieri e oggi sono di fatto i giorni di Star Citizen più di qualsiasi altro giorno dell'anno, quindi per qualsiasi riflessione, per qualsiasi domanda anche la più stupida sui sistemi, sia di gioco pratici, ma anche su tutto il sovrasistema che ovviamente in qualche maniera gira attorno a Star Citizen, perché sappiamo che non è di facile lettura per una persona che magari arriva e gli dedica proprio al volo un po' di tempo. Quindi se vi serve qualcosa di base siamo qua e siamo a disposizione. Noi, come la miriade di giocatori e creatori qua in Italia,
Quindi qua su Twitch Italia ci sono una marea di ragazzi bravissimi che si dedicano e che anche loro sono accessibili da quel punto di vista lì. A qualsiasi streamer qua in Italia, se chiedete qualcosa lui vi risponderà, dai più grandi, dagli storici tipo lo zio Ariar, il buon tizio spaziale, ma anche Stray Dog che recentemente ha iniziato a giocare la mattina e ha tappato un buco che era epocale e che molto spesso appunto è occasione anche di intrattenimento, perché anch'io ad esempio la mattina quando sono a lavoro potrei aprire Twitch e buttarmi su qualche stream e tenerlo di sfondo mentre lavoro. È una cosa assolutamente positiva, quindi voi bazzicate, se avete domande sono qua io, sono qua loro e trovate di tutto a livello proprio di disponibilità, di accessibilità anche su Star Citizen Italia, sito che è il riferimento per le informazioni del titolo della Cloud Imperium qui in Italia e anche loro stanno facendo una diretta su YouTube sul canale di Star Citizen Italia con il buon Marcus Ars che vi racconterà in maniera probabilmente molto più tecnica e meno partigiana della mia tutto quello che sta succedendo. Ovviamente stasera abbiamo gli ospiti di ieri che adesso andiamo a conoscere. Io leggo al volo la chat, così capiamo un attimo come siamo messi stasera. Vedo anche perché su YouTube era già attiva, ci ho parlato un po' prima della diretta, quindi adesso vedo un attimo di accostare. Allora, saluto! Aspetta un attimo che qua si è bloccato tutto. Barabbas, buonasera. Ok, ciao Barabbas, buonasera. Mitra, buonasera. E la First Lady la saluto qua, non so. Sì, anche perché Sì, adesso infatti va via, quindi tu ripupu. Ciao Murphy, buon CitizenCon anche a te ovviamente. Ciao Gal, ciao Uicio, ciao Desmo, bentornato. E ciao anche ai ragazzi di Giant Trip. Ieri hanno fatto una diretta anche loro a seguire il CitizenCon. Mi raccomando, andate a seguirli sul loro canale che portano a loro volta gameplay e informazione nella maniera più svagata e disinteressata possibile, nella maniera appunto del videogioco, di come deve essere giocato. E Scande, buonasera anche a te. Baldovino, spero in un giorno due col botto. Non so quanto aspettarmelo. Martin Leader Solaris, che è quel nickname lì, potrei anche farti bannare da Twitch, però tu di pupu. No, io lo approvo. Vabbè, ma tu non sei. Sì, beh. sì. No, tu ribu. No, tu ribu. No, Martin è sotto la mia posizione. No. Ciao Turf, buonasera. Brava donna, se non bestemmio, non nominare il mio nome in vano. Tu ribupu. Ciao Fabio, buonasera anche a te. Rumo Angel Mona, tu ribupu. Che cambiamento Alico, sai, lo so, insomma. Lei è il motivo del cambiamento, quindi tu ribupu. Questa versione di Alicos è migliore, sì, quel tipos, sì, sono d'accordo anch'io. Così almeno sto zitto ogni tanto, è tu ribupu. Vabbè, facile vedere, facile toccare, a discrezione di lei, non lo so, tu ribupu. Mettilo dentro l'armadio, Almona. Alicos, amico dei poteri forti, voglio sapere il gossip, tu ribupu. Fai anche il pull stream, vabbè, vi ha già risposto su questo, quindi decisioni di lei. Alicos NPC di Star Citizen, esatto, rimani tu e butta fuori dalla finestra il Mona, sì, il discorso delle scale era relativo a questo. Aprono OnlyFans assieme. No, assieme col merch solare. Turibuku, va bene. Ciao Scream, buonasera anche a te. Ciao Howard, buonasera. Vedo che avete già riscattato tutti il fracasso di come si dice, di punti canale. Ovviamente i punti canale si rinnovano quotidianamente, quindi per sbloccare potete anche tornare e buttarli molto semplicemente. Vorrei spendere 2 parole per il nostro caro Martin, anima del gruppo e della festa, un mito vivente. Non per niente è la mascotte, caffè, non per niente è la mascotte. Se riesco dopo vi raggiungo in chat vocale per seguire l'evento. Vai tranquillo Fabio, ciao Lion, buonasera. Voglio la felpa e maglia e adesso Baldovino le magliette poi arriveranno. Intanto facciamo il giveaway così vedo anche come escono questi felpe, perché così ovviamente è obbligato a partire, perché sennò qua... esatto, e poi vedo come escono a livello di qualità queste felpe, perché sennò non dimenticare la nuova Starma, perché potrà diventare anch'essa una professione, esatto. Di fatto il navigatore con la nuova Starmap avrà un senso. Solo ieri sera con il replication stava zitto senza parole, esattamente. Allora lo apriamo sto conto arancione, le finanze qua per il merch scarseggiano, turibupu. In realtà non scarseggiano, visto che voi siete tutti beduini e continuate a buttare soldi, quindi turibupu. Giuro che se vendete la maglietta Martin merda vengo sotto casa vostra. No, io ho già un design per la maglietta dedicata a te Martin, non preoccuparti. Ci saranno collezioni dedicate a tutte le personalità più estrose dell'organizzazione, quindi tu sei compreso. Si spera nei prossimi 12 mesi, si spera. Per la First Lady, viva Animal Crossing! Avete notato che Fabi assomiglia a lei? Ma tu... Ciao Tiel, buonasera! Oddio, crepare! Far West spaziale! La Fabi che guarda nel vuoto. Sì. Aumenta le fiammelle che ne ho tante. Sì, beh, se tiro parlare da vicino fa questo effetto, estraniamento. Tu ribupu.
Altre mucche. Sbaglio, Cristobal aveva detto che avremmo saputo di Squadron 42 nei 2 giorni. No, almeno a me non pare. Però magari parlavo io, quindi tu rimupu. Sera a tutti, ciao Ichino, buonasera. Buonasera Diego, buonasera anche al capitano Soundalo. Ciao Araton, buonasera. Il gesto del capiamo? Cos'è il gesto del capiamo? E il no del chip cos'è? Che tu sicuramente sei più aggiornata di me su queste cose, perché Delu parla arabo per me. Ok, non lo sa neanche lei. Grazie dei 100 bit, caffè. Grazie anche ad Arada Matata del follow ben 10 minuti fa, se sei ancora qua. Grazie mille di averci raggiunto. Grazie anche a Hitman, che ha deciso di buttare il Prime. Per ora sei a 5 mesi, ti salvi, però sappi che ti devi fermare a una certa, perché ne va della tua salute mentale, quindi. Si possono fare atti di terrorismo con indosso la felpa Solaris? Se non mi avverti prima, sì. Hitman, eccoli! Ciao Zagarov, buonasera. Sono partiti, iniziato, sono partiti. Bene, allora adesso che sono partiti, allora andiamo. Andate e io vado. E io vado, allora, esatto, salutiamo. E io vado. Salutiamo, adesso arrivo anch'io. Tu ribupu, aspetta che metto qua. Allora. Ciao, Le. Arrivo, Ciao. Buonasera. Eccomi qua, signori. Ok, andiamo intanto andiamo subito a buttarci, visto che sta parlando Jared. Non sto sentendo cosa sta dicendo, quindi. Intanto smutiamo il Discord. Buonasera, Turibupu. Ciao. Buonasera. Buonasera. Ciao a tutti. L'avete conosciuti da ieri? Buonasera a tutti. Li avete conosciuti da ieri, tutti presenti più o Buonasera. meno. Vediamo un attimo di taggarli per bene. Spider, qui manca Zanagi. Qui avete tutti i nomi. Allora, è partito, sta parlando a Vanvera, sta dicendo qualcosa di interessante? No, alla tazza del Soul Citizen, tutto qua. Tutto bellissima. Qua, perfetto. Ok, quindi sta facendo un po' di riempitivo. Sì, sì, assolutamente. Bene, allora. Quello che vi chiedo, prima che cominci appunto giorno 2, ovvero fa circa una ventina di minuti, uno alla volta, a vostra discrezione, insomma, in base a come... Stavolta sono l'ultimo, Ok, voi partite, chi vuole parta. A mente un po' fredda, perché è difficile avere mente fredda dopo ieri. Le cose che vi hanno ispirato di più. Quelle che vi hanno fatto, come posso dire, vibrare le mani in qualche maniera. Ah, pensavo un'altra cosa. Ok. Vai, Chi vuole parli. Se si smuta, forse lo sentiamo. Ero smutato e mi sono rimutato. Ho detto partiamo da Personaggi, da sinistra ad arrivare a destra, no? Giusto, giusto. Vai, Zanagi allora. Ma allora, cosa che mi hanno impressionato di più, la fisica dell'acqua e le robe distruttibili in gioco. Penso che siano le robe più impattanti, oltre al rework, vabbè, anche il rework della Star Map, comunque è una roba veramente stratosferica. Però sì, insomma, queste sono le tre cose molto più salienti, diciamo, che mi hanno colpito. La Star Map è fatta benissimo, anche se onestamente, diciamo che un po' come è strutturata non mi piace particolarmente, cioè è fatta bene, però lo stile non mi piace personalmente, cioè non dico che sia fatta male, ma personalmente non mi ispira. Invece la fisica dell'acqua, veramente qualcosa di spaziale, robe assurde. Non ho mai visto una roba del genere, quindi veramente cose fatte bene. Basta. Quindi di fatto parliamo di qualcosa di bello e di qualcosa di pratico. Con la Star Map che è praticamente obbligatoria perché
come il meme di Peter Griffin stamattina sul Discord, effettivamente è quello che succede. L'hai vista ieri e adesso entri in PU e ti trovi quella vecchia e dici, ma chi me lo fa fare? Turibupu. Sì. Vai Easy. Eccoci. Allora, diciamo che l'aspetto migliore secondo me dell'evento di ieri è stato tutto quello che riguarda la parte tecnologica, soprattutto il back-end. Come Alicos mi ha lasciato senza parole vedere finalmente lavorare il replication layer insieme al server meshing e avere l'idea che siamo vicinissimi ad avere il server meshing replication layer è una cosa interessante. Poi nota di merito per gli animali, bellissimo. Quindi anche qua c'è un po' di spirito tecnico e un po' di bellezza. Vai Spider, raccontaci dall'alto delle tue caramelle. No, per me le promesse sono belle tutte, le novità che hanno messo su, ma li godo quando li vedrò in live. Quindi di fatto non ti ha, non dico impressionato, ma qualcosa che hai visto che ti piacerebbe... Di tutte le Qualcosa che ti piacerebbe avere subito. La mappa. La mappa, perfetto. Le Direi che, coordinate. esatto, direi che essendo la usi ogni 3x2, quindi averla così, averla comoda, fattiva, ci sta. Esatto. Vai, Scream. Vabbè, io ormai ha parlato Izzy per prima. Comunque la fauna locale, finalmente che l'hanno messo un po' di animali, un po' di questo brio in più, che così quando atterri, cioè, potresti trovarti qualche animale che te può devastare, ci può stare. Poi diciamo che la parte tecnologica, molta roba, tra il replication layer, tutto come hanno fatto vedere anche in dettaglio, tanta roba, tanta roba. Questo sì, diciamo che aspettiamo di vederlo in game, tutta questa tecnologia attiva. A te, Gigi. Tocca a me? Va bene. Beh, allora, devo dire che non sono riuscito a dormire molto. Dopo quello che hanno annunciato ieri. Sarà perché sono il più anziano, forse, tra tutti qui, che è da tempo, insomma, assieme a te, Alicos, sul gruppo Discord e che segue attentamente il progetto, giorno dopo giorno, insomma, attentamente. E la cosa che mi ha interessato di più e di quello che mi ha sbalordito totalmente è stata la rappresentazione così molto dettagliata e semplice del replication layer più server meshing, che subito questa mattina è stata la prima cosa che ho fatto dopo essermi svegliato, di rivedermi quel VOD lì su YouTube, non ancora pubblicato ufficialmente da parte della SIG, ma da altri canali di parti terzi, e anche con i sottotitoli, dove ho captato molto di più, insomma, le varie funzioni che hanno introdotto. E poi, vabbè, tutto il resto, cioè la fisica, la distruzione degli oggetti sulla mappa, la fisica anche, perché no, parte del personaggio, dei vestiti che prende la piega, insomma sono i dettagli, ecco, che fanno differenza, il prodotto quale è Star Citizen. Cosa mi aspetto oggi invece è mi sa che è andato in malora, sì? Alle 8:30. Mi sa che... Problemi tecnici. Sì, Gigi mi sa che è andato... Quello che si aspetta oggi è... Effettivamente c'è stato un mancamento, quindi... più chiaro di così non poteva lasciarlo. Perché ho visto che ha fatto 30k. Turibupu! Ha fatto 30k. Turibupu! Dicevo, ho avuto un momento di crash del nuovo sistema di infrastruttura. Piccola gag, insomma, ci sta. No, allora, per concludere, perché mancano pochissimi minuti, che così andiamo a vedere anche un po' quello che sta succedendo lì nel padiglione dell'esposizione della community.
Allora, do 4 punti di cosa mi aspetto questa sera. Preparatevi che sono ovviamente aspettative sempre alte da parte mia, visto anche quello che hanno annunciato ieri sera. 1. Panel dedicato a Pyro, quindi si andrà molto più del dettaglio per vedere ovviamente la Ruin Station e magari anche il Quantum Travel da una parte all'altra, quanto ci si impiegherà. Drop di 2 navi, trailer di Squadron 42 con data d'uscita e, dulcis in fundo, sistema Nix completo. Questa è la mia aspettativa che ho per questa serata. Se una delle 4 sarà confermata, sono d'accordo con i ragazzi che andrò da Martin a passare una serata, insomma, in compagnia. No, scherzo, ovviamente. Mai al mondo, insomma. Però ecco, questa è la mia aspettativa di questa sera. Cosa ne pensi, Alicos? Allora, sono aspettative forse esagerate, ma capisco che... Deve essere così. Sì, assolutamente, lo sprone, la proiezione in avanti, l'ottimismo, quello non deve mai mancare, sono assolutamente d'accordo. Ma il pensare Forse, che... allora, forse, di quelle che hai citato, la più probabile è Nix, forse. Sì, perché stavamo discutendo prima, ovviamente, qui su Discord, che Nix comprende Delamar. Che è un sistema. C'era già, è un C'è già. sistema che sarà ovviamente in Squadron 42, anche se di striscio, quindi sicuramente pronto ce l'hanno pronto, poi dopo è ovvio devi adattare la tecnologia per la parte online, ci mancherebbe, però come detto secondo me di quelle che hai citato potrebbe essere la più probabile, anche perché a livello di test, se Pyro funziona, se tutto quello che concerne il salto interstellare funziona, e poi se il server meshing andrà effettivamente a allentare un po' lo scalare esponenziale non gestibile che è una struttura normale ha di norma, dopo è abbastanza facile dire non solo Pyro ma anche Nix, non solo Nix ma anche Terra, non solo Terra ma anche Damien e via così, quindi di base il server meshing serve a quello, serve a generare una cascata. Esattamente. Ovviamente loro possono darti l'intenzione magari stasera. Ragazzi, Pyro va bene, il test va bene, allora quando esce Pyro vediamo anche Nix, se tutto va bene. Che Ovviamente c'è, adesso l'abbiamo. io l'ho tirata nel dire il sistema Certo. completo, ma che sia anche solo un accenno magari di questo, visto comunque ieri il buon Jared che ha concluso la live dicendo di tutto quello che avete visto oggi, cioè di quello che avete visto oggi non è nulla in confronto a quello che vedrete domani, e dicendo inoltre sistema Pyro, sistema Stanton, lasciando quei puntini sospesi, mi fa ben sperare, insomma, di un annuncio di un sistema, e calcolando un attimo la proiezione può essere Nix, perché comunque il jump point su Pyro è presente, Nix, quindi è quello che secondo me si avvicina di più. Ok, sono buone aspettative. Io sono dell'idea che appunto, come ho detto nel prologo, oggi non avevo grandissimi annunci, probabilmente poco o niente, se non quelli che appunto possono essere legati ai vari panel. Quindi vediamo. Guarda, se una di queste sarà confermata, poi ne discuteremo ovviamente Assolutamente, ci al mancherebbe. termine, insomma. Poi Sarò la persona più felice del mondo. Assolutamente sarebbe una benedizione, anzi. Visto Certo. che ieri ci hanno lisciato il pelo, letteralmente, chi glielo vieta di farlo anche oggi? Anche se dalla lettura e dal fatto che ieri appunto sono rimasti in quello che era il programma, senza sorprese, mi dà l'impressione che anche oggi vogliono fare così, quindi non c'è non vedo questo grande eco, però come detto potrei anche sbagliarmi. Sì, io ovviamente è una cosa mia personale, perché Assolutamente. va così. Quest'anno ho questo sesto senso che mi dice di puntare alto, poi che diventi realtà, questo lo vedremo solo nelle prossime ore, insomma. Assolutamente sì. Bene. Beh, andiamo
Andiamo a vederci un po' di, Sì. di pre-live, che vedo che stanno passando in rassegna postazioni a destra e a manca. E la cerimonia finale, però, Debinator scrive in chat giustamente che c'è questa cerimonia finale che dura una mezz'ora minimo, quindi non è il saluto di ieri di Jared. Ci sarà Chris Roberts che parlerà per chiudere 100%, però insomma bisogna vedere un attimo. Magari lì ci possono infilare qualcosa, però non saprei. Ciao Wick, buonasera. Ma nessuna novità, ci approntiamo a seguire appunto il giorno 2. Grazie a te Energy di seguirci, grazie mille. E scusa Alicos, Vai. e le tue aspettative invece? Come detto, le mie aspettative per oggi sono abbastanza scarne, nel senso non avremo sorprese secondo me. Il panel che attendo di più, come detto in prologo di live, è l'ultimo, quello relativo alle ambientazioni della frontiera, con gameplay, missioni eventuali nuove legate a Pyro, come respiriamo l'ambiente di gioco di Pyro, come cambia rispetto a Stanton a un livello pratico. L'abbiamo visto un assaggio nel 2021, oggi forse, come hai detto anche tu, lo vedremo più nel dettaglio, più nello specifico. Quella è la cosa che mi interessa di più, che alla fine è la ciccia, è la pratica, sono quei fatti su cui poi dopo effettivamente chi gioca deve basarsi per effettivamente godere del gioco o meno. Ok, allora andiamo a dare un occhio alla pre-live. Adesso guardo se funziona tutto perché non l'ho ancora avviata, quindi perfetto. Allora funziona. E aspetta che vado a istruire Martin sul come venire in cam, così che detto così va bene. Su come passare anche lui qua in stanza almeno. Tu Martin, te lo dico qua dal vivo. Entri nel canale, nella chat iscritta hai un link, ti colleghi e metti dentro la camera e appari in automatico. Ovviamente devi cercare di apparire, insomma, un po', posso dire, formale, elegante. Non ti accettiamo senza giacca e cravatta. Ci sono già, vediamo. Non ci sei, se sei lì. No, non ci sei dentro. Non il primo link, il secondo link. Dei ragazzi invece in vocale. Coloro i quali non ci hanno messo la faccia stasera. Aspettative. Qualcuno che ha impressioni non troppo a caldo di ieri. Siete liberi di parlare. Che è più o meno la reazione, è più o meno il mio cervello da ieri, quindi capisco che può non essere facile convogliare parole. Capo pattuglia chiama Corvo. Rispondi Corvo. Eccolo! E allora abbiamo anche Martin stasera. Che... Oh, che culo, sono sopra di lui, quindi... Metto io sopra di te. Hai detto tutte le parole corrette, Gigi. Che culo sono sopra di lui. Tutte le parole corrette. Turibupu. L'importante è mai star dietro, però, dai. Dai, Martin, allora, visto che ci hai degnato della tua presenza, raccontaci le tue impressioni da popolino, diciamo, su ieri. Beh, mi è piaciuto molto ieri il lato tecnico e grafico. Cazzo sei, dalla caverna che stai parlando? Porca puttana, non mi sentite? Non mi sentite bene? No. Ma Dio, triste, aspetta. Che culo, c'è Martin. Ecco un altro. Sacramento. Allora. Buonasera. Ciao. Buonasera. Ciao, man, buonasera. Buonasera a me. Buonasera a tutti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ma chi è che sta? Perché stanno cantando Buon compleanno questi? Sì. Tanto si sono fumati già qualcosa lì a Los Angeles. Sarà giorni che si stanno fumando cose. Secondo me è proprio lì i tubi del scappamento che hanno messo lì costruiti. Stanno bruciando la slave. The show starting in about 10 minutes with our character advancement panel right there on stage. So stay tuned. Beh, sempre uguale, peggio. Cosa stavi dicendo? Me? Ecco. Ora? È riuscito? No. Ma no, vabbè. Allora, aspetta. Intanto muto la
la scheda, così sono sicuro che non esca da lì l'audio. No, ho sbaggato tutto. No, Cramento. Ma io non so perché non te le mette. Dovrebbe mettertele in fila, no? Anche la condivisione, tipo. Però non lo fa. No. Non lo fa. Allora, Però Energy dalla chat chiede cosa pensate della minimappa. La minimappa in alto a sinistra, quella dove scarichi anche la parte Esatto. dal terminale. Beh, una figata assurda. Tra l'altro, quella minimappa B, da quello che si è raccolto ieri nelle parole, insomma, di chi spiegava, sono tutti asset creati tridimensionalmente da loro e poi convertiti in quella mappa lì. Quindi hanno già praticamente tutto pronto, basta semplicemente convertirli poi in ologramma. Bello anche l'idea del fatto che non c'è sempre, cioè devi avere i dati prima per poter usare la minimappa, che è allineato con la teoria di gioco, quindi non sai cosa troverai in ogni situazione, ma una volta che accedi al terminale per scaricare i dati puoi vedere la minimappa. Pensate che uno gioca con la minimappa e non il video di cosa hai davanti? Non ho capito la domanda però, Energy. Turibupu è scritta in un italiano un po' astruso. Mi cambiato le impostazioni? Va bene adesso? No, ha sempre un tenore ecclesiastico. Beh. Ma secondo me non stai utilizzando il microfono delle cuffie. Può Quello essere. pensavo. Secondo me che devi sparare minchiate, quindi non... Sì, esatto, ci sta Cristiano Roberto, ha detto no, fermiamolo. Fermiamolo. Vai qua sulle impostazioni e scegli il microfono su Discord. Delle cuffie, non quello delle Lui vuole il lato, No, non vuole il È microfono. qua. Dov'è che è? Da Gigi. Allora, ripeto il programma. Oggi, adesso alle ore 20, abbiamo un primo panel su l'avventura, customizzazione del personaggio. Quindi la nuova character creation. La prima cosa che fai una volta che accedi, entri in Star Citizen. C'è poi alle 21, alle 9, un pannello sul gameplay in prima persona, quindi probabilmente relativo sia al combattimento che all'operatività più civile, mettiamola così. E quindi tutti i miglioramenti e le implementazioni che andranno sicuramente a integrare anche il panel di ieri sull'interfaccia utente. Alle 10 c'è un panel della durata sempre di un'ora sul modello di volo. Probabilmente si parlerà di master mode e della loro implementazione in più e di tutta la rifinitura che c'è dietro. La pausa, come ieri, dalle 11 a mezzanotte. E a mezzanotte, arrivando fino alle 2 quasi, un quarto alle 2, ci saranno 2 pannelli dedicati alla frontiera, a quel discorso che facevo prima, ovvero ci faranno vedere effettivamente gameplay, interazioni e missioni nuove in arrivo con Pyro. Vai tranquillo, Caspe, ti do anche il benvenuto, ovviamente. Di lo stesso, Martin, si capirà comunque qualcosa. Rispetto a ieri mi è piaciuto il lato tecnico-grafico. Sono stato meno sorpreso per le navi, forse perché comunque non è che hanno fatto vedere chissà che cosa. Però anche la roba della distruzione, roba del genere, vuoi proprio vedere quando si vedrà in più, come sarà messa nel più, perché là ci hanno fatto vedere qualche qualche pezzo di roccia che cadeva. Ma poi funzionerà sugli avamposti? O come? Non ho capito di cosa La parli, scala. però. La distruzione... La distruzione non è chiaro dove sarà implementata. Beh, sicuramente ci saranno delle green zone. Assolutamente, come hanno detto ieri, infatti anche in chat, probabilmente sarà localizzata in zone di missione. Magari sono delle zone generalmente procedurate pensate appositamente per garantire scenari tattici un po' diversificati, grazie anche a questa tecnologia. E di base poi avrai, come ha detto Gigi, le green zone, qualche avamposto sicuramente, le maggiori stazioni, le città. Dubito altamente che avrai quel genere di istruzione. Ovviamente mi immagino che una cosa del genere
potrebbe essere anche un punto chiave per la costruzione di basi, per il gameplay dedicato alla costruzione di basi. Sì, ma poi con la Io ho una persistenza- domanda aperta a tutti. Abbiamo, secondo voi sarà persistente la distruzione? No. quello dicevo. Considerando che è un MMO. No. Non Come credo proprio. la persistenza a lungo termine Saprà- ci sarà su tante cose, ma non su queste finestre, probabilmente. Anche secondo me, perché sennò avremmo un mondo perennemente distrutto. Esatto, cioè non ci sarebbe... Poi ovvio, dopo magari se ti danno la possibilità di ricostruire, sappiamo che c'è Trauma, che per 24 ore, 7 giorni su 7, va in giro a ricostruire gli avamposti che la gente distrugge. Però, nel senso, di Trauma ce ne sono uno ogni 30, perché sono tutti distruttori, no? Martin, se dovevi accendere la luce, almeno nascondi gli oggetti un po'. Non sono io. Sacramento. Sono d'accordo con Murphy. Cosa ha scritto Murphy? Se togli il mic dallo sfintere e lo metti sulla scrivania si sente meglio, Martin. Sacramento del Signore. Te passale da. Gesù mio. Fanculo pi greco. Aveva il dildo parcheggiato sulla scrivania. Vabbè, siamo una società emancipata, dai. Vi fate problemi per questo genere di cose? Per l'ipersessualizzazione su questa piattaforma viola? E dopo, vabbè. Turibupu. Diciamo che non è il canale dedicato, ecco lì. Non ci sono NPC in posa T? Hanno fissato? C'erano prima. C'erano? Allora quello CitizenCon guarda ottablo quello un lì. attimo. ha Che avuto un sto 30k. Sicuro. Guarda che sono in televisione qua. Ciao. Hey. Ciao. Vabbè, allora andiamo. Dai che andiamo. 2 minuti. 2 minuti. Tutti magrolini. Quasi tutti, Casper, quasi tutti. Guarda come è vestito quello. In effetti c'è un po' più di estro oggi rispetto a ieri nel pubblico. Lato bestiali. Comunque, Quello è un streamer. la cosa più bella di ieri è che, almeno a parer mio, c'è la sensazione che tutto sia più vicino. Vabbè, quella è un'impressione che ieri hanno letteralmente generalizzato, cioè nel senso è ora che tutto sia vicino e quindi loro ti dicono è tutto vicino. Poi dopo è la Cloud Imperium. Come detto, con le date, con le scadenze non ha una buona storia. No, ma anche senza date, già il fatto di poter provare Pyro, anche se non c'è una data, il fatto di avere le navi che comunque ti dicono, guarda, sono in white box, quindi sono già in fase di sviluppo, comunque ti fanno capire che le cose sono più vicine di quello che si crede. Sono d'accordo. A differenza delle altre volte, adesso c'è qualcosa a sostenere le affermazioni. Io vengo da 2 anni di CitizenCon, che in realtà ha fatto vedere molto, ma nulla di concreto. Disco Lando! Erano le piantine l'anno scorso. Ce l'hanno. He also had caffeine in the last 10 minutes. Io l'unico dubbio che ho è come tutto questo funzionerà. Occhio ragazzi che è iniziato, con la scala. Quindi quando scaleranno i numeri, però lo vedremo. Have you eaten 2 dogs? Get in your seats. It's about to start, ladies and gentlemen. Welcome to day 2. I'm not going to take up any more of your time. Up first, character advancement with Ian, Sean, Forrest, Andre. Give it up. Bone, start the show.
Ragazzi, questo gasamento mi piace molto. Ci siamo. Character advancement, tanta roba. Hello there. Hello there. Hey everyone, it's so good to see you all again in person. Thanks for coming out. So I'm Ian, I'm the art director for Star Citizen. We're going to kick off the first ever day 2 of CitizenCon by talking about some of the awesome work done by the character team. All right. So first, let's talk about life in a frontier system like Pyro and how this influences the character designs. So we wanted to create something unique compared to what we've seen in Stanton already. We wanted to give a wider visual palette and a feeling of historical age between the different solar systems. So this chart describes the fashion pillars for humanity. We can see where all suits, armors, and fashion items should belong. In terms of material use, manufacturing technology, and novelty. So you can see Earth fashion on the left, Terra fashion on the right, and frontier fashion right in the middle with a little bit of overlap of Earth. So essentially, frontier fashion is function over form. They are repurposed and repaired, and generally are misfits rather than sets. Outfits are purposeful by having storage solutions. This implies survivability along the frontier. Okay, let's take a look at some of these assets in the game. Make and demo. Famosi outpost presentati nel 2022. Più 2021. 2021. Sì. Questa era tutta da palombare. Questa è sempre la stazione di Pyro. Sarà Alicos lì. Sempre questa cosa che ci sono le armi degli outfit. Le cuciture dei vestiti. Bellissimo sto casco. Più tuta, ecco, casco tutta. Okay, awesome. So hopefully you guys that played Pyro Playground, you will have seen a few of those assets being showcased. So as we saw from the video, pouches and storage are a key part of the frontier aesthetic. This drives the feeling of survivability. But from here, we thought it'd be really cool to give the functionality, but also some customization options. So let's take a look at a video we just developed internally, and this is for modular storage items on the player. Oddio. Bella sta cosa. Sì. Praticamente ogni tasca. Questo è Squadron, eh.
non è quello dell'anno scorso, scusa questo. Gli Outpost sì, 2 anni fa hanno presentato gli Outpost. No, questa qua mi sembrava di averla vista l'anno scorso. Quella che ruba l'oggetto dentro la... È 2021. Era 2 Se non anni fa. erro. Oh, guardate le tasche che si possono agganciare al vestito. Oh, una figata questo. Sì, anche se in realtà gli abiti civili ora come ora hanno poco avuto. Beh, diciamo che su Pyro l'aria è respirabile sulla stazione, immagino. Ruin Station. Si è pressurizzata la Ruin Station. Ecco. Quindi pensiamo che è una grandissima città, Pyro, cioè la Ruin Station, scusami. Adesso qui fanno vedere sulla stazione, su un avamposto. Pretty cool, right? So I think this will provide loads of customization options. Radiazioni su We're super Pyro happy 1, about that. So we also created some extreme weather costumes for frontier locations, and these also follow the same mismatched and repurposed design aesthetics. Now we've also been focusing on achieving a higher visual benchmark. So this is all driven by our new Layer Blend V2 shader and its texture library. And we focused on more consistent wearing between 0 and 100% values. So to showcase this, let's look at a quick example asset. Molti video esplicativi, eh? Sì, in effetti ne hanno prodotti un sacco rispetto alle altre occasioni. Addirittura che si apre. Chissà se attraverso quelle lenti avremo finalmente la night vision. Prima ne parlava che dovrebbe esserci una... All right. So as we saw in the video, the insides of the helmets are looking fantastic. Now this is us getting them ready to animate with put on and take off. So in summary, Frontier Fashion is expanding the visual design palette for humans, giving a more credible feeling of age and history when you travel across multiple solar systems. All right, now let's talk about something different. Ciao Bilal su YouTube, ben arrivato intanto, grazie di essere capitato sul nostro canale. Si parla di Star Citizen, un MMORPG in sviluppo da parte della Cloud Imperium, un titolo che ti fa giocare una vita 900 anni nel futuro, quindi fantascienza, navi spaziali e compagnia cantante. Questa è il CitizenCon, una convention annuale dedicata al suo sviluppo, perché non è ancora uscito, è in alfa. So the first faction we're going to talk about is Rough and Ready. So the aesthetic of the gang was to be subtle. They're understated in terms of clothing, and they almost blend into their environment. On closer inspection, you'll notice their tattoos. These signify rank and progression within the gang. Let's take a look at a quick video. Ma un premio all'art designer di questi giochi? Più art designer.
I think they look absolutely fantastic. Okay. So the rough and ready can be found in some of the space stations around Pyro. Now the tattoos, like I said, the tattoos form a progressive design. This illustrates the hierarchy within the gang. As a player, you'll be able to earn these tattoos and apply them to your character. Wow. Ora sì. Okay, cool. The next gang we're going to talk about is Headhunters. So this gang is also located in Pyro, but offers a completely different frontier aesthetic. More of a wasteland vibe with lots of personality, and this will translate into the behavior types. Now this gang is currently in production, but let's take a quick sneak peek. Armature che puoi craftare, se non ho visto male. Sì. Mi ricordano un sacco le armature di Mad Max. È vero, alcuni hanno quello spirito lì. Anche Borderlands. Vedo già vestito così io Spider, nei corridoi della Ruin Station. Caspe che riesuma il buon Partival, che stamattina mi ha scritto: ma cosa succede? Cosa succede? Tu Okay, so cosplay competition next year. I can't wait to see what you guys come up with. All right. All right. So they're looking awesome. Now the last gang we want to talk about is Dusters. So Dusters are a criminal gang specializing in mining-related crimes. Now internally, I love the original Desert Nomad armor. You can see him here, right? Now I wanted to use it as a starting point to establish the Dusters design language. So here we can see... Bello. Quindi devo andare a cazzo di leggendari anche qua, non solo So su here we can Fallout. see the Dusters gang lineup. Direi di sì. Showing armor leveling and rarity. So as a player, you'll have horizontal armor progression. This will define your role and playstyle. Then you'll have vertical progression. This is your progression within that role and playstyle. For example, a common bounty hunter armor set will be weaker than a legendary, and as armor progresses in strength, it's harder to acquire. So harder missions, rarer drops, higher reputation. Now, as we're talking a little bit about armor sets, let's recap a little. So the goal is that players should consider which armor to equip based on the role they wish to fill and the scenario they're heading into. There will be also greater differences between the current armor types. So light, medium, and heavy, and this will be in protection and mobility. New armor categories will be combat, specialist, utility, and support. Però categorie specializzate. And these will define the type of items that are quickly available on the slots of the suit. There will also be additional functionality to assist in your chosen role. A matrix of armor type versus category will provide a variety of roles, with each providing best-in-class benefits.
there will also be hindrances to out-of-role gameplay. For example, if you're wearing a heavy armor set and you're trying to fly a little snip fighter, you'll have restricted visibility and less vehicle control. Porca miseria. So in this scenario, like a flight suit armor type with resistance to milder G-forces would be preferred. Okay. So as we saw in Ali's presentation yesterday, hygiene simulates and tracks the accumulated effects of a character going unwashed for any length of time. Che si va a pisciare Poor sull'890. hygiene can lead to disease, lowered health, and snarky Aspettiamo comments. questo. Oh, mettono la doccia utilizzabile. Hygiene decays faster direi if a meno. character becomes dirty or wears dirty clothing or armor, and visual effects are going to be displayed on the character's skin, such as blood, sweat, and dirt. Certain usables, such as a shower, will reset the character's hygiene and clean away all of those dirt effects. So let's keep clean. Yeah. Occhio alle saponette, dice Turf. Okay, so that covers a quick recap on armor sets and hygiene. Let's get back to a video showcasing the dusters. Bello. Nuovo loot. Awesome. So you'll be able to find the dusters scattered around various derelict settlements and wrecks in Stanton, and the dusters will be available Q4 this year. Oila! Okay. And with that, I'll hand you over to Sean Tracy. You guys have been awesome. Enjoy the rest of the show. 3:22 quindi, signori. Sì. Hello, everyone. All right, so I'm Sean Tracy. I'm the Senior Director of Tools and Tech Content here at Cloud Imperium Games in Los Angeles. So today I want to talk about Starcloth. And Starcloth was initially unveiled at a previous CitizenCon kind of in an early stage. So it's now rolled into full production, and it's used in both Squadron 42 and Star Citizen. So it's going to be seen on more and more assets, like some of the great art that you just saw. So what's really cool about it is that it's unified with the physical world, whereas before it wasn't unified and was based completely on character movement. Now, it's faster than the previous cloth setups, and in the end, it just looks a whole lot better. So today, I'm going to cover some of the tech, the pipeline, and we'll see some results. So let's get and see it in action. Sono nell'hangar della Idris.
Cloth is hard. Guys have to run upstairs, they have to crouch, they have to prone, it's got to collide with the environment. Questo è uno dei protagonisti di Squadron 42. And even more difficult, L'ammiraglio Bishop. it needs to hold up in high-end cinematics. A me comunque è sempre fatto strano la fisica del vestiario. È realistica, ci mancherebbe, però non lo so. In certi casi è un po' forzata, tipo adesso. Sì, esatto, è un po'... perché dipende molto anche si muove più il vestito che la bandiera, per esempio. I cut that one just before some good spoilers. 45.146 triangoli. All right, so how's it all work? Well, cloth uses two meshes, a simulation mesh Andiamo di scheda video. and the render mesh itself. So vertex colors indicate how it's constrained to that cage, and thus the simulation. So for example, black vertex colors indicate a full constraint. Basically, it follows the skinning. White vertex colors indicate unconstrained vertices. So the movement is determined entirely by the simulation. And then we can do a blend of gray values that is used for fine transitions and blending and fall off in between the fully skinned and fully simulated assets. So in the end, these meshes are sent to the engine where we bind the cage to the render mesh, and then tech artists can leverage some of the runtime tools. You can see up on the image that the sim cage mesh has about 5,000 triangles, whereas the actual render mesh is about 45,000 triangles. So it's obviously much more efficient to simulate the sim cage mesh versus just the render mesh itself. So part of the technology is the runtime iteration support, which you can see in the image above me here. That's with all the red spheres. Here we're actually painting the collision radius of every single one of the vertices, and it allows us to fine-tune the simulation without having to add arbitrary collision meshes, though we can. We paint a variety of properties, so some of these other properties are mass or displacement. In the top right, you can see an example of the old legacy implementation using pendulums. And this uses joint chains and collisions, but assets with multiple layers like the one that you can see there, or ones like skirts or gowns, they were really, really difficult to do with pendulum simulation, but they are solved with Starcloth. So I mentioned it's completely unified with the physical world. And what that really means is that wind, impacts, object collisions, thruster backwash, all these kind of things actually react to the cloth reacts to these things, and so much more. So it's not just character movement. Now, it's a hyper-efficient simulation, and it's several orders of magnitude faster than the legacy implementation that we used before, and has a lot of easy-to-control parameters for tech art, which are compression, stretching, and bending. So as mentioned yesterday by Chris Rain, our senior lead physics programmer, we support soft body tapered capsules, which are twice as fast as our ragdoll capsules. It's also key to solving one of the most important aspects of plausible cloth simulation, and that's mitigating the tunneling or the clipping that happens through a character. So it's very, very difficult to solve with pendulums. So with all this tech in mind, we can do really complicated assets like the duster and the one I want to show you now. Mantelli. Il fatto che non clippa direttamente con l'ambientazione tipo l'erba o oggetti. Wow. It's reacting to the planet wind, which is always changing. On the front, there's a big leather apron. So this one's actually a lot heavier, and it moves a lot differently than the cloth on the back. Questo va in giro vestito come si veste Martin? Un barbone? Assassin's Creed questo. So he's walking into the wind here. And in the end, as I mentioned, it just looks a whole lot better. Ciao Tony! Grazie del primo messaggio e bentornato. So che eri fra noi anche ieri. Ecco, adesso parlano dei capelli. Prima che arrivi da mangiare. È la categoria preferita di... So I want to start with the question, okay? How many of you are actually excited that we're getting new hair into the verse? All right. So
I'm Andre. I'm the lead artist in our recently formed hair department. We branched out from the character art team and created this department. And it's a pleasure to be here today with all of you and tell you that we're damn proud of what we achieved. It's been a long road, but definitely worth it, okay? Now, we're going to start by just looking at the most impactful changes that we have in our workflow, okay? A bit of a technicality part. Then you're going to get to look at the benchmark assets we have created, okay? And from there, we're going to take a glimpse into the future of what hair could be with a more diverse hairstyle, where we're trying to run away a little bit from the military look that was driven mostly by what Squadron 42 was, so because we did a lot of work for that as well. And yeah, from there, as a last note, I'll have a special announcement for you guys, okay? Don't want to spoil it, but you stick around, you're going to love what we have, okay? So, first thing I want to touch now, very simply, okay? Hair for games is hard. It's really hard. Oh, by the way, did I tell you these are actually game-ready assets in the persistent universe? Dai, le pettinature, voilà, già pronte. Fully rendered in our engine, okay? Game-ready, performant, ready to be shipped, okay? So, hair is really hard, like I was saying. It is a AAA challenge, basically. You see games that get it, games that don't. Some of them get it more or less. Either way, for us the challenge is the same. We're not different, and the challenge is real. With the scope of Star Citizen, like day-night cycles, all these light shafts, all this MMO, people running around with the hairs, a lot of motion, a lot of fast-paced movement. Yeah, it is hard. But the best thing is, we have arrived. Ciao Viper, buonasera. Okay? It is, yeah, clap. It is, it doesn't end here, okay? Yeah. It does not end here, okay? It's the nature of CIG. We just keep pushing the boundaries, but like I said, we're really proud of what we're showing you here today. So let's dive in what we made all this possible, okay? On a high note, on a high level, basically, a successful hair requires 3 fundamental elements, okay? There's the texture, there's the placement, and there's also the shader. Cool. If one of these elements fails, all of them do, okay? So it's basically, you can have a great texture, great placement. If your shader is wrong, no go, really. And the same if the texture fails or if the placement fails. So really vital, really important that everything works together. But the good thing is, by breaking down the hair into these 3 parts, it also allows us to actually go deep into each of them and push the quality up. Or like Chris Roberts would say, bring the high fidelity, right? So, on the texture end, there was a lot of changes. What you see on the top there, the common approach of a AAA game would be to have true black, true white on a transparency map, a bit of taper on the tips and roots, and call it a day. That's what happens in 99% of the games. Now at CIG, we went a bit further than that. We tested all the thicknesses that were actually reasonable to test, of course, and we came to a realization. The hair doesn't need to be thin enough. It just needs to look thin. We do need it to be thicker enough, thicker than real life hair, because if you take one of your hairs, you'll see it's really thin, right? So it does need to be renderable. That means if it's really thin, it will be sub-pixel rendered at some point. With the motion and all that, we will get a lot of artifacts. And so that would be a no-go. We do need it to be thicker than in real life. But can we make it look thin? That was the question. So we came to the realization that from hair, or from scalp to hair, and from hair to the background, so these 2 points, the transition points, are the most important ones for the hair. So we aggressively tapered the tips, which is what you Ciao see Marco, there, ben arrivato anche qua. and Grazie mille into di it. So no aver longer switchato. true black Siamo and sia true qua white. che là comunque. Now, this is a lot of technicality. You will see practical examples of this, but that allowed us to have smooth transitions and basically achieve the result we expected. On the placement side, we came up with hair libraries, basically. Now,
I could be here all day talking about hair libraries, okay? Because I'm a very technical person, and if you see me around the venue, feel free, I'm Andre, you can just come and talk to me about this. I'm not gonna bother you all that for 1 hour about this, but I'm gonna give you a very quick example that you all can relate. So imagine in real life, you have a construction business and you could make one wall, one roof, one floor and one window. You make it all work together, and from there, you're not only building your house, you're actually building the whole town, and then the whole state, and then eventually the whole universe, right? That's what air libraries are. Obviously, the result, if you could do that, it would be much cheaper, much faster, and above all, you wouldn't have a fruit salad of assets, which was what we had in the hair not too long ago. And by fruit salad, I mean several artists working through the years, each one of them applying their own workflow. Everybody's at different levels of quality, of course, different minds, different ways of seeing the same problem. So, at the end of the day, fruit salad, right? And we wanted uniform quality. So for that, air libraries are a great solution. We also decrease the time of production of Ciao Plod, intanto ben arrivato, buonasera di nuovo. Si è parlato di quanto il server meshing andrà a migliorare le prestazioni di gioco, non se ne è fatto cenno, è insito e oggettivo. O almeno dovrebbe essere così. Great news, okay? So yeah, that was major achievement. Cool. So hair libraries are just a thing. We love it. It's not just picking up a texture and putting it there. If you do that, like you need to actually see the scope. Gladly, we have some of the best artists in the world on hair working with us, so we managed to achieve this at the scope that we wanted. Now, on the shader side, there was plenty of changes as well. Some of them are very techy, very, very cool as well. I'm going to run through fast through some of them so you guys can understand the scope of what we're dealing with. But let's just understand, like at bake time, so bake time is prior to runtime. Runtime is where the game runs. Bake time, we're preparing the asset to actually put it in the engine. At bake time, we calculate the custom normal and we store it per vertex. So each vertex gets a custom normal. That makes, in a practical sense, for those who are not too technical, it basically makes the card, the air card, not look like a card. So the normals is help with the way the light reflects. C'è uno che ha scritto in chat che hanno adottato il metodo fettuccini Fettuccini. Now, tagliatelle. Ambient occlusion, we store two baked ambient occlusions. Grande Iron. Sapete che io, se voi supportate il gioco, sono solo felice, ma sapete anche che non è necessario andare oltre il pledge dello starter pack. E anzi, invito tutti i nuovi che magari si sono approcciati alla diretta o comunque stanno scoprendo Star Citizen in questo periodo, vi invito a godervelo senza l'ansia di dover aggiornare, di dover pleggiare, di dover comprare, anche se è un termine improprio per Star Citizen stesso. È un titolo che non ha bisogno di queste cose, non seguite il mio esempio malsano da quel punto di vista lì, che appunto io lo faccio volentieri perché voglio che il gioco riesca per come ce l'hanno promesso, voglio che cambi l'industria in meglio, ma non è un pensiero che deve essere generalizzato e condiviso, e anzi. So, one last thing before we can start looking at videos is that, and this is really creative, total credit for the people, for the tools programmers. I personally had nothing to do with this. This was already at CIG when I joined. It's absolutely amazing. So, we have an hairstyle that was ready, that you can see over there. And we have a hair cap. An hair cap is basically a mesh on top of the character's head, which is invisible, transparent. It is just there. Sometimes we use it for shadowing. That thing has an UV. And so we project the hair, or where the hair starts, onto that UV, and gives us that image that you see on the middle, right? And so we now have a 2D space that relates to a 3D location. Meaning that if I want to have hair like mine, which is white on the sides and dark on the top, I could just paint this part and get it white on one side and then dark on the top, which is
an insane advancement because cards normally are stacked on top of each other. So when an artist is placing cards, if you paint one card to make it white here, well, it's going to be stacked on top of the other and you're going to get spots all over the place and no control over it. So this allows us to give control. And what you see on the last image is the possible results. For example, now I can paint one side of my 2D representation of my 3D space and get this possible result, which is pretty amazing. So, next video, we're going to take a look at our tools, okay? This is not the way it's going to be exposed to you guys in the character customizer. You'll know more about that later, okay? This is the tools we use we are able to actually create the hairstyles. So let's take a look at this video. L'invecchiamento dopo le piante e anche dei capelli. Bene. You have the full range, so you can go for full white. These are melanin ranges, so realistic ranges. Cioè, Martin è l'unico white up momento to in cui black. c'è i capelli in testa. Obviously, you can go redhead as well. L'unico che acquisterà FPS è Martin, praticamente. Se calcoliamo i triangoli che You also ha have the die feature, where ogni you can filo see di all the things capello. we talked about implemented. You can go a bit more wild on this. Sì. Ragazzi, io mi assento che devo cenare al volo. Ci vediamo fra un po'. Sì. È incredibile anche come una semplice, tra virgolette, meccanica che si può pensare per un classico RPG, come l'abbiano resa complessa a questo stato. And this is why important the length of the card is stored in those vertex. Forse anche troppo. And obviously you can fade it as well as much Sono as i you use dettagli all che the fanno la possible differenza, combinations between the realistic melanin ranges and the die layer, Ani. okay? This is how the occlusion is working, so you can see Questo è this già tutto shadowing, pronto su Squadron 42. creating more ovviamente. negative spaces, more structure to the hair. And if you look at the temporal line here, you can see how this pixel depth set helps us with the transitions as well. Cool. By the way, did I tell you these are actually game-ready assets, ready to go to PU? Ale, pronti per la PU, ragazzi? Cosa dicevamo? So now that we understand a bit better how the hair is working, that's why the boring part. Dai, si spiegano that I sempre told you di più i just before, 33 giga you can di examine patch. these images with a bit more of an informed opinion. That is basically the example. Now, that's all very exciting, but we want to show you hairstyles that are actually in Star Engine and working. So that's the video we're going to take a look next, okay? Oh, hanno coperto il buco finalmente. Bellissimi anche i buoni nuovi volti. Eh sì. Rumo, che buco hanno coperto? Con quella in testa. Ah, pensavo quello di Martin, pensa a te. No, Quello è sempre coperto. Tu rico.
Anche le cicatrici. Devono farci vedere qualche volta in più, Devono mettere il ponytail. Ha dei capelli che sembrano non so, i cavi elettrici. Comunque questa roba qua l'ho vista solamente quando hanno presentato l'Unreal 5 di Epic. Non so se metteranno i capelli lunghi, sarebbero troppo scomodi secondo me. A posto. No, ma non sono lunghi questi, dai. Ah, 10 più lunghi di questo? No, non più lunghi di questo. Bene. Great, guys. So I can see by your feedback that you really enjoyed the dice, so I'm going to try and direct things that way next time. Pretty cool. Okay, yeah, these are game-ready assets as well. Now, like I promised you, we're trying to make this diverse and get away a little bit from this type of hairstyles you just see now, which is a bit more military. And for that, we'll have the next video. Now, it's important for you to understand if there's any 3D artists, character artists, air artists out there, you will know. Some of the hairstyles you're going to see next are some of the hardest things you can do in hair for games. In a practical sense, if you can do what is going to be shown next and render it at 60 frames per second on an MMO, you can do pretty much anything, okay? It's our glimpse into the future of what type of diversity we want to achieve. We're not only going for this style, but just showing you that if this style is one of the directions, then the full range will come. I hope you enjoy. Porca miseria. Belle. Spettacolo. La variazione di capelli è incredibile. Impressionante. Ma soprattutto anche la definizione delle... Ma serviva questo il gioco adesso? Serve su Squadron 42 per la personalizzazione del personaggio. Squadron 42 ricordiamo che è già pronto, sono nella fase della finitura. La parte cosmetica nei giochi è abbastanza importante. Sì. Soprattutto in un single player come Squadron 42. No, ma anche in multiplayer, anzi. Forse di più anche nell'MMO. Sì, manca il parrucchiere che sta... Ricordiamo sempre che sono 1000 persone che ci lavorano, non sono 5 persone, quindi i team dedicati sono impegnati su tutti i settori. Thank you guys. È che la linea che sta andando adesso è molto più sulla like I've been civile. saying, these pictures you see here, Quindi they are all adesso come adesso non ha senso, tanto depending on the giro light sempre in tuta conditions. spaziale Ah beh, quello sicuramente. Me ne frega di avere i capelli. Actually how it looks.
And that's why we're really proud. Like I said, it doesn't end up here, okay? We're pushing this forward. This is just to replace the stuff that was there. I'm pretty sure you guys were tired. Nobody at CIG was happy with what we had. I can assure you that. Cioè dovrebbero dare delle motivazioni perché io non devo andare No, scusami solo un attimo, arriva, aspetta. Especially as an artist, right? So, but we finally arrived. Now, we've seen all this. What does this mean in a practical sense for you guys? It's the question you may have. Well, let me tell you really fast. We made over 75 hairstyles since like 6 months ago. On the last 6 months, we made 75 hairstyles. That is a lot. That was possible with all the changes we made. Yeah. 75 stili? No. That is a great achievement. Now, we cannot hand them all to you right now. It's very simple. It's very simple. It doesn't end up here at the artist end, okay? After this, there's a tech art pass where they need to skin it, they need to make it work with hats, with goggles, with everything that needs to work, right? So it's a process that takes time, but we wanted to have a certain amount, a quantity that would be enough to replace all the stuff that it's there, give you enough variety for you to start, and that's what we're gonna see next. Now, it also tells you when are you getting it. So, as a last note, I'll leave you with this video, and next, Forrest will come here to talk about this stuff. So, let's take a look at this, guys. This is actually what you're getting. Into the PU. Oh! Ale! Bomba! Grandi. So before the year ends, ci sta. you're all gonna get to enjoy these hairstyles. It was a pleasure to be here with you today, guys, and see you in the bus. Bravi. Another round of applause for Andre and getting new hairs into the 46, game. no? I can't wait to put new hair on my character, I'll tell you that. And for Ian and his awesome character team and the amazing characters they showed us earlier. Absolutely fantastic. I'm gonna run through this, we don't have a lot of time. I'm gonna talk to you about character heads. We've talked about hair. We have talked about outfits. I'm gonna talk to you a little bit about the heads and our pipeline and getting us from the actors that we hire to do the photogrammetry all the way to the game characters. So we have a DNA pool, expansion, and customization I'm gonna be taking you through. We made a data-driven pipeline for adding new heads. So what is a DNA pool? DNA pool is just a bunch of heads that we put into the game. That way you can modify the ears, the nose, the chin, the mouth, and you could interpolate between all the different heads. A DNA pool. We want to expand the pool and allow for more selection and range. So we scan 60 new heads for our DNA pool. 60 new heads. Quello è per un MMO. And we process them internally. We also added customizable facial features, skin tones, complexion, makeup layer on top, revisited the eyes. E questo è sicuramente sempre nel Q4 2023. Abbastanza sicuro. All right. So our current pool, there's the 18 heads right there. But that wasn't enough. We need more. That is our new pool. Madonna. Very exciting. Right now in the PU, when you're playing, see that center row? You get 9 females and 9 males. And now we're going to be getting all these characters. It's for Squadron and the Persistent Universe. How do we do it? Well, we partnered with Clear Angle over in Pinewood, London. And they have this thing called the Clear Angle Dorothy Scanner. The scanner improvements allows us to get shoots done in 4 weeks of sessions. Custom coded flash
that just kind of does it automatically. 4 settimane di calibrated. sessione hanno fatto. Seconds. Our old, to give you an idea, our old process for Per doing this scansionare took tutti i hours volti. to calibrate. This thing does it in seconds. Talk about state of the art. Average of 4 scan actors per day now. We used to be doing 1. What this means to you is we can get you characters faster. We can get you new heads faster. Polarized image data resulted in improved spec, blah, blah, blah. Those are awesome texture maps that we can put on the head. That way we can render them, make them look really good. Capelli fine 2023. Nuove Photogrammetry acconciature. captured in raw images at sono le cose 8K più texture facili, map giusto così. resolutions. Hyper accurate scan results. Stanno parlando Now, di 60 close your eyes volti if you're a little scansionati sensitive in to 4 light. settimane sullo strumento qui a Londra. This is the process we use to get the pictures, to build the photogrammetry, to calibrate the cameras. Oh, relax. Da team All right. loop. So we got some characters here on the screen. Those are all built using all these things that I've briefly mentioned. I want to talk to you a little bit about skin tone though. Skin tone's tricky because we want to apply it. We want to be able to customize it. We want you to have the ability to do whatever you want. So what you see is some really weird looking characters. We see a head with some yellow. Yellow's good in this case. What we're trying to do is we're trying to find the average skin color. Once we find the average skin color, we can figure out what that skin tone is, and then we can apply it. The blue means it's further away from the average skin tone. So when you apply your skin tone, it has less influence, keeping those high details, keeping the color, the blemishes, the imperfections. That middle one, that whitehead, that's where we get once we've extracted the data. It's now ready to apply the skin tone, which you see at the end. All right, so here's a little more detail what I'm talking about. We knew that we were gonna get a pool for these heads, this pool of all these different awesome shapes, noses, ears, lips. But now, with what we're doing currently, you can see that we have calibrated all of our source photos of our actors. And with that, we could figure out exactly what they're supposed to look like. And then once I extract and do the average thing, I'm able to get a value. And that value translates into a skin tone. And that skin tone translates into a chart that you can customize your character with. And what's great about this is as we grow our pool and we get more heads, we get more skin tones. So our skin tones aren't based on, you know, whatever it should be, what should it be, what does it look like? These are real data. These are real data that we get from these incredible clear angle scans and the incredible tech that is written by our staff. And the skin tone will grow along with our head data and along with our heads. And there's an example of me just applying it and showing that in practice. And now here's another look. Here's a couple more characters that I put together with this stuff. And here's what's great about that. I did that with our brand new character creator, character customizer for Squadron 42. Molto bene. Every head you see in here, which will also be applied to the persistent universe, so all heads are in the verse. And as you can see right here, here's a little scene I put together using the outfits, using the hair, using the skin, using the heads. And I did that all with the new character creator.
And here to show you that, if the live demo of the character creator, Grandi, I'm going to bring back facciamo my good vedere friend la Sean ciccia. Tracy. Thanks, buddy. Give me... Oh. Demo Awesome. per il nuovo character customization. All right, so what's this all mean to you guys? Let's show ya. Time for live demo. All right, so I want to welcome you to the Biotic Corp Calliope machine. All right, so here you can see we've got the... Whoa, I'm getting feedback. You can see we've got 2 body types that I can select from at any point in time. Ma cos'è sto fischio? Lo sentite anche voi? So we're going to start Penso in che right away. penso che sia la Now, Wii. you might recall how the character Okay. creator currently works. You would have a whole bunch of source heads from our DNA pool. We would select one of the facial shapes, and then we'd blend it up. Mamma mia, il nuovo... Depending on how much you wanted that Porca certain miseria, facial lo shape. Now, strumento del this was carattere pretty è una good, roba but it's spaventosa. not the most intuitive of systems. So instead, what we wanted to come up with was a much more intuitive way to control this. And what we've now introduced Cosa? is sculpting mode. Oh signore benedetto. Oh signore Io mi mio immagino Dio. gli obbrobri che usciranno, la gente che giocherà con dei interesting to know maiali what al posto dei This wasn't an personaggi. easy problem to solve, but our Io mi animation immagino quanto programmers cazzo and ci tech devo artists mettere and per fare il everybody came together, personaggio. and they figured out a way to basically make it so that from the DNA pool, spero we che are making a questo lo selection potrai based on what salvare. you want out of it. So Tenerlo. it's going on between Ma all spero the anch'io, different da pazzo I'm a gonna pazzo. start making some Da changes Squadron here right 42 away. passa So più I want to System wind up the Unions. nose. You can see that it's all very intuitive. It's fast to use. I'm going to make the lips a little bit bigger here. Porca There we go, something miseria. like that. I think that looks pretty good. I'm going to adjust the brow here, maybe make a little bit of a heavier È brow. una roba impressionante il sistema Now di we can adjust the eye customizzazione. shape, we can go more almond Supera eyes, we can go tutti, more oval, ma we can have a tutti heavy di gran lid. lunga gli You know, strumenti you che can hanno find a whole prodotto bunch of fino ad different oggi options within here. nei videogiochi. So here, we're starting to look pretty good. I want to give him a little bit more of a hero chin. And there we go. I'm liking that. Yes. That's cool. All right. So, not to spend too much time on that, I want to show you some of the other features. And speaking of features, we go to our skin tone. So finally, you're not just selecting a preset skin tone. You can move through the whole gamut of the lookup table. And this is melanin and hemoglobin at the same time. So at the very top of it, I've got a texture slider. So instead of the whole head sort of selection, we can go between all the different textures. Now, like Forrest mentioned, we're going to have 30 of these for one body type and 30 for the other body type. So here, I'm kind of liking, what am I like? Oh, I like this one. So here, and I'm just going to set a skin tone that I kind of like. Something like that. That's cool. All right. So the next step in our skin tone is the complexion. And complexion, we've added freckles. So here I'm just blending in and I'm blending out the amount of freckles. Now I've cranked it all the way to the top just so you guys can see it. But for my character here, I'm gonna keep it kind of subtle, like this, but quite a few of them, something like that. We've also got sunspots. Now this is, a little more weathered skin. We'll give this sort of look. And we've got a whole bunch of different blemish masks planned for you guys. Whether that's sunspots or liver spots or anything to that effect. Now, I'm gonna give this guy kind of a weathered look because I think the skin tone looks pretty cool like that. Yeah, I'm digging that. All right, so next up, eyes. So no longer do we have the green and the brown, just the full selection. You've got a full RGB chart of what you want to select. So if you want to have bright green eyes, if you want to have hazel eyes, if you want to have blue eyes, if you want to have any of these eyes, this is all very, very nice. So again, we can go with deep browns. We can go with sort Aspetta of un attimo, steel Chuck. blue, Vedrai which che... I'm kind of digging for this skin tone. I quite like Deve that essere. look. That's cool.
Oh, well, we'll get into some funky colors. Don't you worry. All right. So one of the other things we've added, and it was mentioned before, we've added a makeup layer. And with the makeup layer, we're totally inclusive. Any of the body types can have makeup. Now, I don't want to spend too long on it here because we're going to get into it in a couple minutes. But I just want to show you sort of blending that in, blending that out for this particular body type. So next, as Andre talked about, we have all the hairstyles that you could want. Vedi che c'è la barba, guarda la scheda in alto, Chuck. A couple different ones. There's a reality for some of us and another reality for another one of us. There it is. That's what I want my reality to be here. Something like this. I'm digging the mohawk though for this one. He's got a bit of a Mr. T look to him. I kind of like this. Yeah, I pity the fool. All right. So, it might go without saying that we've got beards now. So, if you want to select a full beard, you can select a full beard. If you want just mutton chops, you got your mutton chops. You want your handlebar, you got your handlebar. All right. So, we've got all the different beard types that you could want, and we're going to add as many as you guys really want. So, I'm kind of digging the full beard for this guy. Yeah, I'm digging the full beard for this guy. Even further to that, we've got eyebrow selection, which is, I mean, you could go with no eyebrows. That's a very real. You could have bushy ones. You can have a little bit more, normal, kind of straightforward ones. But it was mentioned before during the hair and with Forrest's discussion that we've got the hair dye as well. So with the hair dye, you can affect all the hair at once, and right now I've got all selected, so I can go through the gamut of all the different hair melanin that you can set. So here I'm just going to darken it up a little bit, and if I wanted to dye the facial hair, I could just dye the facial hair all by itself, setting a dye color here, something like that. But in the end, I'm really digging the jet black on this particular one. So I'm going to frost these tips a little bit. I think that's going to look kind of cool. Let's set a bit of a blonde here, turn up the dye amount. And then what's really cool about this, and I'll show this in a minute, is that we can actually control the fall off of it. So again, if I just want this on the tips, I can just blend it right about here. So there we go. He looks a lot different than how that started, and I think that's actually pretty fun. Now, there's a lot of stuff in here, and I can't wait for you guys to explore it and spend as much time as you want customizing and expressing yourself as a character. So once you're done, you've got to sign off a personal declaration that the physical appearances that the calliope process has allegedly caused are okay with you. So let's go to our next body type. Niente 4.0, Caspe. Vedremo qualcosa in 3.22, vedremo qualcosa dopo la 4.0 e qualcosa in 4.0. Sarà un rilascio progressivo. Right away. And you might think it looks a little off or so, but I don't know. We're going to get there. Let's make some changes here. Going to adjust the bridge of the nose, maybe a little bit of the cheekbones here. That's maybe a little extreme. Let's go back here. Something like that. And I'll make the lips a little bit smaller here, and I'm going to lengthen that chin for a little more of a triangle kind of face here. So you can see, you can tweak to your heart's content. You can spend a lot of time doing this. And I don't really like the brows. I like a little bit softer of a brow for this particular character. And that's looking pretty good to me, actually. So next, just like we did before, we go into features. We can do the skin tone. I'm going to select a certain texture here, just because we got to get going on time here. Let's go. Something around here is looking pretty good to me. Cool. Notare come erano 10 nell'uomo e 15 nella femmina. So we start with the freckles. And I kind of like a real freckled appearance on this particular character. And I'm going to turn down the sunspots. So we move forward to the eye color again. Ooh, I'm really digging the green. Yeah, I like the green kind of look. And we get to the makeup. Now, this is where I wanted to spend more time. Now, I'm arguably not very good at this.
but I will do my absolute best to show you guys how. Un saluto alla Fabi quando dovrà fare il you can use it. personaggio. So first is the eyeliner. Ti So the divertirà eyeliner, we can do sicuramente. any color. You can go as sì. crazy or as, Vabbè or as chill che as you want to go with this. But for this particular, I'm quasi gonna un go anno quite che non dark gioca, here, quindi. just in the dark sort of fuchsias Vabbè, ma- and purples. Here we'll do in the inner lid eyeshadow, and that I'm È il kind tempo of di keeping recuperare, the no? same theme, I think. Yeah, and we're gonna do the same thing Che ha la with the voglia broad latinata. eyeshadow. So again, Lei lo we sa can go as che crazy sfonda una porta aperta con me. or as calm as you want. Cos'è che è caduto? So, what I've had good success in doing is kind of having it cranked, and then I just pull it back to a little Lo more gnocchificio, of dicono nella a chat. natural blend. Esiste davvero, dice something to Viper. this effect here. Next is the lips. We can do the exact same stuff on the lips. Now, what we have is a whole bunch of different makeup masks, and you've got 3 different channels within those masks. So basically 3 different colors that are affecting different areas of it. Now, for the lips, we can go with the same sort of theme if we wanted. And I think I'm actually kind of digging that. Ma quanto è And we'll just pulita go on the lip l'interfaccia liner, per a la little darker. personalizzazione And then del lips are a carattere. lot more glossy. È quella so più we can sporca fino increase the adesso. gloss there, so that Secondo looks a me. little more like a Ma lip gloss. No, che dici sia in funzionale fondo? sì, però And then, like I mi was dà doing quell'impressione before, I kinda just di... pull it back a little bit. boh, there non we lo are. so, è un po' So disorganica. next. I think we're good. Beh, Yeah. sei su un piano I think we're tridimensionale. good. I have no Sempre business tutto doing that, that's for ologramma sure. con Same rispetto thing on the sempre hair. richiamo Again, del, we've got a whole bunch of del different Mobigas hairstyles. che These will abbiamo all be visto shared ieri. between the 2 body types, but for this particular demo, we've got the ponytail, Eccolo, we've got the slick back sacramento, kind of look. ponytail. Quello ci vuole. Yeah, I'm not finding one I'm really digging yet. Ah, yes. Porca Yes, miseria, now se l'ha we're fatta talking. bene, All Cristo. right. So cool. Now, again, we're fully inclusive here, guys. So, if you want facial hair on any body type, you got facial hair on any body type. That is up to you guys. So on the eyebrows, I'm just gonna leave them because we can't really see them anyways. But for the hair, I really like dyeing this hair a certain color, sort of, you know, something in the darker range. I'm gonna turn that down. I like the nice jet black. Look at the Porca makeup miseria, bounce out. cioè That la looks cool. skin tone dei I'm gonna capelli è una turn roba. up the dye though, and I'm gonna try to carry my same Porca theme vacca. forward here. There we go. And then I'm gonna give it a bit of a fall off, as we can do, so it's just on the tips there. So let's see that in action. All right, so now, you know, at first, we weren't sure about that character, right? But in the end, I think she turned out, definitely. So, Adesso you go to clicca review, sbagliato, sign perde off tutte your le declaration impostazioni. again, and head to game. So, you know, I'm really lucky to be able to sit in front of this. And again, it was a huge amount of work from tech art, engineering, First designers, name, and last specifically the Squadron feature team that has done all this work. And one of the cool things to note is that we use this now internally as a tool. That's why it's me up here demoing this. This is our tool internally for creating all these heads, for creating all the NPCs in the verse. Because as Chris put it one time, he doesn't want his NPCs to look lame. He wants them to look cool. And this gives you cool looking characters. Thanks a lot, guys. E questo? Guardalo. Questo cos'è? È quella di ieri. It works. All right, we're behind on schedule, so let's welcome the Life in the First Person crew. Take it away. I'll be here. I'm busy. Forse il panel più che aspettiamo tutti questo? No, l'ultimo, no questo. You know, it's a Come no, Life in too early? the First Person? No. L'ultimo. It's a real pleasure to be here at CitizenCon in person. I've had so much fun. Thank you all. But my name is Jens. I'm here from Manchester. I'm going to talk to you about some improvements to play traversal.
So we're going to start in 0G, where we've been rebuilding the EVA experience from ground up. Ah, So the first thing you should see is that we've made the exit. Cos'è che dicevi? Less disorientating. Alicos? Ma questa è una cosa che sappiamo, anche questa, capito? sì, ma anche l'anno scorso c'era. Ma infatti. Oh, we're gonna face No, block. no, Lud fa vedere tutto Lud we made nuovo. it. All right, so we made the re-entry much more forgiving. So this EVA has a new prone lateral pose, and this is really important to us because it allows us to get close to surfaces, and it allows us to walk across them. So we can see that in this video here. Questa non è nuova. Okay, and as it gets to the end, we're gonna jump off. Okay, here we go. Into that, and this Piega la smaller tuta, profile il casco. lets us get into spaces we couldn't get into before, or not easily with the old EVA. We're gonna traverse through here, thread the needle. Ciao Nastro, intanto grazie mille di averci raggiunto, Nuovo, ti do il benvenuto in questo angolo di universo, in questo angolo di etere. Tutte le cose che vedi stasera e che eventualmente hai visto anche ieri sera nel corso della prima giornata del CitizenCon sono previste per il prossimo paio d'anni. Loro hanno dato, per alcune cose, non è chiaro dove sta il confine, 12 mesi di attesa. Sappiamo che Pyro è dietro l'angolo con l'uscita sul canale di test il 31 di ottobre. Quindi tutte queste piccolezze, i vestiti, la fisica del vestiario, il discorso dell'EVA, sono tutte legate a Squadron 42. Squadron 42 è sempre stato un tappo enorme per Star Citizen. Anche Squadron 42 è vicino, più vicino di quanto sia mai stato. Una volta che esce quello, poi tutto quello che stai vedendo a schermo sarà naturale conseguenza in universo persistente, con la naturale tempistica di adattamento, ma direi che in un paio d'anni buona parte delle cose che abbiamo visto in questi 2 giorni ce l'avremo nell'universo persistente, a partire da Lud, a partire da Pyro ovviamente, missioni, navi e compagnia cantante. Le cose più complicate da implementare sono eventualmente il nuovo modello di volo e proprio questo sistema di EVA. Magari avremo la possibilità di avere il nuovo character customizator già dai primi mesi dell'anno prossimo, però con l'EVA e con il modello di volo ci potrebbe volere un po' più di tempo, anche per un discorso di bilanciamento. So if I turn off gravity here, which I'm not going to do, but if I did, the EVA would have been able to traverse the exact same place. And by having these motion sets so similar, we can exchange success between them. And that could then be done to other horizontal sets, like prone light sets, for example, like the water world showed it last. Ma figurati Nastro, sono qua a disposizione. Se hai domande, anche perché adesso non si tratta più di... come posso dire, di creare qualcosa di nuovo. Adesso si tratta di implementare. Spesso l'implementazione porta con sé problemi ancora più gravosi dal punto di vista del testing e del bilanciamento rispetto alla fase di creazione. Quindi, ad esempio, questo nuovo sistema anche di movimento dinamico, parkour, l'interazione con le superfici, ti serve comunque una codifica che parte da zero, una riprogrammazione completa di quello che è stato l'EVA fino ad oggi, quindi tecnicamente potrebbe essere un attimino complesso e soprattutto non pesando troppo sul client una riprogrammazione del genere, a differenza per esempio della fisica dei personaggi e dei tessuti, potrebbe essere un attimo più semplice buttarlo direttamente in live, ma al contempo potrebbe essere effettivamente difficile dargli la stessa coerenza che ha il sistema di EVA attuale, che non è male, ma non è neanche così approfondito, ecco. Ciao Fanti, buonasera, buonasera. EVA sta per Extravehicular Activity, vuol dire le attività extraveicolari, quando vai fuori e non c'è gravità. This doesn't just take you from A to B faster. You're going to have a reduced profile. You become a smaller target. It doesn't come for free. You know, you're sprinting, so that's going to cost you stamina. You're sliding, that's going to add some stamina cost. And when I do it back to back like this, my heart rate is just pumping, 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 right? So you got to be a bit careful. You can't just slide your whole way from the hubs to the spaceport. Okay, so another thing that is really important to us is that with the slide, it's a short duration, but we want interactivity as soon as possible. And that's true for all our motion sets. We're going to go through all of them and give you interactivity. So with the slide,
we want you to be able to aim around as soon as possible. The moment you hit the ground, you're going to be able to aim around, all right? And the direction is locked, so if I was to slide from one end of the stage to the other, I would be sliding this way, but I'd be looking this way, right? And look at you guys, hey. But while I'm sliding, I can hip fire. And as I come out in the exit, I can ADS, I can lean. I could go back to sprint right away, so I could do back-to-back slides, like we saw in the last video. Okay, so moving beyond traversal, just to finish this section, I want to talk about new hazard. Now, you saw this yesterday in the UI demo. I lost my phone. Bone, can you press the button? That's it. Okay, radiation, right. So radiation, for that, it's a new addition to this active status system. And we need to look at the bottom left here. So in the middle, you got the amount of radiation that being pushed on your body. If you have a directional source, it's based on your body surface and your distance to that source. So by going behind the cover here, I can completely cut off all the radiation. So I can use that. And then on the left, we have an icon that has a shield around it. Now, that shield works in two ways. Right? First of all, it comes from your outfit. So depending on what you're wearing, you're going to have a better or less accurate shield, right? It has a threshold. As long as your radiation doesn't exceed the threshold, the shield will hold true. It'll scrub all the radiation off, and you can stay there as long as you like. But as the shield starts peeling off, when the radiation gets higher, the shield will peel off. And the radiation sickness kicks in right at the end of the video here. And my health just deteriorates super, super quick. So yeah, that's not great. Okay, so we're gonna see some more radiation in the next section. So I would like to welcome Inesh up on the stage. Thank you very much, everyone. Why are we showing that? Okay. Hello, everyone. My name is Inês, and I'm a gameplay programmer here at CIG. And I'm here today to tell you all about... Thank you. And I'm here today to tell you all about the features we've been working on to improve the player interaction experience with the physical objects in the world. So let me start by telling you what we've made to make it easy for you to identify and interact with these objects in the world. We have introduced in the new interaction prompts, which are AR cards that appear over the objects as the player gets near them. These, combining with scanning, will help the player to easily identify the interactable objects in the scene. So we have improved the algorithm that our interaction system uses to determine the current item in focus. So you'll have a smarter detection and selection as you move around and look around the scene. So the prompts will show you the active interaction and the key bind that you can use to quickly trigger it, like you see on the pictures. So we are trying to minimize the friction of the player to interacting with these objects. You no longer have to go into interaction mode to bring up the cursor, then drag it over, and to select using the inner thoughts. So we're removing that. So what happens if an object has more than one interaction? Well, for that, you can just simply hold F, and this will bring you the new interaction wheel. So this is our new interaction wheel. It will be focusing on the item. And you can see that up to 2 of the interactions have a star icon. So this is related to another system that you are bringing to you that we call in the default item actions. So this allows us to have a primary interaction, that's the one that shows on the prompt, and a secondary interaction. So these are default actions that you can easily trigger using shortcuts. So these actions will change based on the combination of the item, the player, and the environment state. And although designers do choose the default actions that we bring to you, you are fully able to customize them to fit your preferences and playing style. So let's take a look at this in action. Here you can see the prompts that change depending on your focus. So let's bring up the wheel. And I really like my plushes, so I want to inspect them when I find them around. So I'm changing that to my primary. And you'll see that does not affect only the item they're interacting with, but any item that falls into the same category.
Go next. Okay. So I've shown you some features that improve. Thank you. So I've shown you features that improve the readability and easiness of interacting with the objects in the world. But the other part of our focus was to bridge the disconnection between the player and the object you are interacting with. In a fully physicalized world that we want to provide you, a tactile experience is very important to sell the experience. So we've introduced a new system that allows us to play animations on the player of actually reaching out and physically touch the objects in the world. Yeah. So our main goal was to give you a better immersion, but at the same time minimizing the friction and the control we take away from you. So this really was an exercise between code, design, and animation to give you the best experience possible. Let's see some of this in action. And you know, pressing buttons has never been so satisfying and fun. And you know, I just kind of like go. And okay, so let's continue with this theme of tactile experiences. The next thing I want to talk to you about are usable interactables. So usables are objects that have existed in our game for a very long time. And you know, designers have had a variety of tools to build these really interesting and complex sequences for the AI. But up until now, what we could do for the player was very limited. So this past year, we've been building up our tools that provided for designers, that designers could build these really interactive experiences but for the player. And the advantage of using the usable system is that anything that the player will be able to do, the AI will also be able to do. So let's have a look at a simple demo that one of our designers put together to see what we can now achieve. So in this scenario, the player has to go forward but can't go forward because of the toxic water. So he has to go over to the valve to turn off the water. So before we could maybe play a simple animation when you interacted, but now designers can give full manual control to you. So you, by pressing the specific inputs, you will be driving the system. So, but this is not enough. We needed to be able to give designers a way to translate what the player is currently doing and affect other objects in the world in specific ways. So this is what is happening here. As the player is turning the valve, is controlling the flow of the water that's coming from the pipes. And what should happen when the player is no longer in control? Do we want to keep the state, revert back to the initial one, or maybe trigger something else altogether? Well, it's up to designers to define the type of experience they want to bring to you. So let's finally turn off that valve, rush over before that broken valve starts turning off, and then see another small example. Oh, let's go. So yeah, you'll see another small example where you won't be able to open the door by a press of a button, but you have to manually interact with that pump and manually open it. So you'll have to time your inputs to slowly open the door. So this is just a small taste of the level of interactivity that we can now have with these objects. We had really nice results for Squadron, for the mess hall line, and you know, I can't wait to see what the PU designers will create and bring up to your hands. Thank you. Next. Okay, let's quickly talk about kiosks and terminals. And let's be honest, it's really hard to interact and get a good view of these ones. So we made a small little changes to make it easier for you. We've created a new focus mode that will walk the to perfectly align with the kiosks. So we can better perfectly frame the screen on the viewport. At this point, the interactive screen will steal the input focus until you actively chooses to leave. So let's take a look at this in action.
Ti sei perso una marea di cose, And Frank. look at Una that. marea. When you trigger it, and like, yeah. So this is a very small quality of life improvement, but it will make it much easier for you to interact with these kiosks. Tolgono anche i riflessi, poi fanno un gran lavoro. And finally, let's talk about looting. This is our new looting screen. It's not replacing the inventory, Finalmente, santo Figo, cielo, dai. non se ne poteva più, Cristo santo, la Madonna e tutti i santi di quella merda di inventario che c'è attualmente. Looting is a common action during FPS combat. Especially if you haven't fully prepared ahead. Hai visto che ti fa vedere quali sono i magazzini giusti per l'arma? To grab any items you need from your target. So it displays the Così non devi stare a cercare nell'inventario qual è quello giusto. Looting space favors speediness, while the inventory is there so you can fully manage your loadout. So we're still actively working on it, and this is especially on the UI and art, but I want to give you a little sneak peek how this all works. Dai. Faccelo vedere. Okay, let's go over to so you see the player loader is on items are on the bottom, the target is on the top. You can hover, if you hover the different widgets, you'll see a tooltip that with the different quick actions you can do. You can just simple press. Puoi prendere i pezzi direttamente. Yeah, it'll be so much easier. Figata, So yeah, you assoluta. can quickly press to just equip or swap. You can even use your mouse wheel if you want to change the target. You can drop anything, store anything, just really quick actions. And Ti fanno il modo per lootare tutte queste cose direttamente dentro una scatola, ancora meglio. Available ammo, either from your target or from your inventory, and will fill up the magazines in your loadout and get rid of any empty magazines. So yeah, looking really good. Yeah, so it's looking really good, and I can't wait to see the final art. So that's all from me, so thank you so much for listening, and I hope you have a great time! Right, hello Stealth everyone. gameplay, For those who che non è mai cannot esistito, remember, vediamo. my name is Jens. Com'è che I'm now dicevi, gonna talk to you Alicos? about some changes we made to our stealth gameplay, and I'm gonna give you an Ho update detto on io che il weaponware. panel principale era qua. Takedowns is an important part of our stealth encounters. This is where we're gonna add some player skill progression. So gonna move you through different action sets. You're gonna start out by struggling. You might fail. Ma che figata! Of course, this sort of added time and the extra noise you're making is really gonna increase the risk of detection. Adesso rispondo. You're gonna get Queste faster sono altre the more maniere you con do cui it, ucciderci a and then vicenda you're quando gonna ci reach bughiamo. maximum efficiency. Basta. Beh, almeno non ti uccidi Check this one subito out. perché So he's capisci so almeno fast, un you barely attimo see him do it, quel... and then he guides the body to the Dici, floor. ma aspetta, chi makes è almost questo? No noise, right? We're gonna explore some more variation beyond dipende our dallo unarmed skill. and our knife takedowns, Hai visto like che c'è il livello sedative di skill, sì. injection pens and sì, contextual takedowns. So this guy on the railing here, let's see what we can do about him. Oh, che bello. So by using the Spider environment, viva we can per make questo. we can do a more efficient takedown than maybe our skill approccio level would have stealth. allowed, and it certainly looks a lot cooler. And we're going to be able to use this to Stasera get arrivi to enemies a that might be casa otherwise difficult dopo to una get lunga to with giornata our di normal lavoro takedowns, snervante like e a cominci a pilot strapped into gettare his le pilot facce degli seat, NPC sulle sneak ringhiere. up on him. No, io, questa è la rappresentazione massima di come sarò io domani quando andrò a Okay, lavorare. so in that last Batterò sulla ringhiera. a lot. I'm going to introduce you to a new weapon. A new item, sorry, and that's the Godetevi le restraint. state come So Fotocamere, okay, Paco let's take him Rabanne, down first. e poi l'altro... Ah, Flixbooks. One more. Oh. Okay, so with the restraints, we're going to turn him over. We're going to cuff his hands. We're going to cuff his legs. Oh, bello. Oh, le Questa è bounty. bella però, Sì. Sì. E qui si compra la Zeus ML. Questa è bella, Now, if he sì. wakes up, he can't chase No, us io tiro down, fuori- right? But he could call out for help. So what we're going to do La as well Venzer is per we're il going to bounty add hunting. places in the environment where you can stash a body. You can hide them, either Che è unconscious or la dead. Envy Lock. And that way you should be Anche easy la to prigionina remain dietro. undetected Hai and keep sentito? you in Se that si stealth sveglia,
Perché si può svegliare, chiama aiuto. Now this is another thing we talked about in the UI demo. O droghi. Which is the ping, and we saw it Ti in spara un Ash's colpo in testa. presentation. Which No, did a no. short ping, Così la bomba highlights vale meno. a door pump. Now, of course, No, dice che lo puoi nascondere da qualche parte. Tutti legati sull'elevatore, sull'ascensore. And we can populate more information into our Io dovrei database. anche portarti le manette. Shows up in our box outs here. So you get the name and you maybe get the race and maybe Guardate the la faction. scansione in And realtà you can use this aumentata. information to figure out where is the weak link, which enemies can I take down without being discovered. There's a risk here, okay? So there's a charge up time, means you can't do it all the time. It's going to recharge slowly. You see the bar at the top slowly going down. Until that goes all the way down, I can't ping. I can't even do a short ping. And it's going to spike my emissions or my signature. So an enemy with the right equipment or tech level might discover me. Okay, so Possono anche loro let's scoprire move on dove sei. to some talk about weapon Come è wear. giusto che sia. So here we're going to see a simulation of a weapon getting more and more worn over time. We're going to expand this beyond weapons to other FPS items like your armor, your clothing, your helmets. In actual game, this would be triggered by weapon usage, right? So the more you fire your gun, the more worn it's going to get. And this is going to affect its efficiency, it's going to affect its Surriscaldamento delle reliability, armi. and it's going to reduce its resale value. Each item is going to wear it at its own rate and persist at its own rate. So you could have a worn rifle with a pristine scope or a pristine rifle with a worn scope. Check this one out. There you go. E che questo mi sa che significa che non grupperemo mai le armi nell'inventario. Già. Perché avranno So solo the tutte geometry isn't the only thing specifiche they're going to change as your weapon wears. e uniche. So here we're going to see a pristine Vabbè. Gemini pistol in the little window and a worn one in the big window. And you can see the visual effects. It's belching out smoke here because it's very worn, right? It's telling you, you know, it's time to get this one changed. And you should be able to hear the audio as well. It's get growlier. Okay, on to some consequences. So it's not all visual, so we're going to start with misfire. So the first thing that's going to happen is you press the trigger, your gun doesn't fire. The second thing that happens in this video, Parco. you got... I hope you guys know what's happening. So he goes, and then it goes click. That's the bullet getting lodged in the chamber, right? So we got to fix it. So it's telling us to fix it. We're hitting the button, our enemy's firing on us. So you got some options. You don't have to fix it. You could holster your gun. You could pull out a new gun. Ma lo fa anche You adesso, could use fa that nulla. new looting interface they Non show spara. to grab a better gun. Era una Ok. prima implementazione. Mancava il tasto del Magari le fixo. fanno vedere adesso, Fante. Okay, I'm going to finish this section with the features that's tangentially related to wear, and that's the dirt accumulation. So here again, we're going to see a simulation of dirt accumulating over time on the same rifles we saw before. But in the actual game, this would be based on your activities and the environment you're in. So if you're running around in a sandstorm, you're rolling in mud, you leave your gun outside. Ciao Finfor, buonasera. It's going to accumulate dirt, and that's going to sporcano increase le the armi rate at anche. which is wear. Eh. The dirtier gun Ecco is, the perché faster it will in wear determinati out. ambienti And conviene this is magari true for other lasciarle sulla biome nave. accumulations, like frost. So let's take a look at this one as well. Oh, or not. Io ecco che conviene averle Okay, so le yeah, so in rastrelliere. the le future it's armi. going to be really important that you keep your guns clean and Per repaired. collezionisti sì. I'm now going to welcome Oh, ma Zach anche on degli stage, sei. and he's going to talk to you more about the Preferisco FPS weapons. essere sporca. Thank you very much. Ma averla sulla schiena. Anche Che se io. serve, tac. No, E la toglia Ma è molto lunga, Fanti, è molto lunga da dirti. Allora, su YouTube trovi la live di ieri divisa in capitoli. I capitoli si intitolano come quello che hanno presentato, quindi hai un riassunto. Le cose grosse sono Pyro in canale di test tecnologico il 31 di ottobre. Non per tutti, ma solo per alcuni, selezionati casualmente fra i possessori del Digital Goodies Pack, fra i concierge e fra i più attivi nelle sue console. Si è parlato poi della nuova interfaccia utente con la
nuova star map e il nuovo sistema di navigazione. Si è parlato di navi, ovviamente, la Polaris uscirà entro 12 mesi, la notizia più grossa. Si è parlato di server meshing, replication layer con 2 dimostrazioni pratiche delle tecnologie funzionanti. Questo vuol dire che è vicinissimo anche quella svolta a livello tecnologico. E poi si è parlato ovviamente di Pyro e di quello che porterà, che appunto ormai ha un orizzonte temporale decisamente vicino, anche perché se vai in test effettivo alla fine del mese, una PTU ti può durare un annetto, però dopo se fai un ambiente di test per Pyro vuol dire che lo devi rilasciare, no? Si possono anche riparare, Marco Paolo. Marco Leo, scusa. Ringraziamo il team Turbulent qua per quanto riguarda il culo delle armi. So this is the old PA SMG. This is a new one. Le pallottole che volano. Vedi com'è dritto. And in general it's bringing the house down now. Culo. So recoils are just, in general, easier to tweak now. And they're a lot more impactful, and we can create weapon variety in the just far new, more and interesting ways. Cool. You guys got him. Chissà se puoi pepesiumare il sivaletting nel verso. Ma come cazzo parli, Lelu? La risposta We è sì. also have new L'unica procedural data, animation over Fanti, ADS. come detto, So è previously, Pyro in as, ambiente if di you play test right now, tecnico you il basically 31 have di a linear ottobre. post-to-post transition. Non per tutti. And sure, it's there, but now we layered some of this procedural stuff on top. So, for example, even an SMG, it can come up a lot quicker, it can flick up, you feel really cool. LMGs can be a lot more heavy. So before it basically just do, move from post to post, but now we can keep it longer down here, bring it up slowly, and overall it just feels like you've got an LMG or it feels like you've got an SMG. We're just using things like, ease in and ease outs and just give more life to the overall weapon. Oh. There we go. And we also have new iron sights. So, sci-fi weapons are chonky. They're full of detail, they look really cool, but a lot of that detail can potentially get in the way sometimes. So you've seen, this is a change to the Kana, where we have raised the weapon sight and given what we call the target acquisition window more room to breathe. So if you're aiming at somebody, you can just generally see a lot more, so optics aren't a crutch anymore. So you can see this on the Ravager, and you can see this on the Custodian. Molto apprezzato. Now, weapon functionality changes. So as you imagine with the new recoil tool, we're going to do a pass on all the existing weapons. They're going to look and feel great. But while we were looking at our weapons, we also realized that some things don't necessarily, align with their manufacturer, right? You look at something like a Gemini pistol. Now, Gemini overall, it's rule of cool. That's what Gemini is supposed to be. So the LH86 pistol should be fully automatic, realistically. So we have a video to show you of the pistol. And as you can see, it goes ballistic when you fire it. The magazine count has also increased to allow for that just crazy feeling that the pistol gets. Un po' esagerato. Cool. Non ho capito che giro fanno, Thank you perché very escono much. da destra a sinistra e vanno a destra. Our new Vault weapons. So, it's the other video. That's the optic one. There you go. Thank you. These are the Vault weapons. So, Vault is primarily based around controlling a heat of a weapon. These weapons have the potential to overheat. Bello! And if they overheat, you will be unable to fire. Bello. And they will enact differently. So some weapons will just basically be beams from the get-go. Some will go into beams. Like you see, this one goes into a beam once it reaches a certain level of heat. And it's really fun because, these are quite powerful weapons, and you basically want to manage the heat and, keep it in that, ideal spot. Okay, cool. And scope improvements. Now, this was shown yesterday, but I want to dig in a little bit more with this one. So... So, to get if anyone plays a modern FPS, they know that optics are just gorgeous now. In all modern shooters, they look fantastic. Fa anche da lente, insomma, per chi è mezzo accecato. Optics in the center. So and then we have other things like parallax, like you see in real life, and they look gorgeous.
And so, in general, all our sights and scopes have been overhauled Qui è to la be more stazione realistic with things di like post-carea? parallax, pincushion distortion, Carea, things you'd sì, expect quella from nuova. having a scope in general. Sembrava Gundo all'inizio. And ma it no. differs manufacturer to manufacturer, right? Porca vacca, So sei some things are migliorata. purely digital, some things are purely physical. Non sei So if stato. you get hit by an EMP grenade, for example, we're using Ma something è like già a così? television È già size, così, something like Dalla Clue, No, ma then intendo it proprio would turn off. graficamente, l'illuminazione, eccetera. Sì, 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 Thank sì. you. Ah. Così è così. Non ci sono mai stato perché esplodo sempre prima. Non sono bravo. And weapons are ultimately as only good as they sound. I'll be quiet for this next bit. But as you know, we've done a lot of work on our audio propagation systems and just in general how guns sound. We've also switched out some noises and made them feel a lot more beefy. Questa deve... Il sound dell'FS9 comunque l'hanno già cambiato. Sì, Sì, ma Sì, vuole sì. sentire da dove spara e dove parla quello. Secondo me è un po' troppo adesso- esagerato la cosa lì dei colpi che escono, perché per esempio qua non escono. Qua è raffica. Mm. Magari quella da 3 la tiene un po' di più. Beh, tanta roba comunque è la modifica che hanno fatto. Guarda qua. Questo affare qua sparava da tutte le parti, però erano tutti in giro sul muro i proiettili. Beh, sì, perché Non lo tiene, So, è il rinculo. backpack reloading. In real life combat scenarios, you often grab Secondo me è magazines from giusto the surface il rinculo, areas. però I want to simulate ovviamente that c'è in sempre our un game. margine di miglioramento. So, Anzi, è fin to show you this, we have troppo... something called Cos'era backpack reloading. If you run out of ammo inside Era troppo the system, you dritta have to open the la... menu, È troppo put things dritta. on. It's Sì, alcune a sì. little bit awkward. So, if you have magazines in your backpack, you will now be able to Ah, grab sì, sì, them la... at the Puoi price of a prendere longer dal reload backpack. animation. Forse durerà di più. You will Ah! also be able to tell when you have a backpack reload coming up because it will be displayed on the inventory with the backpack symbol. Questa è una So bella there's no feature. surprises, no catching up. Ogni You have all the volta Cristo information you santo need. ti trovi lì dal bunker, ti trovi con 4 caricatori, ne This has spari been shown, and it's te ne been seen a servono little bit, 5 the e devi star lì. dynamic crosshair. Da spostare Now, no more dall'inventario. third-party dynamic crosshair. Well, crosshairs now. Dopo, per So, carità, if you l'IA have a è look at ancora this, imbecille, this is our quindi lo new puoi anche crosshair. fare. It's a crosshair that fits the aesthetic of Star Citizen. It's a crosshair that follows the barrel of the weapon, so you'll see exactly where a bullet is going to land. Ah, il crosshair And che vi it's dicevo, projected guarda from che the bello visor che si using muove, AR. che ha la Some visors propria... won't have access to this Quello crosshair. che sta Ah, dicendo They è want to have che combat lenses. punta So if dove you don't colpirà il wanna use the crosshair, proiettile. you can just use a Esatto. different visor. Questa non mi As you piace. see, it works with recoil. No, Il neanche crosshair, a me, cioè non capisco. Looks gorgeous. triangolo, Mi la dico. croce. La crocetta. Sì, Non sì. è reale. Cheers. Ah, quello è carino perché così se devi And sparare on in to more data fretta non things. devi per forza mirare. We're going to provide an improved PvE experience. The accuracy sia una calculator for feature NPCs da- is del coming over casco. from Squadron 42. Per quello usi laser. Some people have been playing it in the venue and here, and I've been No, no, non harassing sono them, whoever's d'accordo doing the con hangar quello. mission, to get their feedback, and it has been overwhelmingly positive. We also have new NPC archetypes, what we're temporarily calling the Juggernaut, which is basically a very high damage resistant enemy that has an LMG Ah, or il a time to shotgun. kill. As soon as they see you, they fire, they walk up to you. And overall, Okay. it's been playing amazingly, and I'm really happy for you guys. Well, I'm really excited for you guys to get your hands on it at one point. PvP, we want to increase the time to kill. This allows Ridetto for more 1.0 varied la weapon versione. balancing. You know, we can lay No. into like sort of different Pick aspects of one. the element more. It leads to higher skill ceiling and less unfair deaths. It will no longer be a game of whoever shoots whoever first. Speaking of which, force reactions. We're reworking them. We're aware it's frustrating, and we are going to rework the system to work beautifully. And we're also working on some other highly requested PvP changes. I'm very happy to say a lot of this work has been dialed in. Squadron 42 is in a very good state, and we're bringing this to you soon. Now, over to the AI director Fran to share some exciting updates on combat AI. Ho un parere che probabilmente sarà abbastanza contrario a quelli più hardcore. Stanno trasformando l'FPS in diciamo un pochino più Hi, casual. everybody. Il fatto che il puntatore ti I'm dice dove Francesco spara, Rappucci, as you said, il and I'm fatto the che c'è più director time at to CIT. kill,
Probabilmente renderà più piacevole a chi non è super esperto what we're negli going to do today FPS is to fare explore attività how all the tipo work we've done FPS. for Squadron 42 is going to flow into the Star Citizen Probabile experience. So we wanted to portabilità make the console? presentation about how you guys Ma are non going to penso experience proprio. the tech and the Un po' features we have been pesantuccio working quelle on. console. Non lo so, So può from the essere. player perspective, Il you've menu è seen disegnato per how essere many new usato. Mai dire opportunities you mai. have. And now it's No, interesting to see secondo how me the lo NPC faranno are going to nel react futuro. to that. L'inventario, il menu è tutto So the goal of disegnato Star per essere Citizen is compatibile. to PlayStation build a 7. breathing and living environment where your actions matters and the NPC you will find in the universe needs to have the same opportunities and same limitations that you have. So when we play a game, we want you to spend the time that feels memorable, that feels special, right? Something you can remember and talk about. So we want you to give you a challenge to overcome, but also a challenge that is fun and doesn't feel repetitive and boring. So when we look at FPS Encounter, we want to build variety. We want to give the designers, like Zach, the ability to craft combat scenarios, not just to put NPC in the level. And we need to make sure that he can tweak something such that he can experience the unique play style and the play space that you have. So Star Citizen can benefit from tons of unique environments. So for those environments, we want you to have different type of fun. So what we look at today is some of the tools that they have to achieve this goal and bring the eye to the next level. So the first tool we're going to look at today is the NPC trait system. So we spoke about this in the past, and we have now available for designers the initial set of traits they can use to influence the behaviors. So those are some of the ones that are available to the designers. Today we're going to focus on the combat traits, because we have traits that also apply to the peaceful situation and the social environment, but those are the ones that influence NPCs during a combat scenario. And traits, you can imagine them as characteristics NPCs have or don't have. So through the usage, we can make sure the combat feels different from one encounter to another. Traits in tech-wise, are just traits and tags that we can apply to character instance, character classes, but code can also apply them automatically based on specific rules. For example, if you see somebody with a rocket launcher, those will apply, an example, the sentry trait automatically, because those weapons are weapons that work. Those weapons are... Mi stavo facendo morire. So they allow to block, or actually, they allow or they block specific section of the behaviors to run, but they also influence the likelihood of some logic to happen, or they modify the outcome of specific actions. Che è italiano. So let's imagine we want to model a pirate faction, something that you can actually experience in the Pyro playground. So we want them to feel aggressive, but also not very trained. They are not very military. So how do we do it with the traits? We can start adding to this faction either the aggressive or reckless trait. Those are traits that increase the risky behaviors. So for example, fighting more in open space or expose themselves longer when they are in cover. We can then assign to some of those pirates the ignore fire obstruction trait. As you've seen, for example, in Chris Rain's presentation during the CTG demo, like we have now destructible environment. So what the NPC will try to do is to keep shooting at the position the enemy has been hiding into. So you will see destroying environment, but you will also see them being less careful and managing their ammos. For others, we could use the undisciplined trigger finger trait. So this trait is, for example, meant to convey the inability to control their weapon when they are emotionally engaged in the fight. And what it will cause is them to trigger the weapon much longer compared, or livello di inglese just a bit longer compared to what the behavior is asking. So big data preserving their ammo means they will also run out of bullets much quicker. So this offers interesting opportunities for players because they can now shoot at them while they reload or while they scavenge the environment. So traits are building blocks we can use to define how character, faction, or encounter should feel. And designer can now create a wide variety of encounters for you guys to enjoy the game. So I want to paint a picture for you guys.
So this is the bunker mission in Pyro, right? And we have a set of enemies that are defending the environment. So this is imagine a infiltrate and destroy mission. Those guys are there defending the bunker. And you need to take it over. You need to basically kill them all. You are now fighting against enemies that they defend the environment. So before we go to the next slide, imagine the same environment, very similar enemies, but different traits, same behavior. Quando arriviamo So noi lì sono now tutti you are fermi defending an atti. environment and they are aggressive towards the environment. They want to take it. So what you will see here is that created a mix of enemies, some equipped with, for example, shotgun and aggressive traits. Now they will push towards you. They will force you to take actions and to react to them. They reload. Some will cover up. Obviously this is anche with God mode l'animazione on, so Zach was del not done. reload. So this is possible Ma to set up quando with a mai team of us. runners mitici che siamo tutti qua che But this is not guardiamo just enemies. in maniera This is for quasi citizens who want religiosa to senza your own commentare. crew Turibupu, i And veri those cover ci those sono crew members, those più characters will have different coinvolti, per solo che noi non ce la different sentiamo di traits, parlare sopra, different giustamente, training level quindi that they solo can io. build up. Turibupu. But when you look at their traits, we want you to see their strengths and their weaknesses so that you can pick the one that either match your playstyle or compensate your playstyle. So one good thing that we want to show you today is the medic. So there are some NPCs that can carry obviously med pants, but not everybody is able to use it well or wants to use it in a specific encounter. So we want to tweak this, and we have the medic trait. Here we combine a lot of the tech that we have spoken in the past, usable tech, behavior tech. And as Jens showed you, players now can just not only kill enemies, because before our NPCs would just die, but now you can take them down, you can restrain them. So the perception is to carry all this information about the different actor states. So you need to know if he's down, but if he's still alive, or if it's just, somebody that you need to wake up. So a medic in the regular combat flow can, when it's safe to do so, and at the right time, attempt to heal his mate that can be helped. So now you can imagine guard patrolling the environment, you take down a character, the guard finds this body on the ground. He doesn't know if he's alive or not. So he can go there, he can check it, check the pulse, see the state, and if he can be helped, he can basically execute the right healing process. If he needs a med pen, he will use the med pen. If he needs to shake him to wake him up, he will shake him up. And if he needs to unrestrain him, he will unrestrain him. And your crew members can also do the same with you. So if you are down in critical condition, they can come and help you out. We'll see now an example of this, where two factions are fighting. And you will see that at the right time, when the guy retreats, this guy can go there and heal his mate. Oi, vieni su, bello. And obviously, he needs to pick up a new weapon because he just dropped it. A new weapon! A new weapon! Una bella botta di So as we droga. mentioned before, and as you see here, NPC can run out of bullets, but can also lose their weapons. So what we have to do right now is that, first of all, we want NPCs to have a concrete ammo pool to use. We don't want infinite ammos anymore. So the ammo pool is actually constructed by the ammos the NPC carry in their weapons, the one that they carry, the one that might have, and all the magazines they carry. They don't have any more bullets out of that. So NPC must properly use those items to fight. The longer the engagement, the more likely it is they will run out of bullets and they will have to scavenge the environment. How do they do that? It's through the NPC, the usable system, as you've seen with Ines as well, Ines' presentation. You see that anything the player can interact with, the NPCs actually can, the same exact way. So the dead bodies can be looted, same as drop weapons. Ammo crates will have physically inside some weapons, magazines, that can provide you with items. And NPC can understand where you can find ammos that are actually functioning with their own weapons. And they actually can decide. For example, if it's better to reach an ammo crate and gather some new ammos, or if that is too far, or towards the enemy, they can decide to pick up another weapon. Weapons. You see that also already in Pyro, you might see it.
And once they decide to do so, obviously they don't have bullets, so they cannot fight you. What they can do, they can also switch to their sidearms. And the sidearms is less effective, obviously, compared to the primary weapon. His accent but it is is still better than Esatto. nothing for them to protect themselves while they go around and they loot the environment. So we'll see here an example where some NPC run out of bullets. Obviously, in this video, we give them a chance to go and loot as well. And this is a proper ammo crate that allows them to get back magazines. And another NPC arrives, and he will loot the dead body. This is the same dead body you might be able to loot, and you will not find ammos after that. But you will probably find it in the other one once you kill it. Bisogna rifornirsi, bisogna rubare. So, battere sul tempo gli last but NPC not che least, ti rubano Ti lootano il bunker a posto tuo. Grenades are a great Quindi in tool. mezzo a uno scontro a fuoco si now ferma fully per react lootare. and use Sono grenades. concorrenti di Spider. So grenades are a great tool, Magari torni especially indietro. when an NPC needs to counter a player that is camping or a player that is hiding or say in a location that the NPC cannot reach. So grenades force the movement and keep the action going, but they're also very dangerous. You've seen in Ali presentation and Mike presentation that a grenade can make electronics explode, ignite a fire, and then the fire can propagate in the environment. So NPCs needs to properly understand the environment and not jump into the fire and get damaged. So how do we do that? Is we have a new full system to handle hazards. Basically, hazard on the technical side can create a navigation volume modifier. The navigation volume modifier gets registered in navigation system, and our basically mesh can be modified, and it will carry semantic about if that is a danger, something better, and how much costly it is to go through. Because maybe you have a suit that allows la collana che lo strangola, non riesce a parlare bene. The NPC can understand that. Weapons. They will try to find positions. Raga, è un connazionale, dai. No, ma lo prendiamo per il culo per quello. Lo so, le prime due volte simpatico e poi un po' meno. Now we'll see an example of that. You know, this is a safe environment, still fighting, deve essere but qualche safe, accento strano americano. safer. And what will happen now? Fire ignites and propagates. This is fully dynamic, so it's fully controlled by the fire system. The fire system modifies volumes in the navigation system, and we really know where we can and not pass at any given moment. Ma io sono completamente d'accordo, Zaga. È un orgoglio poter vedere anche connazionali e lavorare a Star Citizen. Ma è bello anche sentire il loro accento, che io apprezzo un sacco l'inglese maccheronico. Sono un portatore dell'inglese maccheronico talvolta. Turivupu. Da quando gli NPC cominceranno a muoversi vedremo se lo faranno. Thank Francesco for joining me on stage today. We want to extend a massive thank you to everyone who contributed to, supported us, and made it possible to show what we showed today. Now, with relentless optimism, we're looking forward to bringing you this all to the Star Citizen and more. Okay, we're going to leave you with a quick peek of a demo in Hangar 14 of Checkmate with some of these new features. Enjoy. Lo shaking della camera del personaggio fa un po' il vomitino, Io l'ho disabilito subito se si può disabilitare. A me fa venire il vomito per davvero. Questo sarebbe l'approccio stealth, no? Sì, ovvio. Di come ha sparato, sì. Mamma signore, gente che non sa sparare. Ma fanno sempre sparare a TV Wonder. Questa è una cosa un po' comune in tutte le Ma sì, ma lo presentazioni di fanno videogiochi, le apposta. review. Lo fanno apposta in presentazione.
Beh, qua sì, lo fa apposta per farti vedere che si muovono, gli devi dare il tempo di avanzare. Esatto, saggio. E questo è Ma il visto P4? che stanno lavorando in gruppo, No. stanno chiudendo su di lui. Ah, il P6 quello lì. Quello è il P6, l'altro, questo qua è il P4. Sì, sì, sì. Sì, lo stanno spingendo. Tra l'altro, Alicos, non so se hai messo il delay, ma hai la live in ritardo di 5-6 secondi. Non ho messo il delay, è lei che quando la guardo, più la guardo, più si vede che perde millisecondi qua e là e poi si ritarda. Ah, ok. Ha sempre È fatto. normale. Sì, poi qui ovviamente lo scontro, come dicono in chat Orombra, è dinamico, reattivo e tutto, ma poi bisogna vedere. A livello anche nella di più rete, attuale nella con più gli attuale, FPS no, che abbiamo ovviamente adesso... adesso è impossibile. Sul server, no. Ti serve il meshing che funziona e quel minimo di 25-27 fps da server allineati col client, se no ti cazzi. Non puoi più lottare le armature. Ah, il P4 ce l'ha. In teoria puoi farlo, calcio Mark. chiuso. Puoi farlo, ma fuori da quel menu lì, in teoria. Non so se avete visto che ha il P4 col calcio chiuso. No. Guardate l'immagine sotto. È vero. È buggato. No, è buggato come sempre. Non credo. No, Cioè, proprio questo. Adesso è buggato. Beh, adesso sì. Però No, è perché lui non ci sta il calcio, lui lo mette sotto. Ah, lo piega. Non credo. Credo se lo sia dimenticato chiuso. Penso sia come un su escape affrontato, perché lo puoi chiudere e riaprire. Right. Thank you very much. I urge you all to come and join us in the Pyro Playground pit and have a go at Hangar 13 in Checkmate. It's a really great encounter. Thank you. All right, so that was live from the first person. We're keeping this train running because we got a lunch to get to. Up next is Taking Flight Lunch with break. Yogi, Inez, and more. No, let's c'è get il modello started. di volo adesso. Oh. Modello È di lui volo. che fa da regia? No, la fa adesso, figurati. Figurati. Hello, everyone. Is my mic on? Okay. Can you hear me? Fine. These are the wrong slides. Hang on. Yes. Well, hello, everyone. My name is Yogi Klatt. I'm a principal vehicle programmer at Cloud Imperium Games, and I focus on space flight and and space combat. I really love my job, so this is why I'm really excited to show you the progress that we did on Squadron 42 in the last 2 years. So there's two things I need to say here. First thing is, we're doing a live demo, and the build is about 12 hours old, so there is a good chance. Addirittura There is pubblicità a di good chance Cerave. for bugs, which, well, if you Non see so them, just perché. look away. Non capisco questa indicizzazione. The second Sì, thing is, è I'm not passato prima flying myself Martin, today, it adesso will be la Brian Hunzinger. Twitch ti Ah, conosce sì. meglio di come ti conosci tu. Il profumo, il pacco Rabanne, la He's fotocamera. using a setup Ci sono of gli two estremi per non li VKB fare. sticks, so left and right HOSA setup from VKB, and he's also using the fantastic Toby device. So we'll swap during the presentation between using head tracking and not using head tracking. Yes, so, but the good thing is, the relationship between you and your starship, it doesn't start when you take off, it starts way before that. There's a lot of stuff we do now in pre-flight. So please welcome back Ines Caldas, who will walk us through that process. Is this working? Yeah, okay. Hello everyone, it's a privilege to be here back on stage to tell you all about what you can expect about the player interaction experience inside your cockpit. If you like, I've told Inside you the before how cockpit. we've been working towards improving the player interaction experience all across our game. And we wanted to bring this improvements to what happens inside the cockpit. Visto che la prima So volta we è riuscita wanted a to farla give you così a greater immersion rilassata, l'ha mandata di nuovo.
Okay. Yeah, the slides are not. Sorry about that. Yeah, so you want to give you a greater immersion and give you a closer experience to what pilots go through in real life, not only when you're flying around your ship, but the moment you take your seat at the cockpit. So to achieve this, we've created, when you enter your ship, you'll be put in what we call a new relax pose. So in this pose, you'll have free look enabled, so you can easily look around the cockpit and your dashboard. The prompts will be showing over the buttons, so you can easily find the ones you have to interact, and you, the pilot, have to press all the different buttons to get your ship ready for flying, and the character hands will be lowered away from the control stick. So all of this blends neatly. Parleranno ora del Toby, pane. VR è tosto il VR. So this new system uses what we call a CDIK approach. This stands for code-driven IK. Che posizione naturale per quel dito. And gives full control of the IK setup to the code. So this, among other things, allows us to record the path of the hand relative to its target. So we can have more detailed animations than just simply blending the hand into position. So for example, we can open a flap and then press the button. But enough of me talking, let's go jump into the demo and see all of this in action. So now. So Brand very kindly will get us into the ship while you'll see the new enter sequence. And you'll see the new animations we have been working on. So you can see now that you won't directly grab the control stick. You'll be put on this relax pose with free look enabled. And you can see the different prompts appear over the buttons. So let's get this show started and get your ship ready for flying. So Brand, if you could close the canopy so we don't go flying around with that open. Power our systems. Oh, look at that. Oh, tutte le animazioni. And finally, turn our engines. Yeah, so you are now ready for Gladius. flying. So we will be bringing all of this to all of our ships in our fleet. And that's all from me. So please join me in welcoming to the stage Tony to tell you all about the new UI. Hanno fatto vedere che si può modificare la nave sull'hangar? No. No, ok. Hi everyone, my name is Tony. I'm senior UI programmer here at CIG, and I'm here to explain some of the spoilers that you saw yesterday about our new ship UI. So, are you ready to see the ship UI in action? Right. Bone, play the demo. Brand, continue with the demo. So, as you can see already, this ship has less intrusive UI, with more space to enjoy the stunning vistas that planets can offer, and less cluttered views so you can focus during combat. This also means that the UI elements are now more relevant to the situation. Ma sacramento, il dead token. For example, when we change to scan mode, the crosshair hanno has girato il scanning information triangolino. about your target, and even the MFDs have changed. Sì, Some of these elements can be customized, but we'll see more about that later. For this demo, we're showing the UI developed for this Gladius. Basic information related to navigation will always be available on your view, and this Gladius displays all of that with holograms around the dashboard. But other ships may have different layouts and styles, on brand with the manufacturer. For example, the Drake, that makes more affordable ships, rather than fancy and probably expensive holograms, may use physical screens, dials, and light indicators. This dashboard shows your current speed, the remaining afterburn, and some decoys available. On both far sides, we have guarda come ti puoi avvicinarti adesso al things monitor. like if your landing gear is on, or si china proprio il personaggio. systems.
Col Toby è già così. Worth mentioning that we have Infatti mi sa che sto usando il Toby so right now adesso. they're holograms. Aveva On the detto. final design, these are gonna L'ho be tolta physical perché mi fa screens. vomitare. Però Anche io. On the far left, on the top of the dashboard, Perché? we Pensavo have si the chinasse indicators così. of Mi which piace. master mode and operator No? mode are you on. no, No, magari perché segue la Combat testa and talk about these new e segue anche la testa e ti viene un po' da... ti fa So, uno we have zoom lì reworked tra all of capo e these collo. MFDs from scratch. lo fa, New cioè tu views muovi la using testa our UI quando ti technology concentri su built-in qualcosa tools. e non è il momento We can giusto di still fare lo navigate zoom, magari through stai these MFDs using the cercando classic di mouse sparare a interaction, qualcuno holding qualcosa left and then moving the e mouse. non vuoi che ti zoomi tutto On the in left quel here we momento. can see the scanning view, which is going to show information that you Non obtain when you posso scan a più giocare target. senza. It may show information about the ship name, the Comodo. pilot name, or even the current operator mode of your target, so you know if they're just chilling around or they are ready to fight you. Cycling to the left one, we have the target status, which will focus on emissions, damage, and orientation of your target. We'll see that in action later. The next one, continuing to the left, will be the self status, which is contextual. So during navigation, that will show your current fuel, but during combat, like right now, will show information about your guns. You can click on the gun, and you can see basic information about that. You will see the name, and you can also see in which group they are assigned, which Yogi will explain later. On the MFD on the right side, we have the power management, where we can distribute the power of different systems of the ship. You can click on the triangle and move it around to change the distribution, and you can turn down the total power of the ship that will generate. The classic key bindings that you all know already works, so when you change the power management, you will see now a triangle on top of the radar to show you the changes. Now, instead of using mouse, you can also use key bindings to select MFDs Guarda. and cycle through the views, which Lo might be vedi? faster when you are in certain mirino, situations, like during combat. And for those pro players out there, we have added about 100 Hanno key aumentato anche i bindings, and I proiettili mean comunque. 100, to navigate through all of Gladius. these systems. So you can Sì. fully customize how you want to 750. navigate through them. 750, 750, 123. And I really hope that's more than enough to use on your keyboard, on your HOTAS, or O even che if sia you're la getting vita setup. dell'arma, non lo so. But if you need more, just let us know. Sa molto di Anyway, HP I think you're dell'arma. not gonna need even thus many Può shortcuts. essere. For each operator mode, we now persistently save which views are shown on each MFD. So you can customize what's important to you for every situation. Con gli scudi? So as an example, during combat, you might want to have target information on your Poi MFDs. te scudi. E non è la cosa più importante da vedere in quel monitor. È l'unica cosa importante del Infatti è quello monitor. che stanno dicendo, è l'unica cosa che serve Ma a guarda, vedere. tutto Aspetta, parametrico. aspetta. Ci We're sarà going to have dall'altra now parte. here a variety of options, from customizing Puoi your elements parametrizzare to enable praticamente systems of the l'MFD. ship. We'll Figo, see sembra some of una these testa. later in action with Yogi. These settings È are now bello, dai, available molto on bello. this screen. E gli not hanno in the tolto global due settings monitor of al the game Gladius, non ne for aveva quick due anche access. sotto, So just a piccolini. warning, expect changes on the Sai che settings non that mi you already ricordo. know, but we'll tell you all about it when we have it ready. Non erano And Io spero che virtuali? cambino this in is that base they will a persist to your ship. alla No, no, ma squalificazione. sai sotto questi due qua c'erano due display piccolini che ti davano tipo i missili e quelle Enable for robe how lì. you Mi personally pare. use each of your ships. Non era Io mica l'F7? Ti puoi personalizzare come vuoi l'MFD. Now, È some of dovuto. you might be thinking that Il these colore values that spero we che have si enough possa of cambiare. this. Can we enable the top setting? Fotocamera 403 euro. Ieri sera 409. Guarda che ti puoi mettere i due display in alto. Bello! Quelli del casco. Parametrico. Non è del casco adesso. O sì, boh, sì. Sì, sì, È il del casco questo. For this, Display. you need Target to a click the destra. appropriate helmet, so it's connected to your ship and I can get all this information. Ah, quindi proprio si muove con il tuo casco. You can use the key Figata. bindings, as I mentioned Bello, before, sì. so you can select which cast do you want to control and how to cycle through them. So you can pin views that are important to you that will move with your camera. So as you have seen, if you're aiming at the target or if you're moving with your head tracker, those Ah, views puoi are going to be always with you. Puoi personalizzare i due With all these schermini tools, digitali you can sopra. customize your experience and have it ready for every situation that you encounter with your ship.
always displaying the relevant information. Comunque gli hanno tolto i due schermi sotto. You may want to have all the UI elements enabled. Sotto questi due qua c'era una riga di bottoni, quelli che ti facevano fly. È la pubblicità di Amazon che appare sotto al mio streaming, Filly, perché il mio ADS blocker non blocca. Sì, se poi ti metti gli scudi e il target. Now we have MFDs ready. Direi che basta. Let's bring Yogi back to tell you all about flying your ship. Thank you very much. Comunque lo scudo ce l'hai, perché se vedi l'immagine che c'è in alto a sinistra, c'hai due scudi. Sono due scudi, sì, però tu non vedi la cosa degli scudi che dico io, è proprio la percentuale degli scudi che hai. Adesso quando ti colpiscono loro lampeggiano di rosso, vuol dire che anche se hai tutte le energie sugli scudi non te li carica. Quando non c'è più niente di rosso inizia a caricare. Vediamo, per fare la stessa cosa adesso. This is great, isn't it? Guardiamo. Okay, so one of the problems we always have in space games is si muove anche a la sense of speed. Space is big, and the sense of speed is always produced by quello in alto a sinistra intende, si muove nell'asse. Ma quello è figo, però in realtà era meglio se stava ferma, perché quando c'è tanta roba che si muove, se anche l'UD si muove. Beh, oddio, non è così impattante, secondo me. È l'UD delle armi dove cazzo è? Hanno fatto vedere tutti i pannellini lì sotto nel scorrere. Puoi schiacciare sulla arma e ti dice... Perché ci sono 5 opzioni che vedo lì, dove c'è lo scanning, il power management, freccia a destra e a sinistra. Ah no, la lista, quella che avevi sulla destra. Non la lista armi. Fa vedere quanto capacitorai per ogni esatto. Tipo i componenti, dici? No, sulla destra i componenti li vedi dal monitor. Invece adesso sulla destra hai la lista armi divisa in due colonne per vedere i gruppi. Gruppo 1, gruppo 2. C'è il capacitor e sotto se si sta caricando, che quello è utile. We basically narrowed it down a little bit so it mixes better with GeForce reaction, so that even when you don't have a head tracker or something like that, più rendono minimal l'UD, più mi piace. Quello sì, però alcune cose servono, tipo sapere quanto capacità sull'arma. So take a look at the speed gauge, for example. It's a little bit twitchy today. Ti spiego perché serve. Quando hai certe navi, tu tieni sempre gli scudi e carichi le armi quando hai l'opportunità di farlo, ma devi sapere che si stanno scaricando, non è che devi metterti a contare i colpi. Carica anche piano il boost. Esatto, poi carichi il boost anche, quindi in genere tu stai sempre sugli scudi. No, mai. Beh, dipende dalla nave. Io con la Scorpio sto sugli scudi finché non ho il capacito scarico o spazio per caricare. Bello, mi piace. No, beh, allora, l'UD è bello, ma secondo me le hanno pensate quelle cose, solo che qua non le sta facendo vedere. Beh, non credo che siano andati a rimuovere qualcosa che già c'era. Esatto, anche secondo me. Anche perché se hai armi balistiche devi sapere quanti colpi hai, se no come fai a saperlo? È troppo banale per averlo. O sono quelli lassù, 750, 101, quelle cose lì. Può essere che sia in alto a sinistra. Può essere. Quali? Ah, quelli lì? I numerini verdi. Tra l'altro 2 verdi e 1 grigio. Ce l'hanno groppate, In future master mode builds. This is actually bisognerebbe capire quando zero. Roughly for what you get the full Gs from your back engines. Okay, so now che spara sto mona. We're talking master modes. Master modes is by far the biggest change we're doing on the ship gameplay. In general, all of your ships will be put into, or will get a master mode setup. And the master mode is affecting basically everything surrounding everything on the ship. The ship itself, the flight model a little bit, but specifically the items and what they do. And there are 2 master modes we're going to talk today about. One is SCM, which stands for Space Combat Maneuvering, and the other one is Navigation. So let's look into SCM.
SEM is the mode that Brent currently has active. So you see the, Brent, can you go into the indication, please, for the master mode? Just point with the mouse there, if you can. Ah, ma sta facendo la demo in diretta? Yeah, so this is your current master mode. It says SEM. When you use SEM for basically all the gameplay that is not traversal. So combat, mining, salvaging, you're using it for that. You have full access to your combat system. Your shields are working, your thruster boost is fully active, your weapons are working. It's the high performance, high alertness mode that you're in. However, we will heavily restrict how fast we can go. We can go with your ship. Okay, Brent, go to full max speed. So this Gladius on max speed and SEM can reach about 225 meters per second. That might seem slow compared to what you have in the Pew right now, but it's still pretty fast. However, you can extend that speed. Brent, if you just go forward and boost. So the Gladius can extend up to 550 meters per second. On this slide here, you can see the speed gauge, the speed spaces we're talking about. So if you just flying around in SEM, which is like the max speed of your ship, you can non mi piace perché vai troppo piano ed è troppo facile. 500 or 550. However, that boost space cioè hai poco spazio di manovra. That means if you boost forward, you reach higher speed. E questo ha senso per il discorso del così anche, che ne so, un Navy Fighter riesce a colpire un arro perché va piano. Più che altro la skill conta poco. Perché se le velocità sono tutte pari, bene o male conta di più magari la mira piuttosto che le manovre un po' più estreme. Potrebbe essere vero, magari bisogna cambiare il modo di manovrare, cioè le manovre che vanno bene adesso non vanno più bene per questa modalità qua, non lo so. Però non credo che abbiano abbassato, cioè non è lo scopo del gioco, farsi che cancellare la skill. La velocità è uguale, 224. So we're now going to put our ship into the second mode, which is navigation. So navigation mode is basically the opposite of SCM. What this does, it gives you a high-speed, low-performance mode. Your shields, they will collapse. Qui 135.000 e 6.000 i serbatoi. Quantum fuel e idrogeno. Appena su qui è nave gli ha tolto gli scudi e le armi, infatti è scomparso dal loot. È perché adesso è nella modalità che puoi andare a sparare. So this means when you want to go fast, you need to be very, very careful when you want to swap over. So imagine il tempo reale ti dice quanto stai consumando con i numeri. Questa è una bella cosa. If you just swap to navigation mode in the hope to flee, you're being left with no shields. And the first thing that la forza G dove te la dice? L'ho vista prima. And that is important because the quantum drive will spool automatically up when you enter nav mode, and it will then unlock the higher speeds. So this means when you're in nav mode and you're fighting, you're very vulnerable, so you should get out as fast Penso as possible. sia quel sul monitor numero a sinistra, vedi che c'è praticamente quel righello che si muove a destra e a sinistra. Può essere che sia quella la forza G che arriva da meno 0. Può essere. Adesso è a 0. No, quello sai cos'è? La velocità. Quello dove punta la nave. Vedi che non c'è più le due freccette lì, in base al movimento della nave si sposta a destra e a sinistra, però non hai alto e basso, brutto, mi piace. Sì, è molto bello da vedere, ma meno pratico di come era quello prima. Sì, poi ci sarà l'abituarsi. Beh, sì, prima il master mode erano le freccette. Sì, sì, adesso c'è. Ah, qua dici tu. No, dico, quando c'era master mode c'erano le freccette di deriva, c'erano. Ma adesso nel video dici? Tutto qua, questa cosa che stiamo... Ah, ok. So this is the time until you actually reach your cruise speed. The ship will experience forces, and you as a player
you're responsible to counter these forces. So there is an element of failure. Okay, Brent, let's show that. And take your hands Che off. bello il nuovo quadro. La camera. Cos'è che hai detto, Varabla? Non ho capito. C'è di nuovo la telecamera. Comunque si è abbassata di 6 euro. Secondo me se aspetti una settimana... Chissà che non mi incazza, Avete capito cosa è successo? Che quando sei in Quantum tu devi continuare a pilotare la nave. Ciao Icus96, intanto ti do il benvenuto in questa tarda serata, praticamente finalmente autunnale, in questa occasione d'oro per appunto quello che è l'anno di sviluppo di Star Citizen, cioè il CitizenCon, quindi ce lo stiamo godendo assieme. Il package migliore da comprare per chi inizia ora dipende un sacco dal budget che hai. Il mio consiglio spassionato è, visto che puoi farci tutto, pesca un'Aurora o una Mustang. Se gradisci e hai la possibilità di investire di spendere qualche denaro in più, arrivando attorno agli 80, c'è la Titan, c'è la Nomad, e se no c'è la Catras Black che è appena sopra i $100 e ti permette di fare un po' di tutto in solitaria, ovviamente nei limiti che il gioco in solitaria consiste. Ma sono plus. Io ti direi Starter Pack, Aurora, Mustang, eventualmente c'è anche quello della Pisces che ogni tanto esce, quello della 100i che ogni tanto esce, però di quelli sempre disponibili, l'Aurora. Poi puoi pensare eventualmente alla Titan o alla Nomad a seconda delle vocazioni che raccogli in gioco, di quello che una volta che hai provato il titolo ti va di fare quando sei in gioco. Ah, dopo un po' si blocca? Bubble Locked. Ok. Ah, devi direzionarlo un po' all'inizio e poi si... ok. Sì, perché se devi farti 90 minuti così... Minchia puttana. Ma hai visto la transazione quando è arrivato? Dai, va là, inverno. There's a second variant of quantum travel, and this is for short-range jumps. Sometimes you jump somewhere or you go somewhere, and you see the next Star point of Wars. interest is like 1200 Si kilometers vola a away. Berlino, We're Beppe. not going to force you anymore to travel that by hand. You will use a technique called quantum boosting. It's a quantum questo è bello. short-range jump for like something between a couple of 100 kilometers to like 30,000 kilometers or so. When you use quantum boosting, the process is practically the same, but the quantum bubble will not stabilize itself. La Cutter Icuz ci sta. Quando è scontata, tipo adesso, ed è al prezzo dell'Aurora, prendila, altrimenti è sempre qualche denaro in più rispetto ai due starter principali. La Cutter è un ottimo all-around, fa tutto molto meglio sia di Mustang che di Aurora. Però appunto anche in gioco costa talmente poco che se uno vuole risparmiare quei 5-10 euro normalmente, se invece costa come le altre, non farti problemi. Ciao Pietro Pai 88, ben arrivato anche a te, grazie mille di averci raggiunto in questa serata e grazie della curiosità e di esserti approcciato. Questo nuovo aggiornamento non è un solo aggiornamento, sono una miriade di novità e di freschezza tecnologica che verranno spolverati sul nostro giocare nel corso dei prossimi paio d'anni probabilmente, con i primi 12 mesi decisivi per il passaggio di Star Citizen da singolo sistema a interstellare e con tutte le i crismi del caso, quindi navi che supportino anche questo gioco ad ampia scala, nuove meccaniche come la professione ingegneria che abbiamo visto ieri e soprattutto il comparto tecnologico con server meshing e replication layer. Abbiamo poi queste novità relative all'interfaccia utente, che anche quelle potrebbero essere abbastanza vicine, mentre quello che stiamo vedendo adesso in questo panel, che è un modello di volo un pochino più evoluto rispetto all'attuale, con allegate Buster Mode che sono invece una novità dell'anno scorso, non so quanto sia vicino, sempre per una questione di reattività dei server. Anche qua la tecnologia fondamentale per rendere diciamo questo nuovo sistema di volo incisivo e organico nell'attualità di gioco ha bisogno del server meshing, ha bisogno di una stabilità che attualmente l'infrastruttura non ha, quindi non è chiaro quando potrà arrivare, a meno che non ci dicano qualcosa proprio verso la fine del panel. Walk you through our journey. We first started looking at the current AI behavior in the PU. We quickly realized in termini di spazio, inverno attualmente Star Citizen è attorno ai 110 giga.
3070 in 2K senza problemi. 11.000 col tuo computer riesci a farlo girare senza problemi, anche perché gli ultimi 2 anni sono stati all'insegna dell'ottimizzazione, quindi c'è stato un miglioramento prestazionale lato client veramente notevole, importante. Allora, Ikuz, Warbond vuol dire che devi sborsare denaro reale per garantirti questo pledge, ovvero per decidere di dare impegno quella quantità di denaro per lo sviluppo e ricevere il perk della nave, l'assicurazione di tutto in cambio. Però Warbond te lo fanno costare meno perché devi investire del denaro nuovo, quindi paghi strisciando letteralmente la carta di credito eventualmente. Se c'è scritto non Warbond, noterai che costa di più, perché quando tu acquisti una nave, poi puoi meltarla e puoi avere... meltarla vuol dire letteralmente scioglierla e ottenere nel portafoglio di Star Citizen il valore, esclusa l'IVA, in crediti, e puoi rigirare questi crediti pescando qualche altra nave, ad esempio. E Warbond non è possibile usare i crediti per comprare Warbond. Warbond costa meno proprio perché ti invitano in qualche modo, ti spronano a gettare nuove risorse dello sviluppo. Comunque sono meccaniche un po' astruse e che imparerai solo se vorrai dedicarti a una parte non obbligatoria e assolutamente non consigliata, che è quella della scimmia, del voler diventare balene, a meno che, come il sottoscritto, non abbiate una fervente passione, una fervente volontà che il gioco riesca in tutta la sua miriade di sfaccettature. Upload, secondo te potremo vedere prima la nuova modalità di volo o la 4.0 con l'annesso Pyro? Io sono convinto che la 4.0 sia prima di questa modalità di volo. Forse della modalità di volo vedremo qualche piccola implementazione, tipo le master mode senza tutta l'interfaccia utente e il discorso che stanno facendo adesso di sfondo relativo alla movimentazione, alla velocità di un combattimento. Quindi tutte quelle cose lì potrebbero arrivare anche dopo. Okay, we will start with interception. After acquiring the target, the primary aim is to close the gap with the target. Con la bocca, if the AI is already near the target, the interception phase is skipped completely. If it's too far, it will tell the AI to use the new master mode to swap into navigation mode and make use of the full speed. Veramente in una... Swapping back to SCM mode when in we are una in bolla striking per distance. vedere la... That leads us to our second phase. la Again, grafica dell'universo. here the AI selects an adequate tactic based on Gliene combat facesse entrare environment. uno. These are choosing via the traits and tactic selector system. You've heard more about them in the previous talk by Francesco. So let's talk about the Strafer. As this is a 6 degrees of freedom game, it's the natural combat shape adopted by pilots. We have related the same behavior to our AI, ensuring also that orbits are closed and adding variations to include rolling. Strafers will break combat if they cannot keep an orbit. So now we see how the Hammerhead is being attacked by Hornets. These Hornets are Jousters. Jousters consist of performing straying attacks whilst outputting a lot of firepower, blowing through, smooth turning, and repeating. We added variations for the more skilled pilots, like skid roll attacks, that provide a spiral-like flight path. Jousters are also good at monitoring for backstrafers, so if they cannot get into strike distance, they will just break. Gli scudi erano già giusti. And finally, the Chaser. Now, Brain is going to get there in a second, but the Chaser is going to be the Cutlass, which is following one of the Hornets and is allied with the Hammerhead. Now, we are Ti dà really tutte le far away, informazioni 10 lì nel kilometers. dino. Che bello. So the Chaser, it will try to always stay on the È bello target che è six. molto chiaro dove sono The le idea is to navi. force the target Vedono into a bene. defensive stance by making them turn into the Chaser. This maneuver will be seen mainly in squads and atmosphere combat. The final phase, which can happen at any time, depending on the combat situation, is disengage. This phase is triggered based on constantly listening to multiple events in parallel. To name a few, critical health, damage to shields, or weapons depleted. There is also a shorter version of disengage that we call pace breaks, which occurs during long periods of combat due to fatigue, nature of the combat encounters. These pace breaks are short, and the main objective is to perform a simple maneuver to gain a new advantage position and strike again. This new flow is what encompasses the core of our new AI fly combat experience.
in combination with AI Sulla mappa traits that will centrale give adesso vedi che c'è anche il disegno della Cutlass che lui ha pingato. tailor each combat encounter in the Sì, verse. quando fai Vedi? la Like for lo example, they scan, can choose vero? the AI Guarda là traits that will piccolino allow AI giallo. pilots to make use of Sì, all of sì, the sì, ship's adesso angular c'è quello velocity so they can keep a more Ah, è precise vero, velocity. è vero, è dell'F7, vero. no, So del buco for some nero. of you out there, Il bucanier. it's going to be a good challenge. While we've been mainly focusing on fighter behavior, we've also started to Compro una follow the same vocale. process to other ship types, like gunships and È bello che ti fa vedere anche In the near l'orientamento future, we want to deliver experience dalla nave. Sì, where going against a dovrebbe capital ship fartelo like vedere an nello Iris is a schermo in tough alto a fight, destra. but unless Però you si bring vede the che non right hai in combinations Master of Mode, tools, non your hai ships are il... equipped to take Ah down no, perché non ha gli battleships. scudi. You Sì, è will in get nav. demolished by their powerful turrets. È in nav. Now, Non è Master Mode. after all of the feedback in our Però è first bello internal che nel playtest, we radar ti fa perceived vedere a lot of l'orientamento constructive della and nave, positive così feedback. capisci se si And Yuri is avvicinano, se si no longer being allontanano. destroyed by the AI, so I think he'll Carino. actually Ma have been quello more. te lo dovrebbe fartelo Thank vedere you, quando everyone. hai I hope you enjoyed the new l'MDF, AI. And back to you, il Yuri. monitorino in target. Sì. Da lì anche lo vedi. Ma così puoi vedere anche quello che non stai targettando, è quello che Thank you, dicevo. Diego. Se ce ne sono due o Okay, so now we're tre, going to talk vedi about, se si we heard girano about per how AI makes avvicinarsi. my life hard. Ma lì vedevi solo quello che lui ha Now let's talk about targettato. how to return Arro, the favor. We're talking weapons. Non era quello che ti bucaniero. faceva vedere a quelli So- che ha pingato? The weapon and aiming systems and squadrons, they went through a lot of changes. I can only Ah, no, hai mention ragione, a gli couple altri of non si them, so vedono, I è will vero. go through them Vedi i relatively triangolini quickly. gli altri. First Sì, è thing vero. on our E to-do non list vedi is la basically velocità weapon tuning. At the relativa? moment, almost No. all weapons Oh. in the PU are practically the Quella same. però è In un'opzione. Squadron, that's not the case. Adesso. Non serve. Almost all weapons have different No, ho detto è properties. un'opzione. They're being, Non they have serve. like different La projectile devi velocities, abilitare. Quante cose GPS numbers. guardate. But they're not just Quello che different in serve. terms of these Se numbers, combatti they ti also- servono. they also feel different. No, infatti io Remember the sono una Cannons schiappa, from, like, normalmente a couple of years vedo, ago? vedo la nave e sparo e They were- basta. La velocità relativa ti very fa capire powerful se ti stai weapons, avvicinando but o they were allontanando extremely dal easy to tizio. use, Quando è which made them piccolino, meta se no non te ne weapons. accorgi So we're subito. gonna bring the Cinch Allora, cannon intanto back. Stai sparando, Rumo? But No, we'll non make so, sure uno that davanti the a me amount of qua. work you put into these cannons Quando in order to sparava deploy me, them is on par with the other guns. Era un So there's piacere a lot of stuff that we're sparare, gonna anche do perché ti succedava. to make sure that we like weapons have a lot of pros and era per cons darti il contentino. and avoid meta. Specifically for this build, Brent is equipped with a nose. Comunque sti qua a mezz'ora che si sparano ancora non è scoppiato nessuno. In alto a destra non ti dà And la the other direzione weapon he della has nave is target. he has Così Sì. gira. two weapons on the wings, Adesso which è are, entrato probabilmente in Master gets ballistics, Mode. sorry, gets cannons, size 3. Ti dà gli With one push, scudi. they're actually firing two. Ti dà So tutto. we Comunque also sì, gonna puoi have, burst praticamente weapons. sparare anche and so solo on. dall'arma Okay, cool. destra So, o solo dall'arma sinistra. a problem we have in space games Vedi is che è in controlling rosso the adesso engagement quella ranges, di destra. because we want to bring the Quando fights lui close. spara, in teoria, But the problem vedi, is that almeno prima ho visto well, così. L'avrà how do I put aggruppate. um, Non capisco. weapons usually in order to bring them Comunque quei, close, quei what the game 746 just sono usually do is they effettivi just colpi. restrict the ranges. Like in the PU, mi a sa lot che of the sono weapons have balistici. exactly a range of 1,400 Sì. kilometers, which means often the fights occur at Sì, perché partiva da 1,329 meters. 1000. This is not a good Era way for us 101 to il control naso the e weapons. 750 sulle ali. We tried out things like damage fall off, Quando è so partito that prima. bullets get more damaging the closer you are. But the problem there is how do you communicate that to the player? So we're gonna do a couple of different things with that in the future. Quello è scontato, Sì, Blood. Il fatto che siano Ok, implementate, so- perché di base Show of hands or show, which of you has an Ares? tutti i sistemi che stiamo vedendo in un sistema, Ok. in un As an Ares gioco pilot, you chiuso might, come può essere un know singolo the giocatore following problem. sono facili, loro You're li the hanno target. sviluppati You're lì. gonna aim at La it. sfida sarà poi effettivamente traslarli in and diverse then you, persistenze senza perdere il carattere e la pulizia e la rifinitura che hanno What the- nel, Ok. nel gioco I singolo need to go giocatore. back. Okay, there's actually some stuff not there anymore. I don't know. Aim assist per What weapon. happens when you aim with your crosshair over the pip is that you actually not aiming at the pip. The legacy system gives you a pip which does not show you where the weapon needs the pip. The new aiming system actually produces the pips based on where the weapon sees them and
projects them on the target. That means the aiming information you're getting is actually much more precise. And, sta dicendo Barabba che il pip adesso è in base all'arma, invece prima era in base a dove tu guardavi, in base alla nave. Okay. Ora ti dice che il pip è dove l'arma deve puntare. È confuso. È confuso, sì. Okay, I'm sorry. Okay. Controlling E ranges. lag allora com'è? In the future, all the weapons will get much longer ranges. Size 1 weapons will fly to up to 5 or 6 kilometers before the despawn. The way how we do this,
Per la Madonna. how we do this is Tutte le armi 6 km. più range. 5-6 km size 1. on how to control the ranges. This is not a one-to-one relationship there, so don't worry, you won't get like Prendo spread with like 20 6, degrees ti offset or sparo something like da that. Don't worry. Thurston a Right? Crusader. But Da if we compare stento una spread Pyro of the, arriva. spread of the weapon with the target size, we know when the weapon is in range. We know when you actually are close enough so that the majority of your hits can hit, and we're telling you that via the aiming system now. So Brent, let's go back to the demo. If you get a green pip and a green crosshair, it means you have a high chance of your weapons hitting the target. If Brent takes a little bit of a step back, Praticamente un Ion diventa una nave cecchino. Scrivono in chat. this does not mean that Non si sa, perché è lo spread dell'arma che comunque... but you might waste bullets. Ok, diventa verde quando lo prendi. Questo fa quello che facevamo già manualmente, dicendo che sotto, che ne so, i 1500 non gli spari anche se... sotto i 1000 non gli spari perché tanto sai che anche se hai 1500 può essere che non lo colpisci. Lo colpisci. Comunque non è balistica l'arma davanti, si ricarica. Sì, è capacito l'arma davanti. Okay, so that was this one. Okay, the thing you might have seen is that Brent is loaded with size 3 guns on size 3 gimbals. That means we're removing the M-1 system. That the reason for that is the original intention of like controlling the performance between joystick and mouse players just didn't work out, and the new aiming system is flexible enough to deal with these differences. So we're just removing it and keep going. So, hai capito cosa hanno cambiato? Che adesso che dice che questo qui ha questo Gladius ha le gimbal size 3 e le armi size 3. Adesso tu puoi metterle size 2. È size 2, quindi vuol dire che non c'è più che scegli di una classe quando metti il gimbal. You get separate pips. So let's talk a bit about pip optimizations here. And this is the thing I messed up before. Again, who is an Ares? If you aim at your Però avrai target, un malus che ne so sui colpi, può essere, dai. No, diceva che il nuovo sistema di pip per le armi fisse come la parola in italiano, che aiuta di più e quindi mitiga il problema, cioè mitiga quello che ti aiuta il gimbal. And this is of course also communicated by the aiming system, so when the pips turn green il pip ti dice che tieni in considerazione tutte queste cose, la posizione delle armi eccetera, e ti fa vedere dove sono dove veramente colpirai. We cannot take down this hammerhead. It's too big for us. But we can cripple it. The weak points on the hammerhead are the turrets. The way are we going to do this in the future is with precision targeting mode. Brent? Che bella, sì. Enable precision targeting mode. There we go. Bello. Questa sì, che adesso non funziona What niente. this does? Voglio It togliere does three tutte le things. armi. You get this full zoom on Esatto, the poi nel target. caso la abordi, quando vai al legionario You vai a get a bordarla. lower RPM of your weapons, which increases or decreases the spreads for more precision. Intanto quella hammerhead non gli sta sparando, voglio vedere farlo quando ti spara on that ship. It will tell Non the gli fanno gimbal neanche system danno, tra l'altro. where to aim at. So Non gli Sì, ma non è morto nessuno da quando hanno iniziato a sparare. Perché hanno ancora gli scudi su, anche i balistici. Bam! One turret down. Guardate la distruzione della nave. Okay, so E torrette. this hammerhead now understood that it's not good. It doesn't stand a chance right now. But this will be the way how you in the Sì, future effettivamente finalmente puoi fight, distruggere i pezzi della nave. against sub-targets and so on. The good thing about this, it also works even without painting the target directly, so you can do very, very precise warning shots. Almeno quando facciamo poi i salvaging and there's distruggiamo no solo le aim assist that torrette kind della of like Hammerhead. destroys your aiming processes. Okay. Sì, so col the fatto fight's che now ha over. fatto vedere che le navi adesso si possono rompere in 1000 pezzettini, quando farai il salvage ci sarà da fare il puzzle prima. And you're gonna look at Pyro 3. So that? Okay, Brent, switch to nav mode and bring us down to that landing spot.
So Pyro 3 is also called Bloom. No, serve vederlo in pratica questo nuovo sistema, perché Adesso sta entrando in atmosfera. sembra molto semplicistico. Guardiamo se spawna una bussola. Oh, something wrong with throttle? Ma o hanno tagliato il monitor loro? Eccolo la bussola. La vedi? È apparsa? No. Adesso è Sì. apparsa. Ah, ok, adesso ho visto. E quindi ma come ci sta cazzo che ti non ci orienti sia. nello spazio? Ci sta che non ci sia la bussola, perché non c'è il nord magnetico nello spazio. Okay. E come ti orienti? Vai di là, vai di qua. E come fai prima con Okay, le so cose visive, the, Guarda ora che non ti ti dà orienti. anche l'altitudine adesso. They do like the vacuum of space. Dai gradi dell'imbardata che quella ci sta. Right? And we have thruster efficiency L'altimetro. curves on these thrusters. So at some point, especially the MAF thrusters, they will cease working because they don't like atmosphere. Si They vede will poco, ma overheat c'è very, very l'altimetro quickly. lì a... Adesso c'è la distanza del tuo What happens when you go punto, down to a anche se planet non hai il caspita and you want to rotate di your ship quantum acceso. with your thrusters off? Ciao Viper, Can buonanotte. you go to external view? Grazie di essere passato con noi. Can you waggle your tail? Ah, i cosi, sta facendo vedere le superfici di controllo. Okay, back first person. Okay, so what you see here is the new aerodynamics model. Because obviously our left stick is somewhat damaged or so, we can't be as fast as we want. Actually, Brent, can you try W and S on the keyboard instead? Oh, it doesn't work. Allora, sto Paco Rabanne lo prendiamo per la Fabi. Paco Rabanne, un Phantom. Yep. È per me, però. No, the stick is E anche il microfonino lì. affecting us. C'è il Canda 5. l'ostia. As fast as possible. Il microfonino per... 89,99. Il microfonino per... Hanno visto che la fotocamera non la comprate, ho detto, oh, buttiamogli questo che costa di meno. Il microfonino per fare il... No, hanno visto che c'era la fidanzata e allora hanno detto gli mettiamo la pubblicità. Control surfaces will be in order to turn your ship. So we can demonstrate this. So if Brent just Più adatta. sits here and yaws left and right, you will see he cannot go Prima è further than uscita that. That is in line with tutta a what green destra ed è airplanes uscita also tutta la experience when pubblicità they're trying to use d'anime the del rudder fumetto. to Che yaw cazzo left, uscita? Sì, left di Prime, il canale left Prime and degli right. anime. So what Brent can do Dio. here is he can roll and he can Adesso fra un pull po' esce di nuovo to actually Equalizer 3, change, vedrai. his direction. Ah, bello. Ti dà le lezioni. Okay, E so nuvole, just for guarda this che demo, roba. we added a button. The button is called thruster disconnect because at the moment in the PU, when you go through a planet, you're using the thrusters to rotate. We're not doing that anymore. So Brent, disconnect the thrusters, please, and put the ship into a purposeful stall. A stall happens when the airflow over a wing ceases. Or over a lift surface ceases. And then at some Dice che point you adesso will gli ha not have fatto any spegnere i authority motori. anymore, and your ship will not turn and so on, and you will basically fall out of the sky. That is naturally Quindi a non puoi più state stare that every fermo. plane wants to avoid naturally, right? And this is happening right here. Brent is not able to use the control surfaces right now because the ship is in a process of stalling. However, the airflow Ah, spento. will pull the nose back into the wind, and once you have enough speed, he can actually, well, he gets authority back over this control surface. Con le superfici di controllo la fai planare. That means for you as players, what you can actually do, you can do aerobraking, you can do pure gliding if you want to. You can even do like competitions like, I don't know, like drop ships out of orbit and then see how far they glide. This is all possible with a new system. So let's talk about the problem, how do you come to a stop now? To come to a stop with the new system, you need to purposefully put the ship into a stall. Mi piacerebbe vederlo tipo con una carra, vedere se riesci a farla planare. Esatto, viene già fatto So we're quello. gonna bring down the speed more and more O la until we reclaim. reach stall speed, which is about now, and then the thrusters will kick in and catch you. That means, however, you are now in a state that the thrusters don't like, right? So at the moment we have turned this up, but in the future you will not be able to hold this for long. So if Brent, for example, now from a hover, Qua straight ci is sarebbe left, un bello screen, però, more left, more left, more left. The wind flow again pulls Ah, the quello ship che sta over, dicendo è che and you go forward again. se tu non stai volando, quindi in questo caso lui dice sta solo con i thruster, non puoi farlo per sempre. È una situazione temporanea e Okay, so now Brent, i thruster non manterranno quella how to come to condizione a per un hover, lungo and, periodo. do we have some water here? Quindi non puoi stare fermo yeah, there's sopra, our che ne point, so, la...
la posizione in cui sei e aspettare che succeda qualcosa, devi volare in giro. L'ha detto, ha canticchiato. La canzone è quella di Top Gunner. Okay, so there's our landing point. Sacramento pareva una sessione The Flight Simulator, finiva più. I don't know, 100 meters per second. Per arrivare sul Beh dai, è punto. figa, hanno messo le superfici We're di trying to controllo, land gliel'hanno chieste per... Guarda che belli lì, guarda che Ma che bella marker ha? Che bello l'acqua. È un È marchio un strano. marker personale, qualcosa. Sì, un marker Sarà personale. il poi lì Wow, look at this. personale. Il po'. Poi. Dai, tocca l'acqua. Poi Sì, sì. tutto il resto. No, Yeah, no, the ball dicevo is il great, po' è right. lì. Ah, il po'. Ah, ho capito. Okay, so now we're coming to a. So now Brent will try to land with a broken throttle. Sì, questo è un punto di interesse creato da lui. Io sono molto contento della scelta dei vari colori, eccetera, che sono molto visibili. Sì, ma poi io And yeah, he's sto aided a ancora a little bocca bit here aperta by della the spettacolarità landing gear, so della yes, Star landing gear, Engine other thing. qua che hanno creato. Because that automatically enables precision mode at the moment, so that you're a little bit slower, but you can of course like turn this off as a player. And then you come Vediamo smoothly down to come a landing. funzionerà in più. The best way to land your ship is in decoupled, Adesso in because decoupled, you can guarda. just Mi interessa che funzioni bene su Squadron like Guarda very 2 smoothly per il land on the momento. surface. E questo è And Squadron 92. And now you're gonna power down the ship using the new interactions. Ma a me Cicarelli. Sì, solo che non c'è Engines più off il cosino. Then we're in the relaxed Almeno. pose again, as Ines showed before. Sarà lì in mezzo Power al off. casino boia. And the canopy off. No, open, not off. Don't put the canopy off. Sì. And get out of the ship. And probably go for a swim or something. Le animazioni sono qualcosa di Okay, that was a bit of a buggy, bumpy ride, but thank you loro for non taking, lo vedono bene come lo vediamo noi. Comunque the time adesso with per us. carità questa è una camera che riprende, ma noi la vedevamo molto più pulito con i colori. And we'll see you in the verse. Thank you. See you in the verse. Thank you so guarda much, che c'era Yogi. l'opzione Martin Everybody, Merda it's come time exit. for lunch. Anche We'll lì. be back around 2:45. So get yourself some food, bello, get yourself some drinks, ma get yourself some snacks. voglio Stretch your vedere legs, quanto è and then be back in customizzabile Hall tutto A when we l'UD come back, per because vedere se from si this riesce a point tirare fuori forward, tutti i dati you're not gonna che wanna c'erano be prima. anywhere Da else. reimparare. We'll see you at 2:45, everybody. Take care. Beh, adesso c'è la pausa, giusto? Beh, Dai, sì, va. adesso c'è un corso per quanto riguarda la professione di ingegneria, un corso per tutta la parte nuova del volo. Bisogna capire adesso quando si va a minare con la mole e con la prospector su superficie, se i thruster non tengono, come dicono. No, magari per quelle navi lì sono pensate per fare quel lavoro e allora è diverso. Qua parlava del fighter. Bisogna considerare che la Prospector e la Mole comunque hanno il V-Tool, è fatto apposta. Ecco, magari esatto, magari ha senso adesso avere il V-Tool, visto che prima funzionava anche senza. Sì, esatto. Anzi, funzionava anche peggio col V-Tool. Cosa ne pensi dell'UD, Barabba? La tua opinione da combattente? Allora, se lo lasciano così è bello perché è più pulito, nel senso non ci sono tante cose, però vorrei avere la personalizzazione totale, nel senso la lista delle armi, i numeri di colpi, il coso degli scudi, carichi, scarichi, tutto. Anche io. Poi l'altra mia nota è che ho visto che l'hanno messo a lato e va bene, però io gioco con un 21 noni, per me a lato è molto a lato, non ce l'ho una visuale. Per capirci, sì. Il centro del monitor è qua, voi non vedete bene, il mio lato è qua del monitor. Ripeto, abbiamo visto tutti le selezioni dei monitor proprio del cockpit, perché io vorrei rivedermi, mi pareva che ne avesse dato verso 3, non tutti e 5. Sì, no, non le hanno fatte vedere tutte. Sì, ma per sicuramente ci sarà il coso degli scudi, cioè Anche è una secondo cosa, dico, direi quasi fondamentale quando sei in dogfight. Capire magari quando ricaricare, quando lasciare magari sulle armi piuttosto che sui thruster.
boh, magari vedremo qualche insider. Ah no, quella cosa l'ho Sì. visto, ho visto che nel monitorino, quello che c'era in alto a sinistra, quando ricaricava, quando sparava veniva una barrettina verde sotto che andava giù, quindi probabilmente è quello lì, è tutto lì dentro. Quello è carino. Ok. È che Poi appunto a me ci piacerebbe sarà averlo anche- grande da qualche altra parte. Ci sarà anche poi un giorno o l'altro metteranno anche il surriscaldamento delle navi. Delle armi. Delle navi, sì, delle armi, voglio dire. Quello vero, non come c'è adesso che si surriscalda lì per quel decimo di secondo. Comunque vabbè, è bellino e vediamo, serve veramente vedere quanto è customizzabile e poi Sì. adattarli. Tanto comunque è così per tutti, quindi non è che non c'è più Ah, no, una no, cosa certo, non è certo. per tutti. Mi piace figo il coso del casco. Anche a me, Che tantissimo. ti puoi E- spostare e e di- vedere. E il discorso che facevano prima, che se ho capito bene, poi magari non ho capito un cacchio, con determinate undersuite, no? Cioè quando guidi con l'undersuite hai più resistenza alla forza G e tutto, mi pare di aver capito giusto? In 2 pannelli fa, quando parlavano delle armature. Dicono, No. sì, dicevano che sono specifiche, non so se parlava specificatamente di quello, però ha fatto un'altra nota, ha detto Perché quando di fatto ci parlava sono del le LUD, undersuite e le flight suite, se non mi sbaglio. quando parlava del LUD, ha detto che se hai il casco apposta puoi attivare quella roba lì. Quindi può essere che quindi non pure il tutti i casco? caschi. Può essere che non tutti i caschi, Ah, perché dice vabbè. se si connette con la nave. Quindi può essere che ci siano i caschi da pilota e invece quelli da, che ne so, FPS. da FPS, esatto. Ma adesso ci sta, sono ci i sta. caschi, se tu compri, quando vai nel negozio, ci sono i caschi da flight. Ora Quelli sono da- tutti uguali ed può No, essere no, che... nella descrizione c'è scritto casco da fight. No, no, Da ok, pilota. la descrizione sì, ma poi quando lo Capire metti come su funziona. è Bisogna sempre lo capire poi come stesso. funziona. Quello da Sì. flight adesso non ha Non fa niente. nessuna resistenza. Ti aiuta solo a volare e respirare. Ci sta così, magari ti devi vestire, se devi fare il pilota da combattimento, devi essere vestito. È tutto in quel discorso di preparazione, eccetera. Sì, ma anche perché hanno messo, anche nei caccia che hanno quel piccolo inventario lì, avevo letto da qualche parte che l'avevano messo per dare la possibilità di mettere, che ne so, tipo una tuta per FPS, no, lì dentro, e tu quando vai a guidare ti metti la tuta specifica per il volo. O il casco, o quello che sarà, boh. Ma infatti secondo me adesso daranno più spazio al tipo di equipaggiamento. Poi scendi su Microtech e devi spogliarti nudo con meno 45 per cambiare la tuta. O magari su Aberdeen che hai 3 secondi di vita poi bruci vivo. Esatto. E beh, lì allora Metti che servono le navi mutande che e hanno poi lo ti spazio fanno interno. bruciori. Vedi, è tutto collegato, dai. No, la cosa più bella... allora, questo è un panel che ribadisce... In mezz'ora non si può fare. No, ribadisce cose ovvie. Cioè, nel senso, tutte queste implementazioni... Ci sono state tante citazioni, tanti elementi verbali, tanti sottintesi detti in valanghe di Star Citizen Live, Inside Star Citizen, sul come appunto l'ambiente andrà a influenzare e sul come poi si andrà in verticale letteralmente sulle funzionalità di tute, sulle funzionalità le possibilità insomma anche delle armature. Nel CitizenCon del 2021 si parlava già di armature specializzate. Questo è un ribadire ed è sicuramente la cosa che più di tutte mi ha avvinto sin da allora, perché appunto l'idea di avere comunque set di armature dedicate, così che... Cos'è cascato? Dio... è Gigi che dorme, ok. E quindi avere set avere set di armature appunto dedicate alle professioni che ti permettono in qualche maniera di costruire combinazioni, perché io vedo che se c'è la compatibilità può essere che magari anche i set di armatura supporto in qualche maniera si può incastrare con pezzi di armatura corsa, pezzi di armatura militare, in maniera da dire sì, non voglio andare full support perché a me non interessa portarmi dietro 27 siringhe da endovena per curare la gente, però sai, se devo andare in una zona di battaglia che ha la gravità della terra e che c'è un sacco di casino e bisogna correre, magari avere un'armatura un pochino più leggera, non dico dappertutto, ma che ne so, anche non il torace ma le braccia ad esempio, ti dà la possibilità appunto di
allestire anche di variare molto personalmente anche l'utilizzo di queste, quindi insomma è una cosa che vedo un sacco bene. Poi, come avete detto voi, non vi ho interrotto perché di fatto mi stavate strappando le parole di bocca. L'UD è molto bello da vedere, è funzionale, io non me ne intendo niente di combattimento, ma per quello che concerne la mera navigazione, che è quello che faccio io, devo dire che non c'è niente da dire, è bello da vedere, è intuitivo e come hanno scritto in chat, ti fa vedere quello che ti serve nei momenti in cui ti serve, che è già una bella cosa, considerando che hanno dimostrato come sia configurabile in qualche maniera. Io mi immagino che i passi successivi a questa configurazione statica, chiamiamola così, sarà una configurazione dinamica, ovvero quando la nave andrà in allarme rosso, quando la nave dovrà approcciare uno spazioporto per atterrare, l'UD cambierà di conseguenza. Mi immagino... Allora anch'io. Sì, secondo me è una cosa soprattutto per le navi grosse. Quando metti il target su qualcuno, magari ti fa vedere in alto a destra il target. Esatto, e se sei in party, se hai una rete, se condividi, no, le schedine, le informazioni che hai raccolto di qua e di là, hai un mainframe comune, no, ad esempio di party, dici andiamo sul numero 1, come succede adesso di base, però sai, se trasmetti allarme rosso, non lo dici solo a te, che magari sei pilota di caccia o sei il capitano di una Idris, ma lo dici a tutta la flottiglia. Allarme rosso per tutte, con gli UD che partono, la gente che è già a bordo può di fatto già ingaggiare. Cioè questo è il passo successivo, è la rifinitura, perché comunque già avere uno strumento così, questa che abbiamo visto è tutto il sistema a blocchi dell'UI attuale, che attualmente è molto grezza, ma questo è il finale, il terminale, quanto può raggiungere a livello di potenziale appunto questo incastrarsi che nei CitizenCon passati appunto avevano raccolto, quindi... Bel panel, io dico a Gigi, ribadisco, non è quello che aspettavo, anzi io aspetto quello che arriverà dopo, fra le 1 e le 3 circa, quindi bello vedere come appunto anche a livello di combattimento personale, che anche lì io non sono un combattente, ribadisco ancora, però ogni tanto una pistola, un fucile ti capitano in mano, inevitabilmente, quindi è bello vedere anche quel feel... Quella famosa immersione che citiamo, ce l'abbiamo già adesso anche nell'utilizzo delle armi FPS, ma così è un altro livello. Cioè sei a... sono piccolezze che poi ti dimentichi subito, perché una volta che escono te ne rendi conto le prime 2 o 3 volte, che figo, poi dopo un mese ti sei già abituato, no? È lo stesso discorso che facevamo ieri, abbiamo sempre tutte queste cose sotto gli occhi che ci sembrano scontate, ma poi quando arrivano, quando non ci sono, notiamo subito come sarebbe meglio averle. Quindi... Bello. Un'altra cosa che è abbastanza evidente è che la preparazione diventerà sempre più importante, quindi non puoi più dire, cioè andare in giro pronto, no? Con tutto come vai adesso, con le armi, hai la cosa medica, hai il, come si chiama, il tractor beam, e puoi fare con quello, puoi fare più o meno tutto. Mi sa che devi andare a fare i bunker, dovrai prepararti con le cose che ti servono, e se invece devi pilotare per andare a fare un combattimento, devi prepararti con quello che ti serve e così via. No, non credo che sia così. Sono le navi, come diceva anche Murphy, che avrai anche le cabine per metterti le tute per diverse operazioni. Ah, esatto, è quello che dicevo, cioè devi mettercele. Sì, li metti. Bisogna prepararsi. Ecco, una cosa che spero che adesso non succede è che si potranno salvare loadout, e quindi tu puoi metterti oltre la nave con le cose già dentro, quindi le cose in armeria, e paghi tutto ovviamente. Se metti la tuta puoi salvare quel loadout lì, e quando tiri fuori, che ne so, la cutter, la Cutlass o l'altra nave, la tiri fuori così, senza dover ogni volta andare in giro per mezzo universo a comprarti tutte le cose. Non lo so, non credo sia nell'idea del gioco, però spero che ci sia un modo semplice per poter salvare un loadout della nave e generare la nave già bella pronta. Vediamo. Gigi cosa dice? A parte cascare all'indietro con la sedia, non ho capito cosa sia successo. Ma sacramento! Oh, Gesù Cristo. Beh, allora, io ho trovato molto interessante la parte. Aspetta che mi metto... Murphy, comunque la chat ti benedice nel nome del padre e del figlio, quindi... No, Easy, scusami. Beh, allora, ho trovato molto interessante tutta la parte dell'HUD nuovo per quanto riguarda
combat FPS, diciamo, quella è tanta roba. Mi piace molto la versione 2.0 dell'UD, proprio. Aspetta Gigi, però io ti sento doppio, è normale? Forse perché... Scusami. No, vai tranquillo. Adesso non mi Vai, senti vai. più, perché ero rientrato. No, ho tanta roba la parte dell'UD grafico per quanto riguarda l'FPS, e mi piace anche tanto l'UD della nave. Giustamente ho lasciato la parola a Barabba perché lui è più professionale, diciamo, su quel lato lì della nave, lato esperienza, diciamo, di fight, quindi è ovvio che è difficile, no? Alle volte anche passare da una versione 1.0 alla versione 2.0, perché quando trovi la zona di comfort poi è difficile avere la versione diversa 2.0, però credo fortemente nella SIG che non sia andata a snaturalizzare tutta la parte che negli anni è andata a creare, ma è andata a semplificare in qualche modo anche per il meno esperto che deve giocare a Star Citizen, insomma. Basta, cioè anche la parte del carattere, io lì ho messo le mani sulla testa, perché è veramente impressionante il lavoro che hanno fatto a livello di character design sul personaggio, di come hanno raccolto quelle 60 volti su questo strumento iper tecnologico che a Londra, in questa sfera con 140 telecamere, se non ho capito male, o forse di più, che scattano a 360 gradi la persona e poi la renderizza in 3D. Ma non solo, da quello che ho capito e intuito, ma avrò modo di rivedermi il tutto, perché sono tantissime informazioni che stiamo ricevendo, soprattutto in questa seconda parte del CitizenCon. Oltre a scansionare il volto e quindi a scansionare la parte fisica del volto, va anche a vedere la pelle, di come è cioè proprio la tipologia della pelle, insomma, se è più scura, se hai il neon, se hai una deformazione, cioè veramente uno strumento fuori di testa. Sono curioso di andarmi a approfondire, ecco, questa cosa qui, che lato tecnico ovviamente sono sempre molto interessato. Scusate, mi sono delugato troppo. No, vai tranquillo, anzi. Spider cosa dice? Dicono della chat che Gigi si sta spegnendo. Sì, piano piano. Cioè, Gigi vuole una Madpen, scrive Murphy. Arriverò a un certo punto così e non mi vedrete più. Un buco nero. Bene, allora, visto Cosa che siamo dire? in... tu cosa dici, Spider? Al volo. È bello, tutto bello. Sì. Bene. Vediamo come funziona. Bene, allora, adesso un quarto, Jared ha detto un quarto a mezzanotte riprende, quindi io adesso sì, quindi abbiamo... chiudo le telecamere, chiudo i microfoni, vi lascio qua in sospeso una mezz'oretta, vado a bermi un caffè, a staccarmi le gambe. Dopo, se torno e sono da solo, me ne farò una ragione, insomma. Ascolta, posso condividere, magari ritornare su delle parti focali del VOD? Certo, sì, io ti lascio se ok. vuoi, senza problemi. Ok, che così rivediamo magari alcune parti e riprendiamo... Però aspetta, vuoi condividerlo in Ninja, lì, in compagnia Ninja? Sì. Allora aspetta che ti faccio la scena, però. Quella di ieri sera va benissimo, comunque. Infatti era quello, non era il VOD. Qual è il attaccamento? Allora aspetta, io quindi devo fare così, un attimo che ci ragiona. Beh, se spegniamo tutte le telecamere... No, aspetta, faccio meglio, aspettate un attimo. Devo trovare un attimo. CitizenCon 4 non è quello. Room, eccola qua. Allora, un attimo. Scusate per l'outfit, che anch'io mi sono adeguato sui nuovi outfit di Pyro, come vedete, ma mi stavo sfracassando i maroni di avere la felpa, perché sono abituato che quando arrivo a casa pigiama e basta, non c'è nient'altro.
Io nel mentre vado anch'io a prendere un caffè, se no non ci arrivo. Ok, allora, cambiamento poi l'ho messo verticale. Però Incremento aspetta un attimo. per Aspetta un Ben secondo. detto. Pausa caffè. Buonasera. Quella. Oh, Ciao, buonasera. Ciao. Gigi, se andiamo a rivedere i pezzi, io molte cose non le ho capite, cioè le ho intuite, Guarda Gigi, ti lascio così. Così almeno hai tutto lo schermo. Ok, se noi praticamente spegniamo le telecamere, in teoria, quando condivido la finestra, in teoria... Io volevo sapere tutto su come colorarmi i capelli. Ecco, infatti è proprio quello. Il Trucco, punto... no? Allora, vai in farmacia, ti compri 1 litro di acqua ossigenata e la butti in testa. Non è chiaro, dovresti essere a Coco. posto. Non è chiaro, Coco, il discorso dell'altitudine. Non abbiamo avuto l'opportunità di vederlo da vicino. Si vede qualcosa? Piccolino, sì. Invece dall'altra parte si vede meglio. Ok. Così sì. Ok, vai. Così, Ti lascio no? qua, Io parto, Ok, così, sì. parto e torno. Aspetta un attimo. Scusa un attimo, scusate. Torno subito. Punto Vado a mi prendermi un caffeone. A questo punto mi metto in modalità pigiama. Allora, riguardiamo un attimo, facciamo un recap veloce, insomma, di quello che siamo andati a vedere in questi 3 panel, se non ricordo male. Sì, sul panel di destra hanno fatto vedere a un certo punto che potevi selezionare della roba. Allora, sì, andiamo a rivederci, cioè partiamo dall'ultimo, ok? Dal primo? Ancora prima l'hanno fatto vedere. Ah, sì, ok. Qua sempre dalla parte del bacon. Sì. Ecco, evitiamo questo perché mi ha fatto venire nervoso. Allora, qua. Ecco, vedi qua che ti fa selezionare queste cose. Allora, vediamo un attimo un po' più indietro. Here we can see the scanning view, which is going to show information that you obtain when you scan a target. It may show information about the ship name, the pilot name, or even the current operator mode of the target. So you know if they're just chilling around or they're ready to fight you. Un leak veloce. Cycling to the left one, we have the target status. Vai. Daranno la data di Squadron. Benissimo. Ma all'ultimo minuto. Sei serio? Così leggo in giro. Sì, ma era scontato, è per quello che vi ho detto una delle 4, perché seguo attentamente tutta la parte, diciamo, di social, Reddit, di informazione esterna ovviamente ai social di Star Citizen o Spectrum, quindi... Allora, andiamo a vedere. Lasciamo andare, vedi che adesso qua dove c'è adesso lo scudo, queste cose qua cambia e fa la selezione. È questo che vi dicevo. Cioè, qui, se non ricordo male, da questa freccia ce ne sono 5 di impostazioni. Sì, perché c'erano 5 trattini. But during combat, like right now, we'll show information about your guns. You can click on the gun and you can see basic information about that. You will see the name, and you can also see in which group they are assigned, which Yogi will explain later. On the MFD on the right side, we have the power management, where we can distribute the power of different systems of the ship. You can click on the triangle and move it around to change the distribution, and you can turn down the total power of the ship that will generate. The classic key bindings that you all know already works, so when you change the power management, you will see now a triangle on top of the radar. Qui hanno mantenuto semplicemente che con i tasti di tastiera passi dal 100%. Instead of using mouse, you can also use key bindings to select MFDs and cycles for the views, which might be faster when you are in certain situations like during combat. And for those pro players out there, we have added about 100 key bindings, and I mean 100, to navigate through all of these systems. So you can fully customize how you want to navigate. Più comandi di sistema di volo? Ho capito bene? And I really hope that's more than enough. Io non lo so. No, neanche io lo so. Dovete vederlo forse dalla live di Alex. Avevo l'audio spento, prova? Io lo sto guardando su Ninja. Or even on your game class setup. E si sente su Ninja? Just let us know. E da Alicos si sente? Non lo so, io lo sto guardando Alicos.
Cioè ce l'ho lì ma non lo sto guardando su Anyway, Ninja che I think si you're vede not anche più gonna need grande. even thus many Ti senti su shortcuts. Alicos comunque. For each operator mode, sente? we now persistently save which views are shown on each MFD. So you can customize what's important to you for every situation. Vedete qua che ci sono 5 So as an example, impostazioni. during combat, you might want to have target information on your MFDs. But maybe when you change to quantum comunque a travel, scorrimento, have your quindi se color vuoi arrivare alla quinta spend some devi time pigiare. on the Guarda qua, configuration ecco questo screen, qua, for quello che ti example. dicevo io, vedi questo pannello? Let's talk Ok. Vedi, questo qua è dove dopo c'è un'altra parte dove tu abiliti e disabiliti quello che vuoi vedere, secondo me. E tra l'altro, attenzione, ci sono delle frecce su e giù, quindi loro hanno fatto vedere solo questo, ma No, c'è probabilmente... anche un'altra, hanno fatto vedere un'altra schermata about dopo. this configuration screen. Sì, We're però gonna si have sono now here fermati a qui, non variety sono of andati options, giù o from su. customizing No, UI no. elements to remote systems of the ship. E poi c'è anche il We'll menu visit some of these later in sopra in action with alto. Yuri. No, ma adesso si vede che cambiano These pagina settings e are abilitano now un'altra available cosa. on this screen, Eccolo not qua, in the vedi? global settings of the Ok. Staggered fire, larger aiming UI, use lag tips. Poi Boh. scan quick qualcosa, access. vedi? So just as a Yo. warning, expect changes on the settings that you already know. Questi but we'll sono take i you all about. settaggi che c'erano nelle opzioni che E hanno messi ordinance. nella nave. Sono generally gunnery, quindi generali, armi e ordinance, che non so che cazzo vuol dire. Forse Ordinance l'ordine. sono, no, ordinance sono le What is bombe. neat about this is that they will persist to your ship. So you can keep different setup of which UI elements and even ship systems enable for how you personally use each of your ships. Io non ho capito sopra il monitor di sinistra Questo? quello che si muove a sinistra e a destra. Questo qua Esatto. secondo me... Allora, sia che è la forza G, sia che è dove sta puntando la nave, anche se tu sei girato, è sbagliato comunque perché ci fa vedere solo un piano orizzontale. Mi sa che è movimento laterale. Secondo me è solo l'accelerazione. È solo movimento Lo laterale. strafe, destra e sinistra. può essere. Allora, ci sono due indicatori. Non è che sono sullo stesso piano, però uno è per il laterale e l'altro per il verticale? Vedi che ce ne sono due? Velocità, qua c'è scritto velocità metri al secondo, ragazzi. Infatti è velocità. A destra va in velocità metri al secondo. E quella lì è la velocità. Sì, ma secondo me Ma che è, questa è però la il velocità. numerino, esatto, dove ha la manina Gigi, lì Sì. ti dà la velocità. Questa è la Quella velocità. È l'accelerazione. e questo qua sarà No, no. l'accelerazione. I numerini sono la velocità, difatti se fai caso dopo quando in master mode va a 220 quel che sia. Invece quei due lì di fianco non ho idea di che cacchio sia. L'accelerazione. Potrebbe essere l'accelerazione. Però il numero dell'accelerazione è sbagliato perché 4 cosa? G è troppo. No, troppo poco. Se è ferma la nave, se andate a 4G sarebbe... No, però il Gladius quando accelera arriva a 14. No, ho rettilineo. capito. Però adesso è fermo, Adesso sta è zero. segnando meno 7. Vedi che va meno 5, meno 7. Io do... Ah sì, non vedo un cazzo. È troppo quel numero lì, cioè 7G, la nave è Boh. un G la Magari velocità... è un decimale magari dei G. Può essere. Comunque qui ce ne Oppure sono metri al 4 secondo. di opzioni rispetto a qui che ce ne sono 5. Non puoi mettere... Comunque le opzioni che ci sono nel monitor a destra sono le stesse che trovi oggi nelle opzioni. E le puoi abilitare direttamente dalla nave senza andare nel menu delle opzioni, è una bella idea. Magari c'è qualcosa di nuovo, anzi Potrebbe sicuramente essere l'accelerazione G, dicono dalla chat. Però è solo Ad orizzontale, oggi- mentre... Se dite quelle in alto, diciamo a sinistra, secondo me è il come si chiama? La barra in cui imposti la velocità. Quella che prima era verticale, adesso è messa Perché potresti avere ragione, sì. Però non penso che sia il limitatore, perché il limitatore se è a 0 è tutta una parte. Il limitatore non c'è. E poi rimaneva al centro e l'altro si spostava a sinistra e a destra, quindi Allora, è più legato allo uguale. stress, secondo me. Aspetta che andiamo a vedere. Comunque ad oggi opzioni nella nave ci sono 1, 2, 3, 4, 6, ci sono 7 o 8 panel che puoi scegliere. 8 mi Vedi pare, che 3, 3, 6 e 2, 8.
Infatti, secondo me, una parte è qui e una parte è qui. Se prendi la parte in cui vola, lui c'ha i due segnalini che li sposta, o almeno uno lo sposta per aumentare la velocità, secondo me. E quindi puoi regolare quello che adesso è a sinistra. Indietro. Adesso che quello che è a sinistra dove setti il limitatore. Può aver senso. Eh sì, però il limitatore se lo setti a 0 E magari lo mettono lì in perché mezzo lì a per centro. dirti. Anche adesso è così. Anche adesso quando è a 0. Sì, è zero. questo qua il No, è limitatore. Il limitatore, questo. Vedi che lo mette al massimo. E forse quella è la forza G. La forza Questa è la forza G. Bisogna vedere quando lui rallenta se va indietro solo uno di quelli. Perché do delle statistiche. No, quello lì non è come cazzo si chiama? È l'acceleratore. Ah, la posizione del trotto. No, non il limitatore. Vabbè, quello che intendo io è quello che c'è in verticale adesso, che tu alzi la velocità. Quello è il limitatore. Quello che tu puoi toccare con la rotellina del mouse o quello che hai bindato sugli HOTAS, quello è il limitatore. Ma di fianco, quando tu boosti, c'è una cosa che è verde, quando dai il boost lui va sul rosso. Quello è l'acceleratore. Anche quello puoi regolarlo, tra l'altro. Io non l'ho A me fatto. sembra che a un certo punto tu vuoi setti la nave, che ne so, acceleri al massimo e puoi raggiungere una certa velocità quando sei al massimo. Quando la raggiungi si uniscono. Nel frattempo vedi che adesso che è fermo è a 0. Ah, è vero, sì, ha ragione. Praticamente ha ragione Murphy, sì. No, anche secondo me sì, può essere. Quello prima è quello balla- che, questo è quello che limiti tu, mentre quello che si muove è l'attuale velocità che sta in movimento la nave. Sì, ma Però tu vuoi andare vicino all'altro, ecco, ora ci è arrivato dove voleva arrivare, con quella velocità che aveva impostato. Sì, ma fondamentalmente è la barretta che noi adesso abbiamo in verticale, che è stata portata in orizzontale. Allora, sì, uno è il set point, è dove tu gli hai il comando che gli stai dando, 0 trotto, eccetera, e l'altro è l'attuale. E fa una progressione fino a raggiungere quel punto. La cosa che dicevi tu, Rumo, prima, di avere il coso che ti indica la direzione della nave. Sai che hai detto in Master Mode l'ho vista solo la crosshair, la crocettina. No, io l'ho vista quella doppia parentesi prima, Sì, un'altra scherma. Quelle parentesi. Quando lui si vede quando lui naviga sulla stazione, quando lui fa il primo volo sulla stazione si vede, Non si vede. ci sono le frecce di deriva. Quella è un'opzione se non sbaglio. Quindi magari in alcuni video era disattivata e in altri era attiva. Anche normalmente è un'opzione. Scusate, ma per overclockare le componenti sicuramente si trova su una di queste opzioni che non hanno fatto vedere. Monitor. Sui monitor di solito per overclockare adesso c'è il monitorino, c'è il pannellino componenti. Anche perché qui c'è scritto weapon, non so, cargo, weapon, thruster, overview, exterior. Quello dovrebbero essere le statistiche della nave che stai scansionando. L'altro Vedi è che sotto il anterior, scan. quindi davanti, dietro. Comunque non vedi nella queste sono le statistiche. statistiche. Si è visto l'overclock quando ha scelto l'arma, se non sbaglio. C'è scritto overclock sopra. Poi ci sarà probabilmente il classico pannellino. Vedi che c'è la freccettina di deriva, si vede piccolina perché comunque hanno ridotto il font. Io non la vedo. Sì, eccola qua. L'ho cercato io. Eccola qua. Purtroppo vedo la live in ritardo, quindi se ti dico ecco, aspetta. Sì, anch'io. Eccola qua. Ma per voi che siete più esperti, quando si vola in atmosfera, in uno degli MFD c'è una visualizzazione IR? Sì, eccole qui. Le statistiche, quelle praticamente che ci sono adesso in alto qui. Esatto, sono messe qui. Su questo panel. Eccole qua. Vedete? Sì, si vede appena, è vero. Probabilmente in gioco si vede bene, perché qua al codec... Sì, purtroppo è una merda il ninja, perché
poi mi è sembrato di capire che quello ha detto che su le navi che hanno questi strumenti olografici è una cosa, ma ci sono altre navi che non hanno strumenti olografici, tipo le Drake. Sì, è vero. Per cui la cosa cambierà, non è su tutte le navi uguale. Sì, l'avevo sentito anch'io che dovrebbe essere il pannello così, dovrebbe essere ogni casa produttrice ha la sua sostanzialmente. La sua versione, quindi può essere che le Drake abbiano qualcosa di stile Drake e altre navi, altre E robe. questo mi ha fatto impazzire. Mamma mia, sì. Ma tanto diciamo che se non usi il Toby, la maggior parte delle navi comunque quello che vedi sono 2 schermi. Sì, Gladius sì, tipo il Vanguard o la Sabre, 4 riesci a vederle. Vabbè, poi dipende dal FOV che hai messo. Sì, poi ce n'è tanti, tipo la Constellation magari ne vedi 5, però Sì. la stragrande maggioranza sono 2 quello che realmente vedi. Sì, Shadi, il Gladius l'hanno portato a 2 monitor perché adesso hanno aggiunto quelli virtuali ologrammi qua sopra. 2 monitor e tra l'altro sotto quei 2 monitor lì che si vede nel video, nel Gladius, quello che abbiamo adesso, ci sono tutti i pulsanti Fly 3D e tutte quelle robe lì, e adesso invece sono tutti sulla destra. Quindi sulle manopole li ha messi. Sui braccioli della poltrona. Anche perché adesso li preme col ditino. Deve arrivarci. Posso dire che col monitor 21 noni è ancora peggio, si vede solo la prima striscia di monitor. Sì. Che anche col FOV al massimo anch'io ho lo stesso problema. Vedi Esiste una modalità di navigazione infrarosso in atmosfera? Quanto hanno fatto vedere no. No. E adesso no. Al momento no. Io mi aspettavo una sorta di modalità come quando lanci il ping della scansione, ma fissa, non una visione notturna, ma tipo come se fosse sempre pingato, sì. Come quando fai la scansione in FPS, una cosa così. Sì, che Guardate ti le rimane... Però sarebbe figo. Allora, credo che Lì hanno fatto la cosa in 3D del terreno, sì, La distorsione, guardate la distorsione del LUD e anche del credo che fissa non ci sia, però lì facevano vedere che la usavano non spesso perché non volevano essere rilevati, però se non sei in zona di combattimento lo puoi spammare e ce l'hai più o meno sempre attivo. No, comunque è sempre in quelle situazioni dove c'è poca visibilità, quando atterri su un pianeta dal lato oscuro. Sì. E secondo me dovrebbero fare una versione non di visore notturno, dovrebbe essere tipo quella, tipo col ping della scansione, però fissa. Sì, tipo ping costante. E tra l'altro adesso il ping devi tenere premuto e lasciare andare. Non è più come prima che lo spammavi a manetta, è continuo. Boh, si vedrà. Esatto. Vediamo, bisogna provarlo e vedere se effettivamente è pratico. Vediamo nel fight LUD. Dai. Lo fa vedere poco Lud mentre... Quando fai vedere l'UD non spara. Il Gladius spara solo alla fine. Sì, si sono trattenuti dallo sparare molto. Sì, ma anche per vedere i proiettili che calano. C'è un pezzettino in cui lo fa, C'è un pezzettino in cui si vedono. Ma i proiettili, sinceramente, mi sembrano anche pochi. Perché se sono 750 per ali, per arma, che che ha le un ali. size 3, Ok, io oggi ho appunto provato la Master Mod, adesso come adesso a Master Mod l'arma size 3 di punta del Gladius ha 2400 colpi. però quello magari è semplicemente che non avevano aggiornato Sì. il bilanciamento. E hai hanno più messo lo colpi stacco anche negli altri in sulla Master Inferno. Mod. L'inferno ne ha un botto adesso di colpi. 1008. No, è sempre uguale, 3008 li ho sempre avuti. Aspetta che voglio capire un secondo qui. Io avevo visto un video di quella nuova, ne aveva
In Squadron that's not I the cheater case. ne hanno di più. Almost all weapons have tu different dici che properties. No, era un video, They have era un like video different projectile giusto, non velocities, era un different video. DPS numbers. But they're not Non mi ricordo just dove l'ho visto. different in terms of these numbers. They Forse also era Sarte they also Mike feel che lavorava different. Remember the cinch cannons from like a nel couple test of years ago? environment. They were they were very powerful Chi era? weapons, but they were Però ce n'era, extremely ce n'era easy un to use, parecchio. which made them meta weapons. So Ha we're gonna bring the provato cinch sia cannon quel- back. sia la Inferno But che to la make sure Ion, that perché the amount of work avevano you put into these cannons in order to employ come si them comportavano. is on par with the other guns. So there's a lot E of li hanno stuff that we're going migliorati to però do ancora. to Facciamo make sure piccati that piccoli, ma non è weapons have frustrante come a lot prima. of pros and cons and avoid meta. Specifically for the spill, Brand is equipped with a nose. Comunque da non I think frozen combattente laser preferisco repeater. questo. Can you fire it once? Perché Yeah. prima ci sono troppe And the cose other weapon he davanti. has is he has mi fai two weapons on the impazzire wings quello which che c'è are adesso. gas Comunque ballistics, sia, gets- anche se gets mancassero le cannons, cose, slash eccetera, three. With se one è uguale push, per tutti, they're actually non è un firing problema. two. Cioè, come So non ce we're l'hai also tu gonna have e la forza G non ce l'ha just before these. un altro, No, quindi ma alla non fine penso che manchino, figurati se... Cioè, al massimo questi qua te la aggiungono la roba, più piccola, più infame da vedere. Ma sicuro non la tolgono. Ah, che bello quando muove a tutti i flap della nave, Sì, timone. dicono che c'è l'eco. L'eco? E chi fa l'eco? Io no, di sicuro. Io ho mutato la live proprio, l'ho mutata. Aspetta che provo a vedere. Forse è Alicos. Okay, so there's a Secondo landing me è il point. ninja, che tu stai streamando il ninja. Può essere? C'è C'è qualcuno che su Ninja ha abilitato io il sto volume. guardando, Somewhere sono here. mutato. Io sono mutato. E tutti a fare le scie sull'acqua andremo. C'è da capire se quel radarino lì centrale è come se pingasse del continuo. Vedi che fa l'onda tipo radar. Secondo me lo fa in automatico, perché non può essere che lui sta sempre lì a pingare Penso in che maniera così sistematica. Non mi pare che Però nessun quello è il segnalino radar, Quello lì è un radar, non penso che sia il ping, Sì, come però, dite voi. sì. Quello è quello che fa il radar per vedere se ci sono navi vicino. Appunto. Ma è come adesso, che il radar Adesso lo rileva fai delle con cose, ping. se fai il ping rilevi delle altre cose. Tipo che i minerali se non pinghi li rilevi che sei vicinissimo. Occhio ragazzi, l'eco è direttamente da loro, Cioè non siamo noi. Io non lo sento, mi sa che arriva dalla stream. Sì. Like very smoothly landed on the surface. And clonk. Boh, sarà da vedere. Vabbè, sarà da rivedere. Andiamo a vedere le cose fighe. I capelli blu. Le armature leggendarie. No, io voglio rivedermi il carattere costume. Ma gli ultimi briganti lì, quelli già li troviamo nella prossima patch, quelli che stanno nel deserto, tipo Mad Max. Per me la cosa figa poi le armature comuni, rare e leggendarie, quindi... Guardate la mappatura del viso. Eccola qua lo strumento. 2 giorni per farsi il carattere. Ah, quello sicuro. Eccolo qui. Lo usano nel cinema sta affare qua. Per fare le scansioni di... Esatto. Ti fai fare la scansione personalizzata. Esatto. Beh, questo lo utilizzano anche per portare i content creator su Fortnite. O su Meta. Polarized image data resulted in improved spec, blah blah blah. Those are awesome Lo so, texture magari maps poi that lo we can stato put on the Pretorian head. puoi andare a Londra, fatti scansionare. Infatti fanno la scansione, ti puoi stare Probabilmente. dentro il coso, dentro il gioco. Io qua sono rimasto a bocca aperta. Vuoi che non facciano un servizio a pagamento, che gli paghi e ti fai il tuo personaggio? Vai lì e mostrai la faccia, poi ti alzi e ti abbassi i pantaloni. Silenzio, non dite queste idee a Cristiano. Così gli streamer possono avere il loro personaggio preciso. Gigi, puoi farti la scansione.
it's quite interesting to know what's viene going on behind anche the scenes, and this wasn't an in easy genere problem nei to solve, but our giochi animation programmers and tech fanno artists and everybody selezione di came together, genitori, no? Quindi prendi alcuni tratti getting all the dai NPCs in genitori. the verse, because as Questo Chris l'ho put già one visto time, l'anno he scorso, doesn't quindi want his NPCs to look lame. He wants them to look cool. And ogni anno ce la fanno vedere come ti muovi e poi nel gioco mai. Poi ti schiatti sul portellone. Questo è bellissimo, ragazzi. Puoi girarti mentre sali la scala, invece ma non puoi neanche guardare a destra e a sinistra. Sarebbe bello vedere se lo puoi fare, se puoi andare sulla scala con l'arma. Forse con la pistola. Sì, diciamo che col fucile magari no. Poi Tipo- tutti in scivolata, ormai. Tipo come hanno fatto in Coda, che quando hai l'arma ti switcha la pistola quando devi... Quando sei sulle scale che devi fare. Player is currently doing and affect other objects in the world in specific ways. So this is what is happening here. As the player is turning the valve, is controlling the flow of water that's coming from the pipes. And what should happen when the player is no longer in control? Do we want to keep the state, revert back to the initial one, or maybe trigger something else? Sarebbe bello con questo. Tutto su CitizenCon. Tanta roba. Allora, con la profondità. Sarà che hanno dovuto tenere tutto abbastanza segreto perché stavano ancora finendo Squadron 42. Adesso che possono annunciare una data, allora possono farti vedere tutto quello che hanno fatto. Sarà che per quello. Allora, Gigi. io se ho capito bene, in combattimento corpo a corpo, se tu lo prendi di spalle, c'è una sorta di mini lotta, però tu sei molto più in vantaggio. C'è la Oppure skill. lo stunni. Ma se lo affronti di davanti, c'è un minigioco, devi premere, spammare F, mi pare di aver capito. E può vincere lui. Infatti, quello è riuscito a bloccare l'attacco. Perché probabilmente ci sarà un giorno o l'altro, o in Squadron 42 più facile, ci sarà un albero delle skill dove ci sarà, che cazzo ne so, assassino silenzioso, sai, tutte quelle cagate lì, dove ti dà dei bonus per le uccisioni, non so, penso, Volevo chiederti una cosa, Gigione, tu che sai, si vede la skill progression, c'è l'indicazione. che riguarda la cosa ieri dei server. Sì? Sai che hanno fatto vedere il pezzo blu, il pezzo verde e il pezzo rosso, ok? Sì. Benissimo, praticamente quelli sono 3 server, giusto? Sì, collegati Bene. assieme, che comunicano Ok. tra di loro, replicati, che replicano la stessa identica cosa. Esatto, però una cosa del genere già c'è, cioè non è un server, però il discorso della bolla che faceva, la famosissima bolla quando facevamo Xenotrit, che quando era lì non funzionava niente, uscivi di lì rifunzionava, non è una cosa del genere, ovviamente su scala più grande di una stazione, non è una roba fatta così? No, attualmente non c'è un collegamento di più server e attualmente non c'è la replica. Gigi, Questa storia delle bolle allora che cos'è? Sì, scusami. Vai, tranquilla. Scusami, Barabba, dicevi? No, dicevo, ma allora sta cosa qua che avevano detto lì della bubble, della bolla, eccetera, come Il problema sarebbe? attualmente è che il carico dei giocatori attualmente sull'istanza che viene avviata su parte server è che quando si trovano in un unico ambiente come può essere Crusader, quando ci sono 60 giocatori lì esplode completamente l'intera infrastruttura. Questo si andrà a risolvere con il server meshing. Perché? Perché abbiamo visto che la gestione del carico viene suddivisa su più server, ma viene automaticamente anche, non so se hai visto a un certo punto, se hai visto che quando arrivavano i giocatori si agganciavano praticamente all'istanza numero 2, quella centrale tra il primo e il terzo. Sì, quello Ok? l'ho visto che switchava mentre l'altro passava da una parte all'altra, che Esattamente. cambiava il numerino. Quindi ogni client riceverà per conto suo poi una propria, tra virgolette, visualizzazione di sottoinfrastruttura. Cioè io che sono praticamente a
Crusader, per dirti, ok, ho quell'istanza numero B, e tu che sei a Microtech avrai l'istanza numero 1, ok? E automaticamente, quando io poi mi collego alla tua istanza, mi viene replicata automaticamente la stessa identica cosa che vedi anche tu. Quindi andiamo in comunicazione. È un po' come un puzzle, che hai tre tasselli. Noi siamo gli estremi, uno di destra, uno di sinistra, e ci colleghiamo con il punto centrale e ci colleghiamo automaticamente. È un po' complicata, insomma. Sì, no, ma più o meno capito. Però, e se crash il server numero 1? Automaticamente la replica in tempo reale ti sposta sul server numero 2. Perché è replicato. Appunto, quindi quando ti sposta dal server numero 1 sul server numero 2 perché l'1 è crashato, ti ritrovi Star Citizen come adesso, che è caricato tutto su un server. No, assolutamente no, perché adesso ce n'è uno, no? Server, giusto? C'è un server solo per tutto l'universo. Non è un unico server. Sì, no, è ma difficile. Per semplificare la situazione, no? Sì. Cioè, nel senso, adesso mi crasha il server 30k. Esatto. Benissimo. Se io in una stanza, ok, ho 2 server, dove la stanza, dove il bagno è sul server 1, nella sala da pranzo il server 2, ok? Tutti e due comunicano, quindi io posso vedere quello che succede nella sala da pranzo essendo in bagno. In realtà no, fino a quando non arrivi alla sala di bagno tu non vedi nulla. Per il tuo client non esiste. Quando esiste solo, è come se tu avessi una finestra fra i due server, no? Cioè fra le due stanze avessi una finestra e quella finestra fosse strapiena di numeri. Tu, passata la finestra, ti volti indietro, o la porta, ti volti indietro, non vedi più la stanza da dove sei uscito, vedi un seriale di numeri. Il client capisce quando entri in una o nell'altra e interpreta una base di dati numerica per come metterti giù le entità, quello che sta succedendo e compagnia. Sì, ho capito. Ma e se io quindi dal mio server, che ne so, sparo nel server di Gigi? Che succede? Il proiettile diventa un numero che se c'è Gigi di là, lui interpreta quel numero. Viene replicato in tempo reale. Lo faceva vedere che quando lanciavano i pupazzi a calci. Non ho visto. Vabbè, comunque si lanciavano i pupazzini dei pinguini a calci tra un'istanza e l'altra e senza lag in quel caso, poi nella realtà non lo so, finivano da una parte all'altra e vedevi che cambiavano colore, avevano un quadrato che diceva su che server erano. Andremo a rivedere vederlo. Poi l'altra cosa che mi sembra che non sia chiara è che lì c'erano 3 server, ma niente li vieta, anzi sicuramente non saranno 3, saranno 15. E se in una, che ne so, in Europa c'è un evento particolare, tipo già un town, per quel giorno lì magari i server sono 45. Allora, in teoria da quello che si è intuito è che il sistema, cioè voi dovete vederlo come un sistema di backup per l'application layer. Cioè, se hanno un cluster di server che sono 10 collegati assieme, ma il primo cade, ok? Passa all'istanza numero 2 di replica perché viene salvato automaticamente dall'altra parte, ma se cade l'intera infrastruttura c'è un altro sistema sicuramente che ripristina il tutto, quindi è molto complessa la situazione. Cioè, allora, io, da come l'hanno raccontata... Lì becca il 30k, se cade tutto il sistema becca il 30k netto proprio. Che vuol dire che è caduto proprio... No, allora, secondo me sono tutti PC, allora sono tutti immessi in cloud, ok? Dove cosa succede? Vengono replicati più macchine. Cade quella macchina, in automatico ti passa sull'altra macchina e nel frattempo quella che è caduta si ripristina e va in coda, in loop, ok? Ma se cade l'infrastruttura del cloud, perché tanto saranno macchine in cloud, come se perché Amazon, deve cadere Amazon, deve cadere l'infrastruttura. No, quel server, basta che quel server, quella macchina reale esplode e tu perdi proprio. Devi pensare che Amazon ha dei cluster, cioè all'interno di quello che hanno loro lì server c'è un'infrastruttura. C'è Amazon che ha un'infrastruttura server anche loro con i cluster. Parlo per esperienza qua. Non vado nei dettagli perché siamo su Twitch. Succede.
che Amazon faccia cadere un'intera chiaro. region. Cioè, L'ho sì, visto vabbè, succedere da noi al lavoro, quindi succede. È raro, magari succede una volta ogni 2 anni, oppure se tu hai un problema di lavoro software. magari un po' più pericoloso. Però sì, certo è più stabile di come adesso, quindi se il server si incastra perché è sovraccarico, lo devono riavviare perché c'è un problema, Sì, perché dovrebbe c'hanno dei passare. dischi rotti, devono fare per forza il Esatto. riavvio per far ricreare i cluster di tutte le macchine che sono in tutti gli hard disk. Diciamo che all'inizio mi aspetto che ci sia magari anche più casino di come c'era con la 3.18 eccetera, però poi quando sistemano tutti i vari bug eccetera eccetera, poi dovrebbe essere più stabile e reggere numeri decenti, e probabilmente vedremo gli effetti quando c'è tipo Jumptown, dove se riescono a fare queste zone rosse e blu molto piccole, magari che ne so, l'interno di Jumptown è una zona e quello che succede fuori è un'altra zona, così il casino che c'è fuori della gente che si ammazza non impatta le performance di quelli che sono dentro che si sparano. No, Poi quando possano scalare non lo so. Sì, ma lì hanno loro fatto vedere una stanza, però tu fai conto, tu sei su, per esempio Iela, che fanno jump time su Iela, ok? Tutti quelli che sono su Iela ti replica Iela, e tutti quelli che sono sugli altri sono dall'altra parte, per farti un esempio un po' più... non ti replicano solo quell'angolino lì, perché non sarebbe console. Tu non è che puoi stare dentro Jumptown, prendere i sacchi e fuori vi state sparando e non sentiamo niente, capito? Cioè sarà una cosa, secondo me sarà su... Ciao Manfred, buonasera. Perché tanto... Sì, e ovviamente va a zone, cioè non è che io debba caricare Stanton e Pyro tutto completamente... No, ma è un esempio per dire che le zone possono farle quando vogliono. Che ne so, magari Area 18, Microtech, che sono posti che sono più trafficati, hanno la loro zona, e poi magari invece tutto il pianeta Microtech sta in un'altra zona. È proprio quello il server meshing, cioè è quella l'uguale server meshing, cioè attualmente non c'è possibile, perché il test preview channel non è collegato al sistema Stanton che tu puoi andare dal jump point verso l'altro, perché attualmente è ancora in fase di rodaggio ovviamente il server meshing, cioè come ha detto Cristiano Roberto, l'ha visto per la prima volta lui, l'hanno presentato 3 settimane fa, quindi che si è messo a piangere quando l'ha visto, ha detto che è stato come un parto, perché sono passati 5 anni dove ci stanno lavorando sto caso qua, quindi sono passati 3 mesi e immagino che sia stata una roba devastante, insomma, quando l'ingegnere è riuscito a dimostrare quello che ci ha dimostrato anche noi visibilmente ieri, penso si sia bevuto un'intera bottiglia assieme ai colleghi, perché è uno step importantissimo tecnologico che nessuno si è mai messo a fare al giorno d'oggi. Sì, sono d'accordo. Poi è evidente che c'è da fare un sacco di altro lavoro. Magari lì ora ha funzionato nell'ambiente controllato, poi da lì a funzionare chiaro, con tutti i sì, giocatori, tutti gli asset. Lì erano in 10. Esatto. Però adesso, la tecnologia c'è, che sì, già adesso, è un gran passo in avanti. Se ti danno il server vuoto e vai da solo, io mi ricorderò per sempre quella volta che era appena uscita la patch e probabilmente era l'1 di notte, era la 3.17 se non ricordo male, ci siamo trovati in 2 stronzi, eravamo in 10 sul server, perché il server europeo a quell'ora lì, chi cazzo vuoi che si collegava a quell'ora. Mi ricordo che io per la prima volta ho giocato a Star Citizen. Anch'io, il 3.18 ho preso un server da 3 o 4 persone. Ma in vero Azul lo uso io a lavorare, non è male, però ovviamente noi siamo un'azienda di medie dimensioni, quindi insomma... ovviamente il degrado delle performance, ma eccola lì la fotocamera, comprate. Sì. No, questo è diverso, microfono, non è quella dell'altra volta. Questo è un modello diverso. Sì. È il microfonino per cellulare da 89,90. Ok. Dai, facciamo una colletta, gli compriamo questo cacchio di microfono. Questo microfonino qua ha senso, perché voglio prendermi uno di questi wireless per fare i reel mentre vado in giro. Vedi? Che ti conosce Twitter. Quindi abbiamo capito anche che Ali cos'è intenditore, gli piace il Paco Rabanne, gli piace il Paco Rabanne, non so perché sia lì. C'era anime molto forse sì, come... perché ha cominciato a fare quando il Paco Rabanne
Va bene, ma del pacco di Martin è il problema. E la CeraVe come ce la spieghi, Alicos? La CeraVe, quella pubblicità lì del... o che c'è mia crema mamma, o depilatoria. che siccome mia mamma usa Alexa, può essere che sia lei. Posso fare una pubblicità? Vai! C'è Squadron 42 in vendita sul sito di nuovo. Grande. Confermato allora l'annuncio e mi tocca andare da Martin stasera. L'hanno alzato? Comunque, hai visto come sono spaziosi i bunker a Pyro? Ti dà la possibilità di giocartela con approcci diversi. Dov'è che l'hai visto? Negli FPS hanno fatto vedere dei bunker. No, stavo dicendo, scusami, a vedere il Dalla prezzo. crica o delle informazioni. Ecco. Basta andare sul canale di Pipeline, allora. È quella la crica. No. Eccoli, sono tornati. Diamogli questi 10 minuti di cazzeggio. Allora, adesso ci sono gli ultimi 2 pannelli che sono quelli che io aspetto di più oggi. E se tutto va bene, per le 2:30 siamo tutti a letto. Cos'è che c'è adesso? Ci sono 2 pannelli dedicati probabilmente a demo approfondite di Pyro, perché riguardano il gameplay e le ambientazioni, le interazioni e le missioni della frontiera, quindi Pyro. Bene. E l'eventuale bomba finale. L'eventuale bomba finale, esatto. Alle 6:30 vuol dire che sì, quando finiscono questi 2 pannelli. No, aspetta, alle 6:30 però. Aspetta che guardo. Allora, da un'email interna hanno comunicato che alle 6:30 PM orario loro annunciano Squadron 42. Che fascia sono loro? Però vedi 6:30 vuol dire è là che chiudono 6:30 UTC sono loro? Ma 6:30 chiudono la convention alle 5:30. Pacific Time, mi sa. Sì, perché UTC sono le 9. Allora, loro dicono che alle 5:30 chiudono la convention, alle 6:30 è mezz'ora prima dell'after party agli studi SIG di Los Angeles. Quindi può essere che magari lo annunciano da là. Ci sa che è Pacific Time, perché sono le 14:51 Pacific Time adesso. Quindi 15, 16, 17, 18. 3 ore. Sì, ma comunque dai, era scontato. Per me era scontato. Per le 4 da noi. Un giorno e l'altro dovrà uscire. E poi dopo le demo che hanno dimostrato così tanto contenuto di Squadron 42, perché tutte le demo che abbiamo visto con lui cambiata, il carattere del personaggio, che tra l'altro quando si concentrano sul carattere, sulla personalizzazione del personaggio, vuol dire che sono proprio nelle fasi finali, perché è l'ultima cosa da fare a livello di sviluppo. Tra l'altro la personalizzazione del personaggio era di Squadron perché erano tutti di disabilitare. Sì, assolutamente. È quello che poi sicuramente ti porterai anche in più, perché do un pugno se devo fare un'altra volta il carattere da una parte all'altra. Abbiamo una previsione. Secondo voi annunciano una data tipo l'anno prossimo o tipo 2025 dell'anno prossimo? Secondo me danno solo l'anno. Episodio 1 2024. Su un 2025. Secondo me danno almeno il quarter, quindi almeno che ne so. Non si sa se è episodio 1 di 3 o 1 di 30, cioè non sappiamo se è come la serie TV. Dipende da quanta gente lo compra. No, allora lì secondo me fanno una cosa di questo tipo, visto e considerato che avevano comunque nella roadmap l'idea di dare l'accesso anticipato alla beta per Squadron 42 a chi aveva il pacchetto, se non ricordo male, forse direttamente.
vabbè, non me lo ricordo. Comunque sì, nella vecchia roadmap, prima che la aggiungessero anche la parte di... com'è che si chiama adesso? Cioè quella dove vedi tutti i task, insomma, divisi per sezione. Vabbè, quella lì. Che hanno aggiunto, insomma, quella sezione lì, e prima avevano annunciato comunque una fase beta dove poter testare il prodotto, quindi secondo me la beta è 2024, ma l'effettivo gioco lo vediamo il primo quadrimestre del 2025, secondo me. Perché mi sembra realistico. Secondo Chris Roberts, se sono 12 mesi che devono rilasciare i contenuti, incluse le navi, che le vedremo solo su Squadron 42 prima di portarle in più, vuol dire che le tempistiche, se la matematica non è il primo. Guarda quel modellino di Costellation. Secondo me dicono da ottobre a dicembre 2024. Tu, Alicos, fai partire la ludopatia, apri le scommesse con i fiammella point. Sì, fai... Cosa pronostico allora? Allora, quello che dicevi tu 2024 o primo quarto 2025? No, io metterei le opzioni così: beta 2024, uscita 2025, e questa è un'opzione. Dopo diceva Easy fine tipo ottobre-novembre, per come è uscito Starfield, metti 2024. Cosa? Ottobre-novembre 2024? Sì, esatto. Squadron 42. Sì. Dicevo ottobre-dicembre, quindi prima di Natale. Secondo me punteranno a farlo uscire per le feste di Natale. Altri che puntano? Secondo me è 2024. Guarda, secondo me la prima parte la potrebbero fare per Natale, per fine anno. Potrebbe starci. Ma in teoria dovrebbe uscire dall'1 al 24 di capitoli. Vado? Vai. Lo buttano fuori. Ho messo beta 2024, uscita 2024, ottobre-novembre 2024, uscita 2025, nessuna. Nessuna. Vado. Ci sta. Also, you're not Daniel, you're Adam. Dai, che servono i punti per il giveaway della felpa. Ne ho 106.000. Solo 2000 per volta, 2000 al giorno. Allora, uscita 2025, butto questo, buttiamo su ovviamente un centone. No, they should not be the death elevators. Sì, centone ci sta. No guarantees on that. No, aspetta. I want you to go on record, look at that camera and say the elevators in Pyro won't kill you. I'm gonna say no guarantees that the Vabbè, ho elevators fatto in 1000 Pyro won't uguali. kill you. Alright, so we take the elevator and where do we go next? You're gonna go to the entrance. E beta 2024. Ah, è vero, beta 2024. Ah, cazzo, non posso farlo. Non si può più. Vai in malora. Allora vai in Polonia tutto. People are tired of seeing my dumb face. Vabbè, uscita So where am I going 2025. now? You want to make a left? This way? Secondo me sì, perché avevano detto dai vari No, leak o dalle varie informazioni, dai canali che seguo, che ci volevano... la finestra era 2 anni prefissata. This is the experience that you just walked through. E l'avevano detto ad agosto 2023. Yep. Guarda lì Pyro. Sta giocando. Che poi comunque tutto quello che abbiamo visto stasera è tutto Squadron, anche le infatti ti bunker dicevo lì, quelle robe lì che infatti ti dicevo che cioè già da ieri, quando avevo visto l'UI cambiata, questa cosa qui, avevo già quasi la conferma che annunciassero Squadron 42, perché lì e soprattutto, come ti dicevo, quando un gioco arriva a creare la personalizzazione del personaggio, vuol dire che sono proprio nelle fasi finali, perché è l'ultima cosa da fare. Speriamo. Eccolo, Living on the Edge.
Hi everyone. My name is Kaan Chakut. I'm the lead level designer for the PU. I will give you an introduction to our locations when it comes to the design, a high level overview of the design of our locations. I'm going to describe you the processes of our workflow and the goals that we aim to achieve. So, to break down our process a bit, this is very high level, but it starts out with the pre-production phase, an ideation phase. Here everything starts out in the mind. We bring it down to paper, sketch, write, formulate a plan based on our overall design goals. And then it moves on to the blocking stage. You might have heard of this, like the white box and gray box phase. I bunker, this quelli nuovi. essentially contains all of the gameplay that you would see in the final product. Basically, the way it's meant to be played, and we test this out with a lot of iteration and a lot of testing. And it's basically, the white box is not in a stage where it's presentable, but that comes now. So on the right, as you see, the food court that Adam is going to be showing you later. This is the final product, VFX, lighting. Ah no, questa è la stazione di Pyro. And level design or other designers still maintains the space and makes sure that the systems that get created are being retroactively implemented. All right, one key aspect of game development in general is the balance of narrative, visuals, and gameplay. So all these interplay, they interconnect, and it's the foundation that runs through all game environments. So it's important to communicate context, and here in this draw over you see that narratively we see sort of a dangerous environment. The spiky shapes here are sort of threatening. We see defensive structures, we can expect some enemy NPCs here, but it's also an old village. Maybe there's some exploration, some loot to be found. And then what's also important is communicating goals. So goals can be the pathways that you take, the gateways that bring you from one step to another, and so on. Oops, yep, there we go. Okay, since we're a sandbox game, accommodating playstyles is pretty important. So playstyles meaning going guns in blazing, shooting at everything and everybody, going more of a stealthy, infiltration-y pathway if you wanted to, but also all the social aspects that you know from Stanton. And to do this, we establish, so one of the core design philosophies is granting the player the freedom of choice to do what they want to do at any point throughout their experience. And we do this by establishing or defining multiple pathways or archetypes that we call primary, secondary, and tertiary pathing. So the first one is pretty straightforward. In a social setting, you have the goal right in front of you, and it's a single goal, such as here in the Habs. In a combat setting, this is very exposed, so it's dangerous to traverse this route. Where it gets more complex is when you have, such as with this outpost here, when you have multiple goals that can be equally important to the player at any given point. This is where we need to have a bit more design put into it with, for example, the landmarks that serve as orientation points. So to help you orientate yourself wherever you are in this location. And leading you to these locations by utilizing shape language and composition. The second path is, these are secondary pathways, so these are alternative routes. And these are options that are offered to you as you traverse the area on the primary path, for example. And so you may know this as a tourist when you go to a new city and you look around the corner and you see an alleyway that sort of looks nice and it evokes your curiosity and you want to investigate. In a combat setting, these are covered approaches or opportunities for you to flank the enemy to get to your goal, which could be this building on that sketch. Versus more open spaces, when you have, in a combat setting, in open spaces, you tend to be a bit more stationary because you want to feel more secure, unless you're in a vehicle.
The third path is tertiary pathing. So these are more hidden infiltration routes, especially discoverable throughout the rundown stations that Anna will be presenting later on. And these are mostly discoverable to the attentive eye. You can explore these, find loot, or different routes to traverse through the station. Environment interactivity. You might have seen this in a previous presentation. It's very important to ground the player to their environment, offering them ways of interaction, being able to change the state of rooms, to toy with the AI, or just simply being able to unblock your pathway. Guardi lì dalla What gets a bit more tendina. complex is when you talk about resource network Il systems, cane che such sta as in facendo, day che one fuori in when Thorsten giardino sta facendo rumori mentioned that strani you're prima che si mangia planning qualche animale che ci to incide. implement this as well Per in Scream locations. che ormai è diventato, Quest'ora girano i This will gatti. allow the player to è diventato engage parte with their della sedia environment Scream. in different ways. They will be able to power up or down entities such as turrets, gates, and doors. And Ti sei also mutato, auto Scream. life support systems. And also this ties into sono security smutato. systems. So Adesso sì. being able to power up or down certain sections of a security system. Devo andare a controllare che sento masticare io. In turn will be Ma fallo mangiare quel povero cane. that you will be able to grab Ma non il gatto del vicino. NPCs in your environment. Problemi del Gain gatto. access to other terminals, to security terminals or other areas. Ah, aveva trovato un pezzo di Reputation is a big legno. topic for us, especially with Pyro. Abbiamo So anche reputation, what in does it tempo mean? reale It cosa means sta that succedendo dall'altra parte basically della you're tenda, un po' come il standing confessionale del Grande Fratello. Del Fox dall'altra parte della tenda. Or outlaw gangs, especially now in Pyro. And this will define your playstyle within this environment. So it will Quello define how you più sveglio è experience the Spider-Man, location that you're in, Spider-Man, in a incredibile. more social Oh, context or non ha more ancora combative, avuto un minimo di acciacco. Ha dormito prima, per quello che Talk non about ha reputation gates as well, especially in the later presentations. So in the case of the food Sarà il court, fuso orario in the diverso. rundown station we have sono un'ora multiple più floors. avanti io. Ecco. So the first Dio. floor is Sì, the gang fuso floor, orario. È and vero. that might require you to have a better relationship with the owner of this location. Appena preso il caffettino, sto then bene adesso. Will Ecco. give you se io bevo un altro caffè unique dormo. mission givers that you can go to and accept a mission that are offering you missions themed after the faction or the owner of this location, but also give you access to unique gear, collectibles. Aspetta che faccio l'atmosfera Pyro anch'io. Locations in the demo if you've played it. So to close this all off and move on to the other presentations, the glue behind all of our locations is the content. It is the reason why you go to these locations in the first place, and Posso our farlo main anch'io. goal right now is to not have that divide between social and gameplay as much as we do in Stanton, but mix it up a little and make that dependent on the reputation that you have with the factions or the owners of these locations. And yeah, we're looking into more content. As you've seen listed there, there's a bunch of new stuff coming as well. With the later presentations, for example, with the logistics hubs, the second portion, we're also looking into rates. But yeah, that's it for me. I will pass it over to Eddie now. Hope you've enjoyed this. Take care. Bye. Hi everybody. Izze, più che atmosfera Pyro, sembra che stai sviluppando le foto. Aspetta. Before we start, I'd like Oddio. to mention that all of No, the footage no, you're no. about to see comes from our current stable build. Oh, mamma, So, no. all of that beautiful Spera, text, all bene of the così, features bene that we've così. seen in the last 2 Ci days muoio io. from our tech development builds. Torniamo sul... Now, sul... all those features are going to make their way to you, of course, eventually. Chiaro, va. But that is the reason you're not going to see some of the Programmento, ma sono sugli avamposti oggi. Adesso. So with that said, what am I going to be talking about? Well, I'm really excited to show you that the hard work that the Sandbox One team have been doing to expand our new outpost locations. I'm going to start by going over how we've expanded the library and what that means we can now achieve with the new locations, and then how we achieve that variety from the library by categorizing our locations into both archetypes and themes, and what that means for you as a player.
So, I don't know if you remember this, but at CitizenCon in 2021, we showed this new style of outpost for the first time. Now, at this point, we had our art style locked in. Ciao Andrea, ben arrivato, buonasera. Our library of content to the point where we could make smaller locations like this one, but with a limited amount of variety between each one. Dio. And this is what that library of modules look like. Questa foto qua ricorda molto Star Trek, Star Wars. A number of smaller secondary and dressing and standalone modules. But each outpost couldn't be too large without there being some obvious repetition between the modules used. So let's have a look at that library today. So, in order to achieve that greater visual and design delta between each outpost and have them not feel like exact clones of one another, we've massively expanded our module library in terms of breadth and depth. And what I mean that we go broad by making more modules with different purposes, and we go deep by creating multiple thematic overlays for each of those modules as well. I'll go into what that means a little bit in a minute. But the challenge Quella sì che è una libreria assets. As you can see, it's not about building a single unique location. That can be quite straightforward, to be fair. It's about giving our artists and designers the building quasi blocks 100.000 storie solari sull'uscita multiple 2024. locations that all feel somewhat different, even if they do share that Al same secondo basic posto c'è uscita 2025. So it's about creating both the ingredients at the same time as the recipes and making sure all of those flavors work in harmony. Scream si è sparato un riflettore da stadio in faccia per non addormentarsi. Tu remove. No. Ha acceso il monitor. All of those design philosophies, every single module has to take into consideration those design philosophies that Khan mentioned. Tipo But we also have to interrogatorio. make sure No, sono i work fari with del those same reclaimer. principles when an artist or a designer combines them into any one of a number of different layouts. So the more ingredients we have to work with, the more recipes we can create. But with that complexity comes the challenge of keeping everything harmonious. Ma fa tutto la webcam, io non sto facendo. La luce è sempre la stessa. È l'ISO quello lì che cazzo tutto. Using this expanded library, we've been able to increase the individual location size. Ogni tanto bisogna fare così adesso, queste ore qui, And we can't really call some of these large locations outposts anymore. They become something like settlements that imply a larger and more established community. Ma chi è che fa che cazzo di rumore? Now, as a player, it will mean a lot more to explore and do at any single individual location. With a localized and personal feeling mission task. Questo è il rumo che si ripete, sono abbastanza sicuro, senza guardare. Vedi, ti sbagli. So you might head up to a ridge to repair some wind turbines. Alicos, che è il mona de Dio. Mona de Dio. Or on the opposite side, you might be stealing or destroying vehicles for the criminal gang. Vedi che ti sbagliavi. But in the art department, Ah, ciao, ho visto che è arrivato anche Fabio. Let's Buonasera. stop looking at slides. Let's have a look at some of the locations in game. E poi ancora ci dobbiamo assorbire Da un po'. benzina. Ti chiedono te o ne Gigi? Tu di bubu? Guarda qua, guarda qua. Comunque sì, avevano posti un po' più grandi, un po' più vissuti. GG, cin cin. Momento sponsor. 5 microfono wireless smartphone. C'era beh. Ah, guarda, è salito di prezzo, costava 85 prima. Si vede che c'è. Perché è mezzanotte. Dai, dillo che è una collaborazione con Amazon. Non è un Siamo problema. su Twitch, se non è collaborazione su Amazon questa. Ma io non ho la pubblicità. Ah, scusate, forse uso AdBlock. Vuol dire... Anche io non ho la pubblicità, ma non so perché. Ma non lo uso. Ma uso... Io non uso AdBlock, uso l'altro, AdGuard, che è migliore. E Io poi ce ho l'ho messo lo script direttamente anche sul quello che mi comunque nasconde sì, quel cazzo. gli insediamenti così dimensionati diversamente, con scopi differenti, a destra ma anche un po' più vissuti, quelli sono contorno rispetto alle grandi cose ovviamente, però cioè che contorno, atterrare e non trovare sempre i soliti scatolotti stampati in 3D.
È bello anche appunto ogni posto non dovrà non sapere, cioè adesso vai in un mining facility, sai che ce ne sono 2 a sinistra di posti e 1 a destra, in uno c'è, come si dice, le abitazioni, nell'altro c'è il tipo che vende, almeno dare un po' di unicità ad ogni location è utile. Guardate anche tipo il pad di atterraggio dei veicoli, che bello che è, con quello scavo. Flora e fauna. Che si seccano. Qua nasce Farming Simulator spaziale. No, beh, devono dare la possibilità di arredarli. Il resto è superfluo. Se io compro una stanza in un posto, voglio poterla arredare utilizzando qualsiasi asset possibile del gioco, comprandolo, facendo quello che c'è bisogno di fare. Vedi che bella pianta di pomodori. With archetypes as a primary category, in addition, we mix in a secondary category, and these are the thematic. La gru è mia, il Now, at ragno. the moment, we have Per 2 il main rottame è themes. mia. Internally, we call these independent and outlaw. So, themes offer additional variation on top of the archetypes to inform the look and feel of a location, not just visually, but which people you'll interact with there, how they'll respond to you based on your rep, what types of missions you'll have available to take on. So themes don't change the fundamental architecture of a space or the archetype of a location, but they do drastically alter the mood and feel, as well as altering the gameplay experience significantly. And again, let's take a look at the first of our themes, our independent theme. Ma non ho capito, questi sono creati dai giocatori o sono assets che creano loro con Rastar? Cosa? Gli avamposti? Sono gli asset con cui creano gli avamposti. Esatto, è il parco di asset con cui assemblano proceduralmente e diversificati. Ok, e questo è per Pyro, giusto? Esatto. Sì. È la libreria di Rastar sostanzialmente, no? Sì. Di Pyro però, perché sono tutti avamposti così credo, esatto. grezzi. Immagino che un giorno o l'altro faranno anche un passaggio su Stanton, però più avanti. Ma sono più edifici insomma. No, intendevo che faranno una libreria per Stanton e rifare gli asset. È un po' più dinamico. L'aria. No, stavo mangiando qualcosa. Quella era pomodoro. Il pianto di prima era altro. Bello. So, as a neutral player, the independent theme presents a much more social, visual, and gameplay experience. The primary visual read across both themes, so across both Outlaw and sostanza di quello cioè, che guarda, ci stanno io, mostrando. se c'è Trauma che sta guardando, vedi quei piatti, vedi il secchiaio, cioè io non ho idea veramente di quello che sta partendo dalla testa di Trauma. Trauma in questo momento è su Star Citizen. Sto giocando, l'avamposto selvatico di Trauma. Mamma mia, sto giocando. Ma lui non vuole lui non vuole spoilerarsi nulla. Ha sempre detto che non evita qualsiasi tipo di presentazione. Allora dopo vado a mettergli un po' di fuoco al culo. Ti dico, guarda che ti sei perso questo, quell'altro, così vediamo cosa succede. Runners comunque ha detto, comunque lo dicevate ieri mi sembra in live, ma l'impressione è che abbiano chiuso quasi un sacco di sistemi lato tecnologico e adesso parte la loro fase giocosa, che possono fare con i tools interni cose incredibili. Sì, cioè è stato proprio quello. Cioè l'attesa e le bestemmie che abbiamo tirato sono per la tecnologia. Dopo l'idea per popolare il mondo ce l'hanno. Guardate bene, vedete che l'HUD qui è quello che abbiamo attualmente noi sulla 321, quindi questo sarà tutto già presente sul sistema Pyro, quello che vediamo. Sì, vabbè, ma porco Dio, se ce l'avevi a 1 metro, figa. Vabbè.
Non serve un caricatore in testa. Quindi i mirini hanno già modificato i mirini anche con Pyro. Questo qua l'hanno preso secondo me dalla build che stanno giocando là. Beh, lì sta un bug. So the outlaw theme tells that story of these once functional settlements being completely overrun by the various criminal elements that inhabit the system. And visually we have themes of a regressed and subverted civilization. So we layer on top of the architecture these spiked and aggressive forms, and we have evidence of a squalid living arrangements, and lighting comes from fires or poorly maintained fixtures. Some spaces are going to be recognizable as deformed versions of the independent theme, but some have been completely changed to more nefarious purposes. And while both themes employ all of the various alternative pathing and traversal considerations that Khan detailed just earlier, the outlaw spaces are weighted more towards combat. But just because these spaces are more dangerous and the experience can be more combative, that doesn't mean that the archetype of the outpost is lost. Rumo, raffinery. Più che raffinery c'è farm. Sì, Guarda quante belle piante di marijuana. Pensa a te adesso che magari Jamtown la fai attorno alle raccolte di maize in una fattoria. So while the outlaw theme looks very different, Ciao Mizu, buonasera. Qualcosa di bello nuovo non lo so. Ci sono state un interessante panel tecnico di gameplay prima della pausa pranzo dedicato all'esperienza FPS e anche all'esperienza di combattimento navale. Cose interessanti, come detto, molto tecniche. Ci sono state anche alcune novità, ma niente di veramente clamoroso. Adesso stiamo guardando invece il gameplay della frontiera, quello che andrà a offrirci Pyro e gli strumenti con cui andranno a popolare Pyro e poi gli altri sistemi. Quindi growing gameplay. Quindi sottinteso professione del contadino. Potrebbe essere di sì. È molto generico. Già me lo vedo lì Barabba a coltivare i pomidori. Sì, e proprio i pomodori. Vedi, userei la Banu, quella lì grande che hanno fatto vedere sera, per l'aratura. Pianti quel pisello lì sotto, fruc, fai le file. Però quel growing gameplay mi sa che si riferisce al fatto che possono fare crescere le opportunità di gameplay, non che c'è una carriera di contadino. No, non c'è la contadino. We are French Canadian on the here. Cool. Amico di guys, my name is Nicolas Pinchot. I'm from Montreal. I'm assistant art director, and I'm here today to show you the next new derelict settlement we did. But just before that, I just want to say thank you to everyone who worked on that mandate. You guys made an awesome work. I'm super happy and proud to be here today to show you that, all of you guys, and to the world. So let's go to the chase and let me present you the new derelict settlement. Una cosa che dicono qua, local mission for local people, magari significa che reintroducono gli NPC che danno le missioni? Sì, oppure vuol dire che anche se non hai una nave ti fai la missione e rimani nei dintorni. Ci vai col treno a Pyro. Oppure a piedi. Questi erano quelli che avevamo visto sull'Insider Star Citizen, ma che li hanno ingranditi 10 volte, questo. Vedo già Spider passare i disturbanti col Gradius. Turibup. Con la bomba. Ma questa non è Pyro, scusate. 1-1 riconvertito per l'agricoltura. Sì, la spagnola. Questo è Stanton. Questo è Michael. Questo è Michael Tech. No, non è Michael.
Questa è Pyro 3. No, infatti è Pyro 3 perché, caspita, c'è anche lì la neve. Ma anche la flora è diversa. E poi gli avamposti così sono solo... A parte su che Pyro. a Microtech la temperatura è maggiore. In quella lì hai visto che c'è un'escursione termica maggiore perché è tutto ghiacciato. A Microtech non c'è sta cosa. A me sembra Microtech comunque. Cioè, un Pyro così boscoso. No, questo è sono 3 pianeti con abitabili. Io ho l'impressione però, Alicos, che questi erano i settlements che ci avevano fatto vedere nell'Insider Star Citizen, quei 6-7 che avevano buttato su Stanton, che li hanno ingranditi all'inverosimile ovviamente adesso. Vedi anche questa parte qui di... sì, questa è Micro. Questa fa molto Waterworld. Wow. Secondo me qua è Stanton. Questo è cosa? Houston. È Houston questo, sì. La flora mi sembra quella di Houston. Sì, adesso bomba. Prossimo patch. Stiamo un posto. Questo è Destiny 2. 22, sì, sicuramente. Tanto li avevano già pronti 6 mesi fa questi. E che li hanno ingranditi e guarda che roba che hanno fatto anche qui con le pale eoliche, Cristo. Bello. Guarda qua, che piattaforma. Dai a fare l'evento PvP qua. Se non c'è la Green Zone, sì. Ma non credo. Oddio. Le sere. Vabbè, ma anche le piattaforme nuove. La piattaforma nuova che è uscita adesso in 3.21 di Horizon, qualcuno c'è stato già. Anche quella è un'ottima mappa FPS. A bloccare così tutto. Pretty cool, guys, eh? Oh, by the way, we made more than 4. It's not just 4. We made more than that. So we split those settlements in 2 categories, social and hostile. In the social one, we will have drop-off mission, shops, food, loots, and drinks. And hostile one, obviously, will be more focused combat. Let me show you what it looks like. No, runners. Nessun effetto stagioni. Questi sono biomi predefiniti ancora. Anche perché non hanno parlato né di tempo atmosferico né di stagione dinamica ancora. Missioni delivery, loot e... non ho capito il terzo punto. Ah, bounty, credo. Questo è tutto nel loot, quello che abbiamo ad oggi, quindi 3.22 aggiungono questo. O 3.21x. Insomma, un po' di varietà, Cristo, perché ogni volta andare dai bunker... Che bello avere anche gli shop negli avamposti, non solo nelle stazioni. Ah, ecco, infatti. Bello. Ah, vedi, tipo il bar. No, l'importante è che funzionino. Ancora oggi chi è che faceva la quest che non funzionava l'ultimo notapad? La birretta per Spider. Sì, entri e ti spara. No, Araton, niente modo più mordenti. E guardate la differenza tra quello che abbiamo visto 3 ore fa e quello che stiamo guardando adesso. Viene fino il vomito a vedere. Però insomma. Questa è una volta. Passati una volta. Sì, esatto. Però il cambiamento delle armi sembra che sia imminente perché i mirini prima li vedevo aggiornati.
Meno male che ha preso il pezzettino. Eccola. È arrivato Spider. Ha fatto prima a pulire la situazione. All right, in summary, guys, we're going to have a lot of new location on planets, links with nice mission and good gameplay. And the most important, all those locations will be in Q4 this year, available in the game. Eccolo. In the game. So thank you very much. I will let now Adam to show you more good stuff. Thank you. Good stuff. Ma non hanno dato precisamente in che versione. Fanculo. Soon. Hi everyone. All right. So, welcome to Rust Stop Stations. I'm Adam Sanders, lead environment artist for EUL1. We're excited today to show you our efforts for the Pyro rest stop stations. So, what are Pyro rest stop stations? Well, these are stations reinvented. These have new themes, archetypes, and gameplay to support new and interesting experiences. Aside from the social aspects, there is gameplay and exploration on the location. I've hoped you had a chance to play the demo over the past couple of days. I know I've spoken to a few of you. It's pretty good, right? Yeah? It was a sneak peek of our current progress. Let's kick off with an overview of the Pyro system. For the Pyro system release, we plan on 6 planets and 26 stations, including jump point stations that connect for Stanton and future systems such as Magnus. Rest stop stations are either in rundown or abandoned states. Citizens of Pyro, the rough and ready outlaws, and Xeno threat may control these. Our focus today on the rough and ready owned Pyrotech Amalgamated Fuel and Resource Station, Planet 2, the Grange Point 4, otherwise known as Checkmate Station. Sì, sono Pyro L3, un po' come Crew L1 di adesso, quelle lì che fanno riferimento. Però la stazione orbitale in teoria sul pianeta non c'è. Questo è uno spettacolo quello che hanno creato. Alto è enorme. Sì, a dimensioni. Sembra di vedere praticamente la piattaforma di Horizon come dimensioni. No, secondo me è più grosso. Dici? È più piccola. Di Horizon? Sì. Secondo me no, sembra più grosso. Perché? Ma perché Horizon è larga, è molto più aperta, qua è un po' più concentrata. Medical Clinic. Noodles. Vabbè, solita solfa. So to create a richer experience from rundown stations, we have 3 key points. So increased reputation gives you access to new areas, unique gear, and mission givers. It also relates to basic functions such as the hub clinics, which need at least a neutral standing with their owners. Combat can take place anywhere, including social areas. Numerous options for environment traversal and enhanced environmental interactions. We aim to include new substation areas such as the workers area, lower deck, and maintenance areas. These areas will offer unique content, more environment interactivity, and interconnection between areas. Our journey begins when the player arrives in the entry deck view room. The entry deck serves as the first barrier between the outside world and the interior of the station. Iscrizione abbonamento Car Cloud Family €199 al mese col Prime. Slums are formed beneath the bridge, smuggling routes established. Some shopkeepers will sell you water and food on your way into and out of the station. Let's have a look.
Mm. Ecco, Inzi, te live. Sì, sì. E qua fai vedere che sale come avevamo già fatto vedere l'anno scorso. Passaggi segreti. Ah, anche missioni all'interno della stazione. Verticalizzazione dell'ambiente. Oh. Bella cola del ventilatore. Quella è una feature che è comoda per i ventilatori avere, no? Si smontano le How lame. does the reputation gate in the entry deck affect gameplay? What happens if we have good reputation? So if you had good reputation, you could go straight through. This is no fuss, and it's the quickest way to move Ciao you Marco to the Leo, station. passa una buona notte, grazie However, you've got to put mille the time insomma and di the averci effort in to get to this accompagnato. point. Allora, But to TL neutral scrive: reputation. 1 a 2 giorni You che might deve be way ancora finire, through, ci sta mostrando maybe you have to praticamente pay a Star bribe, Citizen and you don't want to 2.0 pay, so you can have o to find an alternate 4.0. path Tu in. adoro Or questo you titolo e have mi to build chiedo up your quanto siamo reputation. distanti da tutto ciò. If you Ci have bad riusciranno reputation, davvero? Io and for all spero you di naughty sì. ones out Anche there, se lo stato attuale lo maybe conosciamo some tutti of e oggi you per fare exist. take-off dovevo prima This applies to laserare i you. portelloni dell'hangar. In short, Turi? you're gonna have a tough time, but you have options. Beh, So allora, stealth, Ufficiale, alle try ore out the 1:30 pathway annunciano il might be merch one di of those Martin. options. You build your reputation up from nell'imminente scratch, or you abbiamo can drop your sicuramente fight. Pyro che arriva Let's già focus on those alternate pathways. No, che lunedì. giovedì, il 31 Martedì. ottobre, The quindi modules in the è station la are broken prossima. up into several Martedì different della settimana Martedì. prossima. As with Martedì the other prossimo. location archetypes, we define these spaces as secondary or E tertiary routes, questo as opposed to the more check. official primary paths. Poi Squadron 42 arriverà Those modules l'annuncio are tra poco. interconnected with vents and maintenance shafts. These reward the players with Potrà infiltration essere and come il exploration paths as well 2024 as o potential loot. 2025. Per So me è what beta alternative routes exist 2024 to e enter poi this access the uscita station? 2025. E quindi in questi We'll 12 offer the mesi opportunity avranno to tutto access il the station tempo through multiple per EVA points on the exterior. Leaving to you fare la the choice on portabilità how to tackle di missions Star for reputation. Citizen 1.0 alla versione These alternative 2.0, entries che allow the player to con circumvent le the Star 86 Engine, movement che con si è tutta la spenta la roba. luce. useful for when your Madonna reputation with the puttana. owners would normally prevent you from going through more official ways. These Pyro, server Pyro. spaces that provide content aligned or against Si è spenta una luce e si è aligned accesa or quella against di the owners of Scream. the Guarda che The Coincidenze? maintenance hatch Io non access credo. points are a new common sublocation to the stations. è il The stations are bilanciamento Caspe solo. chiede: non riesco ad inquadrare Stavo questa cercando stazione. sul Vai, vai. sito di Squadron 42 se c'era in vendita, ma non lo vedo in vendita. Vedo che Ma l'hanno no, tirato fuori. no, quello di Spider era solo un Now leak. let's have a look at our main social space. Allora, Scaspec scrive: non riesco a capire, ad inquadrare questa stazione. È una specie di Grimex o uno Space Hulk esplorabile alla Warhammer 40k per intendersi? Penso che sia tutte e due. Let's have a look at some of those key Space Hulk per le dimensioni, Grimex per scopo e Vediamo il respiro. market. Sì, è un Grimex molto grosso. Esatto. Quindi qua, Guarda eccolo Spider, qua. guarda Spider. Che roba. Nel mercato nero lì. Tutto di... Si vive bene lì. lì ci mette il negozio Spider. Anche perché come ho capito ci sono negozi che puoi entrare solo se sei cordiale con una fazione. Esatto. No, Infatti non ho capito bene la questione della reputazione neutrale. Guardalo. Oh, il verme. Puoi mangiare i vermini. No. No. Com'è che si chiamava quello che faceva? Proteine, tante proteine. Succhia. Tremors. Come si chiamava quello che faceva tutta la parte survival del programma? No?
Another reputation gate can be found in the Gang market. activity. The ground floor is open to the common Bear public. Grylls. The upper floor Bear is reserved Grylls, for rough and bravo. ready outlaws and their associates. Oddio. If you have increased reputation, you can access the area. Mi avete quasi fatto sobbalzare. Turibu. Le sta per svegliarmi un attimo. We plan to Non house so, sta però. givers in both tiers that will give you unique jobs to further your reputation and fame across Pyro. Now let's have a look at another theme. Sì, spingi tutti i bottoni, mi Abandoned raccomando. Alicus. non-social location theme. È bellissimo. Capra ignorante! The current abandoned Io... PvP e PvE. So we have entire abandoned stations as separate locations. On top of that, Alico, there are sette abandoned panel areas siamo? within the rundown stations. Siamo ancora Like the ones you probably see in the demo. al primo There di will be due. around 15 of these around the Pyro system. These are accessible through Quello della airlock, frontiera. Quindi ci sono zone della stazione che sono senza all the space locations, a lot more gameplay content. la, come si chiama? Loot runs, Dove puoi sparare? Armistizio, Senza- armistizio. missions of Esatto. various types with PvE, Figo. PvP. Allora, intanto Name of il it. pronostico We're also d'uscita laying di a Squadron focus on 42 alla chat environment è chiuso. interactivity with Il potential 64% ha detto retrofitting of uscita occupied 2024, il 10% uscita 2025, il 9% nessuna We'll data have the means to further improve the e experience with un altro different 9% il stasis and beta offer new 2024 e l'ultimo 8% With ottobre o power, novembre life support, and 2024 nel gravity playing a dettaglio. key role to give the player a unique experience, especially in abandoned stations. So, what do Pyro rest stop stations bring to the game? So lots more variety in space stations, with more gameplay opportunities within a station location. Opportunities for exploration, Dicevo, ma a hidden Pyro in areas, teoria tutta la multiple stazione options non è in for zona di access armistizio. or traversal. C'erano degli screen dove c'era proprio il simbolino in alto a destra No, che c'era PvP e l'armistizio. PvE. Allora, Feature lots of new mission virtualmente opportunities la within stazione social dovrebbe space essere, quando il and gioco multiplayer sarà opportunities finito for e in combat grado on di location. controllare anche gli istinti dei giocatori, dovrebbe essere So I come hope dici te, you've enjoyed completamente the sample of what stations will offer fuori dalle and had a armi chance to have Adesso it on the invece, demo the past per couple of forza days. di cose, That concludes the probabilmente ci Living sarà on il nucleo Edge centrale dove ci sono gli shop e Thank you for your tutto, time. che è un po' tipo il business district di Orville o così, la grandezza, che sarà in zona di armistizio, invece al di fuori no. Hey, everybody. Eccolo, sono in anticipo. Ciao Super Papotto, una domanda, ma quando si do ragione a scegliere la casa appena rilasceranno Pyro, si potrà farla direttamente lì? Non lo so, Super Papotto, se ti daranno la possibilità di scegliere una residente direttamente a Pyro. Presumo di sì. Presumo di sì. Almeno agli albori, quando appunto... Ma avete visto che c'ha il badge con scritto Imperator? Astropub, you're gonna need to redo your lore video on the history of the Zeus. Geo, you need to get some money. Authy, I need to be invited to the next ladies' night. Burks, this just says get good. See even È here? Capitano Berks, quello. Fast Cart, slow down. Gabby, just thanks for my bracelet. And Salty Mike, don't forget to pick up your check on the way out. Sì. You know, that joke is so old, we would never ever pay him. All right,
So the only real announcement I have is that Hall B is closing at 4 o'clock. So that's approximately 15 minutes. So if you wanted to get merch or anything else, you wanted to peek at one last community booth, you've only got about 15 minutes left to do that before we close Hall B. In Hall B, the last 2 days, we've had our good friends at Atmo Esports. We're running their fight and flight competition. So I would like to invite 2 of the members of Atmo Esports, their founder, Allora their qua in creators, chat the big cheeses at the giocano top, su Crucian il and numero Corsair. Come on up, 42 man. e dicono il 20 marzo 2024 esce. Scusami, aprile. 20 aprile 2024. Perché sommando i numeri sono 42 e 42. Sì, se no potrebbe essere tranquillamente il 2 aprile 2024, 2424. O 4242. 4 Qua febbraio dicono 24 2024. Quello è molto theory crafting, però. O 4 febbraio del 2042. Cioè si può andare avanti abbastanza. Come on up. Well, I just want to give a big thank you to the competitors who made this tournament happen. We have Lizzie B, Avenger 1, Verity, Cobra, Herbadiza. We got Sin, Astropub, G.I. Jew. We have Comet E la signorina 15, Gabis, Bugnagus, Ms. Gabs, che gli piace molto il teone. Mi ha invitato nella orga. Assolutamente, ci ho provato, ma purtroppo. No, Avenger 1 probabilmente gli tirano i pomodori in testa. Com'è andato? Io non ho visto. Non lo so. Take a bow, players. Non lo so chi ha vinto, andiamo a vedere. And of course, if you were here watching this, you can check out the stream, the Hulk event, up on their Twitch channel, I presume. Yep. I should have checked beforehand. Thank you very much, everybody. Watch your step on the way down. All right, I got one more housekeeping thing. There's a person not many of you know. He's an associate producer in our LA studio. And when the workload for this event became as heavy and as detailed as it was, we turned to him to help with our broadcast this weekend. And he rose up and he excelled like a champion. So I would like to formally introduce you to Dan Howbrick, who's been co-hosting the event. Dan, get on up here, man. Ah, fanno la finale oggi. Ah, ma ieri allora era l'Invitational. Keep walking. Che c'era Salty Mike e tutti quelli. Now, we've got one more presentation. That's Destination Adventure. You're gonna see more about things underground, things up in space, and things I'm gonna let Todd Pappy tell you about. And then, of course, we'll let Chris Roberts come to stage, return to stage, and close out the event proper. So this is a sign-off for me. Thank you so much for being here at CitizenCon. And on behalf of Tyler and Leah, if I may, thank you for making this event possible. Questo è... What you're about to see, everybody. No, Hitman, non ne hanno parlato di Quanta e del commercio perché sono implementazioni tecnologiche successive, riguardano la simulazione, quindi il basamento tecnico per la simulazione manca ancora e sono il famoso replication layer e il server mesh che abbiamo visto ieri sera, quindi loro stanno dicendo ragazzi siamo quasi in arrivo per darvi tutta la base tecnologica, poi penseremo alla simulazione, che è un altro lavoro tecnico sempre, però è ulteriore questo aspetto, per questo quest'anno non ne hanno parlato. E adesso cavo via la sandboard. What are they? Well, first off, they're the biggest location we have on the ground outside of landing zones. The reason why they're so big is intentional.
Qui si parla di missioni e di gameplay, non delle ambientazioni. Là, fatelo ancora, la sanno. Chissà che non mi incazza, to as many players as possible at any one time. Allora. There's even a road network to support Lo ripristino, from the Se planet's no dopo surface dopo l'uno si... into the main building and to any berth Mi ships. incazzo. So every distribution center will be owned by a faction. You know, depending on the faction and where the distribution center is located on the planet will determine its specialism. Now, each specialism will lend itself to different missions and gameplay opportunities. So let's talk about some factions for a moment. So, an example of a major faction would be the UEE. Now, at their distribution centers, they're likely to be more specialized towards military supply, research and development, or communications, you know, depending on which branch of the UEE it is. They will have a much stronger military presence in the area, and missions here may be more hostile with combat-orientated, team-based raid opportunities. Other examples of hostile gameplay that we're thinking of is hacking and stealing, searching for and destroying a specific item, tracking and eliminating any VIPs, and you know, everyone's favorite, eliminate all. Grey Cat Industrial would be an example of a minor faction. So their distribution centers will be more specialized towards gathering resources, manufacturing, assembly, shipping. There would be a security presence here, but it won't be that as strong as a major faction. And missions here would be more suited to friendly gameplay. Oh, mamma, nell'immagine a sinistra c'è il carrellino assassino. Like corporate espionage. Ma dov'è la fabbrica della Grey Cat? Yes, some other friendly gameplay types. Cargo hauling, like I said, resource gathering and mining, maintenance of the location. Bisogna di avamposti dedicati, no? Me talking about it. How about we show you where we're up to with these distribution centers? Ancora sto Grey Box che è da nano chi va avanti. Veramente. Minchia, però non c'erano mica i pad quando l'avevamo detto. O sbaglio. Microtech questo. A guardare degli FPS, sì. Vai lì, ti prendi le tue casse. Vai là sull'hangar. Consegni le casse. Quella merda di Corsair speriamo che non compenetri più. Quando atterra. In teoria no, vediamo. No. Il muletto. Questo è più vicino alla realtà nostra, insomma, dai. Sembra un mini con quell'imboscato che gli spara adesso. Sì. E lui è Spider, eh. Guarda che bella, cazzo, l'illuminazione. Oh. Thank you. So to talk you through the corporate Guardalo spaces lì, of these Ro. locations, please welcome Rainer Rick to the stage. Hello, hello. So my name is Rainer Rick. I'm a lead environment artist at the Montreal studio, and we've been working with John's team on the distribution centers.
So John just showed how massive these locations are. He also presented the industrial sections on the ground level. And I'm here to present the administrative area of these facilities that the Montreal team has been working on. So, they're located above ground just below the tower highlighted in the picture. Inside, you'll be able to explore the corporate office space and interact with the administrative personnel. Accessible via the lifts in the hangars and also the industrial sections we saw earlier. In addition, we've added also landing pads in front of the lobby, specifically designed for smaller ships and ideal for short stays like pickup or delivery missions. And we can't ignore the fantastic views we have from these platforms. A reminder of the vastness of these facilities. Now, let's step inside the lobby. You'll find the atrium, which is a central point of the administrative area, providing access to various locations of the corporate space. Within this space, you'll find the reception desk, and as a newcomer, you'll be expected to report here first. So here you can hand over your deliveries or pick up packages and earn reputation points with that faction. So also expect to see corporate ownership reflected through branding, color schemes, and product placement throughout the corporate hub. And with the use of overlays, we'll be able to swap these out depending on the ownership. And here's an example with great hats facing their vehicles and some shiny armor. And back on the topic of reputation, as it grows, you can expect to gain access to the executive office spaces. From here, you'll meet with unique quest givers, and depending on your reputation level, you'll receive various mission types, either friendly or hostile. And finally, the distribution centers were designed as an evolving location. Io vedo che con il rank ti cambiano anche lo spazio in cui puoi andare a prendere le missioni, quindi vai nella zona più pregio. So, enough talk. Just before I show our progress so far, I want to give a big thank you to the Montreal team for their work on the administration area. Thank you. And as John mentioned, we're still in gray box phase, so just keep that in mind. But let's take a look. Se ci sono anche i landing pad VIP. Che se hai la reputazione ci sono quelli riservati. Guarda qua la mia nave. Quelli sopra diceva, mi sembrava di avesse detto qualcosa del genere. Speriamo. Io scenderò proprio così, con lag ovviamente, come ha fatto lui. Bello in giacca e cravatta lì, con la sua... Oh, il portellone aperto lì. Ma quello VIP, lì non ti tocca niente a nessuno. Sì, aspetta che arriva Viper. Il pilota è ancora a bordo. I cavi nuovi, guarda. O no? Raga, ogni tanto che fa un saltino. Raga, ogni tanto che lagga. Cammina se si è preso un palo in culo. Sicuramente è andata a Martin prima su avamposto. Però le guardie sono di Arston. Sì. Ah, ma quindi questi sono dedicati proprio ai marchi di... Questa è una fabbrica della Greybox. Ah, ok. Della Grey Cup. Ma saranno poi altri con un altro marchio? Sì. Lo diceva prima che ogni fazione ha il suo stile e le sue missioni. Sì, tipo su Crusader possiamo trovare tipo i veicoli di terra della Crusader Industries, la Microtech, i veicoli di terra. Guarda lì Spider, guarda Spider. È figo se, che ne so, se fai trasporti militari col C2 ti danno da trasportare, che ne so, i balista, queste cose qua, invece che le casse. Thank you very much. And now let me welcome back John on stage. He's going to continue the presentation. Thanks a lot, guys. Ciao. Ma in culo anche a te.
Mi stufa tutti. Team did a great job with that video. Okay, so something we've been working on that's unique to this location is raids. Click on. Allora sto profumino della Paco Rabanne. Raids are team-based missions with a focus on high risk, high reward operations. As Khan mentioned previously, you'll be able to choose how you gain entry to these locations. Coming prepared and geared up will make the difference between success Torno tra and 2 failure. minuti. Vai. Ultimately, you'll need to work together in order to succeed. So these raids will have you breaching the interior of the main structure, highlighted here. Now, each interior will comprise of rooms that reflect the location's specialism. For example, a shipping focused distribution center will have rooms dedicated to the storage of cargo. Looking to the future, we're planning on having distribution centers with subterranean levels that will be accessed from this interior space. These will expand upon and increase the difficulty of these raids. Non mollare, Scream, non mollare. No, ma non sto dormendo, sto cercando di capire cosa dice. Sì. Gameplay, No, sì. prototype of a raid. Bella, questa la uso anch'io. Catterino. Uguale. Lato black. C'è Spider che è andato in modalità. Ha frizzato la telecamera per dormire. Occhio la tendina lì di Izzy. Esce quello col pugnale, la donna col pugnale. Addirittura Delu che fa raid con 6 spettatori. Ben arrivati 6 spettatori di Delu. Turibu. Chissà che qualità. Chissà che gente che è arrivata. Max Felicitas, il primo messaggio di Laura Gerno. Ben arrivato. Turibu. Ciao Viaco, va in straculo, 14 mesi, dovrei dirlo a te, va in straculo. Turibu. Cosa stanno portando via di quella roba verde? Cosa sarà? Cosa sarà? Roba buona. Cioè, scusa, non era verde perché è grigia? Cioè, cos'è che non mi quadra? Le verdure. Oh, nella Cat Black c'è il Tractor Beam, c'è. Sì, l'avevano annunciato nella 321X. Perciò mi troverò la carta black modificata. Funzionale al 100%. Ciao Estialos, ben arrivato, buonasera. Grazie mille di averci raggiunti alle 1 di notte di questo lunedì, quasi alla fine di questo CitizenCon 2953. And dynamic events may also be triggered during the raid, so players will need to adapt to an evolving situation. This could range from dealing with additional security personnel to other players arriving to defend the location against you. Something else we've been prototyping is how we can utilize Spider, noto membro di Al-Qaeda, scrive Venni. Interacting with the environment around you changes the puzzles for everybody. With multiple add-ons for the tool available, you may have to get creative when finding a solution to the problem in front of you. In this next video, we show you how using the tractor beam attachment can Sono scudo di mezzo quello, Spider. But it's up to you to decide what path you can create with what is available. Dio. Adesso metto io un audio che ho un sacco di casino. Forklift con firme dell'LTI? Cosa vuol dire? Muletto LTI? Le atmosferiche dell'ultima patch sono entrate in salotto da Scream. Cosa vuol dire le atmosferiche dell'ultima patch? Turibu. Aspetta, cos'è sta roba? Mi sono perso, Dio. Fai il cosa? Passaggi segreti. Il percorso con il tractor. Bello. Chissà quante volte cadremo sotto. Parkour. Più che altro è bello che adesso quando agganci la casa ti dice cosa c'è dentro.
Thanks go to Manuel, John, Almeno lì. Jack, Martin, No, Frank, anche adesso. Chris, Mustafa, Anche adesso? Sam, Sì, sì. and Rob, you've been Dalla excellent. 3, dalla Thank you to Rainer and his team in 3:21. Montreal. You know, none of Dalla this would be possible 3:19. without their efforts. Io gioco dalla 3:19 c'è sempre stato. And online, watching, C'era really appreciate your support. Eccoli. On to the next one. E Drivalia, che non so cosa sia. Cosa del Drivalia? Secondo me è perché non ce l'ha detto esplicitamente, ma è una sponsorizzazione quello che sta facendo. Drivalia è quello del rent delle macchine. Sono tutti soldi sonanti quelli lì che gli stanno arrivando in tasca. My name is Nick Ma dove Etheridge and I'm an cazzo ve lo assistant fuori environment questo art qua? director. So obviously cargo isn't just about boxes. It's a big part of the game. Almost every aspect of the game has some kind of involvement with cargo. And I'm going to briefly go through some of them now. Telenovela turca. Let's start with missions. How will hauling contracts te lo work scrive a in te, game? Gigi. We'll be Sì, introducing the Interstellar Transport Guild, as well as formalizing Finalmente some of the main un po' di hauling and variazione. cargo companies that you'll be working with. As you do more hauling contracts, you will build up your reputation and relationship with the guild. This will lead you to gaining more lucrative contracts for specialized cargo and destinations, such as different forms of hazardous cargo, perishable cargo, riskier routes, and more. Perishable? Che So what cazzo do I mean di... by hazardous and perishable? Well, as you know, there's lots of commodities in the game, and different commodities have different properties. As you know, with events like Xenothreat, we have some special cargo types with different attributes, such as time-sensitive cargo or quantum-sensitive cargo. But those were a small selection for the event, and they were the two-handed carryable types anyway. We'll be expanding those types, plus lots more types, to the wider game and to these hauling contracts. So how does this affect gameplay? It will affect the choices you make when you are handling, storing, and traveling with the cargo. For example, with size and weight, is it carryable? Do you need a tractor beam? What type of tractor beam do you need? Is it a handheld one or a ship tractor beam? Some containers can only be moved with ship tractor beams, for example. With health, has the container got good integrity? Is it holding fragile goods? Do you need to handle it with care? You can't just throw all containers about. For temperature control, do you need to ensure the container is powered so it can keep the contents cool? Or do you need to get to your destination quickly, otherwise the contents may perish? For security, can the container be locked or hacked? Can the contents be scanned, or is the container tracked? Esplosivo. Will there be pirates or law Fiammabile. after you when you're holding this container? Penso a sabotare tipo Has la a nave di containment? Alicos Is it sparando le radioactive? casse. You might need the qua. right protection against it, as you may have seen in Jens's presentation earlier. C2, sì. Can it explode? You might not want to put these containers on a more exposed Anche la section of rafta your ne ship. trasporta 3. And many of these UC. attributes are going to be visually UC non So credo, conversely, perché sennò... if you want to Come ti steal, sparano, for example, esplodi. cargo on a Puff. whole sea, which does have very exposed cargo containers, you might want to avoid shooting blindly and accidentally blowing up your potential profits. So look out for those types of containers. Back to mission progression. We'll be introducing perks and rewards as part of fulfilling contracts and raising reputation with these companies. For rewards, we'll have branded ship and tool skins, branded clothing. L'accesso a maggiori There will be collectibles to decorate your item hab, del hangar, shop, or ship, or you can put them anywhere you oggetti want. And there'll be more e exclusive sconti rewards that we'll be specifici per revealing later. gli oggetti Thank you. in base alla reputazione. Bello. For perks, you'll get access to more items in shops and discounts on specific items. And all of these rewards and perks you need to Anche earn in tipo the i game. flare You ti cannot just danno buy them. collezionabili.
Tipo la spillina. Next, let's have a look at freight vai. elevators and hangars. Mia qui a capire chi è che è il mono che fa quel casino lì ogni volta. Ma lo trovo prima o I'd poi. like to show you a short video to demonstrate how freight elevators will change Adesso mi metto how qua al you view your Discord, voglio hangars and how capire. you use your hangars. Ah, guarda, finalmente il cargo nell'hangar, sacramento del Signore. Mezz'ora per caricare tutto. L'ho voluta la nave grossa. Non sta a metterlo da solo uno o l'altro diverso, che dopo quando te va a vendere il sacramento. Non lo sanno loro. Ma che robe. Ma dovrebbe essere così il cargo. Sì. Porcodine. Sì. Dai Rumo, dai Barabba che andiamo a fare un carico stasera. No, per carità di Dio. Guarda questo. Bello, guarda lì. I trolley. Oh mamma mia, quanto ammazserà questo. Mi sa che Spider ha finito l'attività di scarico e carico mezzi. Ecco. Bello. Finalmente. Tutto nella 322 questo, finalmente puoi cambiare anche il loadout della nave direttamente. Cazzo, era ora. Ma cosa dici? Io l'ho fatto oggi nel hangar. Ma questa è la nuova patch. Guarda il reparto io di non Spider. riuscivo a cambiare la testa. Guarda il reparto di Spider. Vitamine. Ma non credo che sia la 322. Quindi vuoi prendere le armi in mano dentro l'hangar? Esatto. Sì, io oggi l'ho fatto. Ho tolto la torretta della E4. Non le armi della nave, le armi, il fucile. Sì, perché sei nel tuo hangar. As you can Perciò see, teoricamente hangars dovrebbe will venire become nessuno. persistent and personal, Sì, meaning perché you can questo è stay there as l'hangar long as you want. persistente tuo. Whatever you leave there will persist and will be yours to use as you see fit. Your hangar won't just be a place that you leave from in your ship. It will become a key base of operations to handle your inventory and storage needs, and you'll be able to request your ships from an ASOP terminal from within the hangar itself. Location inventories won't be magic and instant anymore. This means that the freight elevators will be one of the main ways you interact with your local inventory. Items stored at the location can be requested via the elevator kiosks and will be brought up in a physical Ciao Hitman, passa una buona notte, grazie mille di essere durato fino adesso. This would be done through a dedicated interface screen to manage large volumes of items. Mr. Z che scrive, tutti col culo stretto per un possibile annuncio, Sento le vostre chiappe stridere come denti chiusi. The change is obviously a really big quality of life improvement to retrieving ground vehicles. No Non mi longer aspetto do you niente, have ma to sono già travel deluso, direbbe qualcuno. thousands or millions of kilometers to specific places in the verse to get your vehicle. You will get them straight from your hangar. Questa sarebbe anche una bella cosa, che se uno vuole andare a minare con Rock non deve andare giù a prendersi un avamposto, ma se lo tira fuori da qua. Già. Spider, taglio le mani. A te taglio. So persistent player hangars in combination with freight elevators will Cosa stai dramatically facendo change lì what you bloccato? can do in Stai your hangar. dormendo? It will be a home to do as you want. Sì, per non far vedere come sono messo. Aspetta che That concludes adesso my che fago presentation. Thank you anche... very much for listening. And I will pass you over to Todd Pappy.
That's it, Con. Come on, I can't hear you. All right, there we go. So, we'll be talking today about something special. It's an update on something that we talked about a little while ago, but we feel it's the future of Star Citizen, and it's the actual culmination of multiple different game systems coming together. So why don't you play the video? Ma pensa a te l'ho detto Gigi che era questo. Ma Dio me. No, pensa a te. Pensa a te. Io te l'ho detto Gigi, io te l'ho detto che era questo il panel. Pensa a te. I nostri avamposti. I nostri avamposti. Estrazione risorse. Devo andarlo a dire a Inzia subito. Easy, sei mutato. Non lo so Luca se saranno istanziati. Non so come li tratteranno. Forse ci danno qualche informazione adesso. Questo comunque non è vicino. Non me lo immagino nel prossimo anno questi. Non me li immagino. Ecco perché. Ma perché sono uscito dal Discord? Sei disconnesso, Alicos. Ma perché, madonna? Oh, ma gli avamposti. Gli avamposti. Te l'ho detto, Gigi? Te l'ho detto che era questo il panel. Sì, 2956 58, 58, dai. Bello, no, 50. Il terreno lo compri tu, giusto? Secondo me non sono così tanto lontani, ve lo dico. Beh, naturalmente il fatto del cyber meshing che con l'infrastruttura del replication e l'aggiunta del PES 2.0 perché devono anche migliorare quello, poi la persistenza per le hub ci sono. Per fare quello non ci vuole la Pioneer. Non credo, basterà spingere un tasto, fare il claim della... Ascoltate. Che sembrano non siano basi per stare. Non sono sembrano basi sia... sono basi utilitarie Esatto. per sfruttare l'ambiente. Esatto, una cosa temporanea. Più una cosa industriale che... abbiamo anche le... Esatto.
The base is actually invulnerable because the planetary shield tech Ci sono anche le varie security fasce will di show up to sicurezza. protect it as well. Quindi se fai You una pay for proposta the in night privilege, security, you're le entri in taxed. full protection, So tasse at this ovviamente, e point, costo you won't have alto the con best basso profitto. resources available. You won't have Però sei al access to the best sicuro. resources available on the planet. If you don't pay your taxes, the shields will go away after a period of time, and the base will E become paga le derelict and tasse will anche su collapse. Star Citizen. E via. Quello mi But pare il this is minimo. low risk, low reward. Chi pagherà? Then you've got low security. So again, you must purchase the land. It's owned by an independent corp, gang, or faction. Again, you don't have access to all the best resources on the planet. Dai, The base su una is bella vulnerable. piattaforma di Horizon. AI NPCs will show up and protect the base if it's attacked. The protection will escalate over time. Mero al Player gas. can also build defenses to help mitigate this as well. Per almeno uno And se then si it's comporta medium male, reward, puff, butta in medium fuori risk. dalla Then you've piattaforma got lawless. a So modi this is no 300. protection other than what you Dalla chat build. dicono Evil Line Their praticamente. shields, Stavo per anti-air. dirlo io, hanno Players can disable the shields by non getting close to copiato, them non è vero, and però è destroying un'ispirazione them. dal sistema High di risk, Evil Line. high High reward. security, low Since there's no security e taxes, no no protection security. fees, In Evil you Line get a high c'è return on the del resources you grigio collect. tra la low security e il Now, no there's some security, però cross-shard il and concetto è server questo. meshing considerations that will kind of adjust this design in the future, but we'll get into that later once we're really building it. So from here, you've got the tools. So this is what we would consider a surveyor. With this, we want to actually cater to everybody's playstyle, whether you're solo il or gioco in an di org. chiunque, dal singolo With this, giocatore you got alle different buildings that you can organizzazioni. produce, from Quindi small, come medium ogni to large to meccanica, come XL ogni professione, or scalabile. XL. So with the surveyor tool, you can only build the small buildings. With a vehicle, you can build small and medium-sized buildings. With the Galaxy, you can build small to large structures. And then obviously with the Pioneer, Ah, ok, bisogna avere una Pioneer can nave do per it all. costruire. And it still works as a La mobile terza base. nave preferita. And we'll talk about some of the Bello more vederla, expanded features that we're adding to it and later on. È un veicolo non and then it's annunciato also, che we're servirà per exploring il what can base be done building, un nuovo in concept space, in arrivo. not just on the planet. La Galaxy invece avrà un modulo per il base building. So from here, you set off on your journey. So with the land claim, you put your tool down where you want, you launch the drone that is built into the machine, and then from there, this allows the player to access the base Pareva che building poteva and also land claim mica farlo mode. con un singolo With the land claim bottoncino, modes, no? the player can actually change the size and position of what area they want to claim, and it also shows you the cost and taxes associated with it. If it's in a taxable zone and you don't own the land, this interface will default to it. So if you own land or it's in a lawless area, it'll automatically go to base building mode. So with the overhead view of the land, you can actually place down buildings exactly where you want. You can see the resources beneath the surface, and then you can also place multiple buildings before you actually build. So you can see how it will all kind of come together. You'll see the resources that are needed for it. And then you can also switch back and forth between different modes, which are showing off the resource network and how you link basically power generators to Ma io consumers. voglio la And postazione then the player streamer can per move vedere or Twitch se la può deconstruct su Star existing Citizen. buildings right now with no Un charge. bel Amurant lì in prima persona. Fabrication. So when you basically build these buildings, they don't come with any furnishings. And if you, if you didn't bring any with you, then you want to build a fabricator. So depending on what you want to build, there's different sizes of them that support Dalle buildings decorazioni from a decorations, armor, weapons, components. Io non mi muoverò più. Infatti ti ho visto provato. Non mi muoverò. So like base building mode, con le mani you need giunte. blueprints, resources to craft what you want. Everything fabricated is produced from it produces a physicalized entity. Vabbè, dai. Stats and quality will depend on the quality of the materials actually used. Once you've done that and you built your Questo che è decorations, come su now you Eve, can actually la fill the room blueprint the way e i you want to fill it. materiali So hanno la furnishings can be qualità. purchased at different locations or they Full can E actually devi be lavorare fabricated. sulla blueprint Cioè, per avere That'd un be a first prodotto person migliore. Puoi or in comprare o dedicated mode fabbricare in the surveyor's tool. gli arredi With e that, poi puoi you've got different piazzarli types of dove vuoi. buildings. So you've got utility Stile style, which would be puramente garages, freight stile camp di elevators, Fallout. landing pads, storefronts. And then you've got extractors. So with extractors, Questo we è want to make sure esattamente that quello che succede nothing su in regards to Starfield o su resource Fallout, gathering a un is livello fully automated. probabilmente un po' più verticale, a ma level siamo of lì. player engagement is always needed.
Sarebbe bello capire quant'è il ciclo, se si parla di costruisci tutto e poi per dei mesi vai avanti o se parliamo di settimane o giorni. Fabio scrive: Colletta però non posso solare si chiama in atto. Io ho già 4 land claim e la Pioneer pronte. Zero problemi. Turibupu, non serve neanche la colletta. So with different types of power generators, there'll be some that are more Solo il cost lavoro. effective as well Solo as il lavoro, effective in esatto, different eventualmente il areas. materiale. Solar panels will not always work Vabbè, in ma quello non è un darkness. problema, c'è Fuel Spider che generators ci will need pensa to al be filled up every materiale. now and then batteries Ti ho to store detto, excess Scream, power. non buttare del ferro. Then you've got producers. Vabbè, So things that will io ti vengo require the dietro a players to caricare. combine different resources. Basta, adesso quando abbiamo gli hangar li riempiamo di materiali. And then you've got defense. Riempiamo So di tog di anti-air, Maria. Tutto anti-personnel, interrava un posto. and then Poi arriva il generators. wipe. And then the Poi big one. arriva il wipe, esatto. Sì. We start development Q1. Così il materiale lo... Ecco. So, Cosa? Ah, Start Development. that's Forza, me. Inizia. Thank you all. Thank you for coming. It's wonderful to see you. Per Vabbè, 3 anni. dai. Un annetto. Wonderful. Wonderful. Beh, ci sta, se guardi Dai la che torna roadmap Chris. per com'è adesso. Occhio, Torna occhio. Chris. Vabbè, ora che arriva, dai. Lesa qua, lesa qua. Eccolo. Hey, everybody. L'avrà perso 2 kg tra ieri e oggi. Capra ignorante! Capra ignorante! I hope you've enjoyed everything you've seen in these last 2 days. Oh, we guarda were che really bella excited to show magliettina you da a lot of Squadron it. 42. Macchiata. And I've sort of seen some online comments about, okay, well that's very cool, but when are we going to get it in the game? But Non fare one of the real date. reasons why we Non wanted dare to show date, you Chris, this che all, per this statistica CitizenCon quando is dai le because date non esce un cazzo, we've per favore. hit an inflection point on a lot of the features, as in they're either finished or they're in polishing stage, which is Questione why we're marketing. showing them. So everything that we've been showing you here at CitizenCon is our intention, not making 100% promise, just so everyone remembers that, to get them into Star Citizen through next year. So it's not going to be gated on having to be after Squadron 42. So we are... È statistico. Quando lui fa una promessa non rispettano mai le scadenze. È statistico. Ci sono fatti degli studi su Reddit. Ci sono fatti degli studi su Reddit. Adesso ha detto sta cosa Hopefully e non everything uscirà that più un we've shown you, cazzo. you'll have in your hands playing inside Star Citizen. So, Oh, 12 mesi. Ha detto and 12 it's very mesi. gratifying for the team and myself to finally be able to show you a lot of this. One of the advantages of being able to go and iterate on these features in Squadron was that we were able to do it without having to release every 3 months and make sure the old system worked while the new system was working, so we could actually really polish the features, which I hope you could see when we showed you the updated, UI stuff, the updated FPS stuff, the updated flight stuff, the character stuff, which is something we're very proud of, because this is, after all, an MMO. You want to have as much freedom to create the character you want to create. So, as you may have guessed, and Brian Chambers may have let slip a bit earlier, we are feature complete on Squadron 42. Hanno completato. Cosa vi avevo detto? I am not. You will not get a release date from me today because, first of all, you always get very angry at me when I give dates. Appena fatto però, Chris. So, it will be when I know that we're fully about ready to print the Gold Masters, but it won't be just yet. But we prepared, the Squadron 42 team prepared a small video for you. I may be lying, it's a bit bigger than small. To give you a glimpse of everything we've been working on and what the gameplay looks and Ciao feels Andrea, like. buonasera. So, Buonanotte, let's roll anzi. that. Grazie mille del Prime. 5 mesi. Ancora attendibile. Squadron. Yeah. Quindi nessuna data alla fine. No.
6, come in. Go for 6. I'm getting a faint contact on bearing 287. You picking that up? Yeah, got it. Scanning now. We're clear. Commercial vessel out of Vega 3. Provided that the civilian traffic is restricted under lockdown. Copy that. Ovviamente CGI. Archangel, this is Krugeri. Come back, Krugeri. Redirect to sector 7 Bravo Echo for immediate tasking. Copy that. On our way. I know I just wrote you, but a couple of hours ago, proximity sensors on the other side of the jump got twigged. Word is it might be that clan we've been battling with. I guess that last fight didn't scare them off off. quite like we all hoped it would. Honestly, we've been out here so long, I don't know what to Pull for anymore. I just wanted to let you know. I'll write as soon as I can. Stay safe. Your loving son. Never gets old, does it? Sir. Eddies. I used to do the same thing when I was first coming up. Post up to the flight deck whenever I could to watch the launches. Have you seen the F-8s up close? No, sir. The thing's a beast. Nimble, too. 12 maneuvering thrusters and 3 mains. It sure sounds like it. Sir. Captain McLaren to the bridge. Captain McLaren to the bridge. I saw you apply to the flight academy again. Yes, sir. Keep your head up. Took me a couple times before I got in. Thank you, sir. Oh, Stavo dicendo, minchia che grafica. Infatti. Welcome to Cloud Imperium Games Manchester Studio. I'm Chris Roberts, and I'm pleased to announce we have just passed a major milestone. Squadron 42 is now feature complete and has entered its polish phase. To celebrate this milestone, we've gathered some of our core leadership together to share what this means. Ed ecco, signori, chi lavora il nostro sogno. Polish phase of Squadron 42, which means extra emphasis on ensuring things feel fun.
This means focusing on the small Gli and large FPS. elements of the game, such as dialing in combat encounters, but also looking at the feel of how you control your character or vehicle and making sure it's immersive as possible. We've paid extra attention to how your character reacts when in their ship, so that you feel like an actual pilot, whether that's firing your weapons, taking hits, or punching the afterburners to get to cover. Ship AI has also seen huge improvements, with closer engagement distances and more varied behaviors. And with our new precision targeting mode, the action has never been as close. With the aim now on polish, we've organized the project into self-sufficient questo è strategies, gameplay. so we can focus on individual areas to deliver the best sciocramento. Barca. Non si This vedono le allows us to gambe. bring all Beh. disciplines together with a unified vision of enhancing the gameplay by seamlessly blending it with polished visuals, final cinematic performances, and our ever-improving technology. You didn't see the boat, kid. You're good to keep going. We're also dialing in gameplay features, such as the ship flight model for both atmosphere and space, which covers master modes, control surfaces, and our gold standard HUD and MFDs. Our interaction system for both the world and your character have also seen additional improvements, allowing us to hone and craft environmental puzzles unique to each location, while allowing us to tell the story of the world around you. The military multi-tool is an essential piece of equipment for every pilot that integrates all attachments into a single handheld device and allows us to create really interesting challenges, including physics-based puzzles using our updated rope tech. Unidentified vessels, this is the UEE Navy. Power down your ships and stand by for processing. Yeah, you can f*** off the coil's ass. Our scanning, targeting, and marker system has also seen an overhaul, allowing us to highlight only the essential information that you need, such as key objectives, mission targets, and high-level scan information, while keeping your overall view as clean as possible. That's skank! Tactical FPS combat and stealth, which has seen a suite of improvements, from improved looting, weapon feel and balance, realistic scopes, and smoother locomotion, alongside our new and improved FPS radar and scanner that provides you an overview of the battlefield, but at the cost of ramping up your own emissions. We've also seen the introduction of our Maelstrom-powered destructible environment, which adds a layer of dynamism to the experience alongside our improved AI that can now have hundreds of combinations of traits that allow us to create unique and challenging combat encounters that really push your tactical awareness and skill.
We play and review the builds regularly and call out action points in each level from start to finish and where we need to improve the gameplay. This is an incredibly rewarding stage of development for me and the team, as the ultimate vision of the game is realized, allowing us to craft an experience that we can be really proud of. One specific area that I'm excited to dial in is the feeling of the player interacting with the world around them, Patching you in. as it's a core component of Squadron and really grounds the world that you inhabit. We've made sure that any interaction in the environment is physically represented by a character animation to keep you in the moment and fully immerse you in the experience that we've created. Ultimately, this is the final phase of gameplay iteration before we fully transition into optimization and stability on the road to release. Agent Trejo, this is Colton. Come back. Always trips me out to see terraforming setups like this. Webb tried explaining how atmosphere processors work. Really shows how far we've come. Hell is she? With the transition of Squadron to polish phase, we've had the opportunity to find additional moments within the existing narrative to add subtle interactions where appropriate. It's been tremendously exciting to play through these areas and find places to augment the mood, support gameplay, and further embellish our story and characters. So yeah, man, I can't believe it. They said I got to wait another 2 years before I can reapply. Mark. So that's why I figured I'd get a job trying in security, because that's you know, I can get some hours flying in the cockpit and whatnot. Can't hurt, right? Exactly. We've also been capturing pickups for our lead female player character, as well as wildlines for our various enemies that you all will encounter throughout the game on both foot and in your cockpit. These consist of a range of responses and reactions that you as the player can trigger, which has been the culmination of efforts by the gameplay and AI teams. This means that you're going to have to tangle with some very smart and reactive bad guys to complete your mission. Boah, che maschera. At the heart of this immersive adventure, you'll find cutting-edge cinematic storytelling, thoughtfully crafted to fully immerse you into your story. We fight today! So in 40 years from now, when you're surrounded by everything and everyone you hold dear, and they ask, what did you do in the Battle of Vega? You can look them in the eye and say, I held the line. Men and women of the Second Fleet, I am proud to stand with you today. Good luck. Push about. Nice speech. Any word from the recon team? Not yet. Well, let's get into position. Throughout the polish phase, our team is taking every opportunity to push things to the next level. Tell me you're expecting company. This is not good. The Cine team is focused on finalizing edit lock on all of our big action as well as all smaller character sequences. I could have pulled this off at the Galactopedia. Yeah, probably, but I think their solar mass calculations are wrong. Madonna santa, come è cambiato Cristo. We are now able to adjust our shot composition to final cameras thanks to recently crafted space vistas and level art being content. Una cosa mai vista, Carlos. You know how much of a shitstorm we're flying into. More like a hellstorm, Blue. One you ain't gonna fly out of. Shut up. Now, I hadn't seen another ship that wasn't trying to kill me in days, let alone a hauler, let alone a Giorno. So you can imagine my surprise. Detailed lighting passes can be done on hero sequences so we can show our cast and convey their emotions in the best light possible.
And we're making sure our cinematics are triggering as fluid as we can craft them, so they form a coherent concerto with the rest of the player's narrative experience. Mr. Wakesville, this is Lieutenant Commander Colton. Oh, Commander, hey, Julian Wexler. I'm the field manager of this little operation. Welcome aboard the Archon. What brings the Navy to this little corner of the universe? We got you flying with Lieutenant Commander Colton. He's one of our best. As others will share, this is the most rewarding chapter of development, which allows us to truly experience the visceral and oftentimes emotional moments that our narrative provides. Mamma mia. How did you handle it after Vega? Porca. Puttana me. Not sure I handled anything. Ma perché? It helps to remember that stuff like this is supposed to hurt. I've never been good at dealing with problems I can't fix. Well, this is one that you don't have to do alone. That's good to know. For the animation teams, polish phase means refining the social aspects of Squadron 42 that occur between the various missions and getting the behaviors implemented across all of its chapters. Here we're dialing in the hangar to make it as immersive and believable an experience as possible. Done. Okay, all right. Pardon me. Let's do this. I have to switch out some of the interchange on the hangar deck. We're getting a weird after. Turning out to another stuff. I feel that. Anyway. For example, we're launching off a space carrier, but we still ground the feel in real-world actions, refueling, repairing, and inspecting, and making sure that your next flight mission is a success. This means we're looking out for pops, hiccups, or awkward transitions, and ensuring that everything flows and looks like all the great mocap performances we've captured. Let's ready some extra ice packs out of storage. Whenever gunners are on full rotation, you can always count on at least one of them getting hurt. We also have you covered in everyday life. The medical staff work diligently for their patients, whether they're players or crew. We really want you to feel part of an authentic crew, an important part of the UEE Navy in an enormous universe of people going about their everyday lives. Let's go ahead and clear for takeoff. Ground crew, prep bay for takeoff. Copy that. Hangar, ready for launch. Takeoff approved, Baron 2. You have the ball. Ready and hold on as you're launched off the deck of the carrier. Baron 2, you are cleared for launch. Have a safe flight, Baron 2. We want you to not only decide how you play the game, but to feel as if the people you interact with are in that world with you. I would have never thought a shotgun could be so pretty. Damn, this R97 is sleek as hell. Like a lot of other weapons in Gemini's arsenal, it has a higher rate of fire than most guns of its type. We're working to support a feel of authenticity through world traversals, running, jumping, and climbing, interactions with objects and the environment, solid weapon gameplay and enemy reactions,
as well as combat realities, such as weapon malfunctions. Or in close encounters of the more lethal kind. Ooh, that's gonna hurt in the morning. As we continue to focus on the quality experience, we've been working closely with our art teams, and it's been exciting to see their environments come to life alongside us. While animation and design have been populating the locations, polish phase for my teams means making huge advancements in the quality of our characters and environments. We've established our standard with recognizable characters like Mark Hamill, Gillian Anderson, and Gary Oldman. And we're now applying this to the rest of the cast and identifying any remaining tech requirements that need to be closed out. The story of Squadron 42 takes you through a variety of diverse locations of varying scales and styles. We've shared glimpses of several environments before, and there's still plenty out there for you to discover. One of the main challenges the art team has had to face during the development of Squadron 42 is ensuring the visuals are complementary to the narrative of the script. The mood and feeling of a space is just as important to us as it is making sure we hit the visual quality that CIG has become known for. No good, we can't hack it from this side. Graves, we've got a locked door. Can you give us access? No, I'm afraid that's a negative, Steve. I would have to add you to our system to give you override permissions, and there's a lot involved in that. It won't happen quickly. Okay, we'll figure something out. Everything you see during the campaign has been heavily inspired by the classics of 70s and 80s sci-fi, but with a modern twist. We want everything you see to feel like it has a soul, its own personality, and tells of a history long before you arrived. Crafting interesting flight spaces and their connecting tissue has been one of the more unique challenges we've needed to overcome for Squadron. Developing our VDB tech to blend seamlessly between tighter traversal spaces and into wider space vistas and planets has proved incredibly difficult but rewarding, ensuring that Squadron flows seamlessly from one chapter to the next, without interruption. Creating a diverse array of locations is essential to us. Our environments need to work from a variety of scales. We need to pay close attention to detail, whether we're working in a dirty engineering vent, or navigating the debris of a dying star, wondering what may be around that next corner, or even who may live there, how would they have survived, and what state of mind may they be in? We've worked closely with our social teams in delivering a cohesive social experience when you're taking some downtime from our refined flight and FPS missions, or even missions of the more eerie kind. We'll be introducing new space stations on a massive scale, all brought together and designed to be as tangible as possible. We've thought about their function, their age, and tried to ensure there's a progression in artistic style with each station as you progress through the game. As you can see today, the teams are working incredibly hard, ramping up the detail and quality to match the breadth of our vision for Squadron 42. Now, I know you're all asking, when can I play it? When can I play it? When we have the locked release date, you will be the first to know. Now, we're in polishing phase on Squadron 42. You will start to see a lot more things coming to Star Citizen, as well as overall progress on the persistent universe.
polish phase can take some time. Basta Bitfire. We've come this far, and we want to make sure Squadron 42 delivers on the promise of being this generation's wing commander. Now, even though there's only a few of us in this video, I'd like to extend a big thank you to all our staff around the globe who've been putting their heart and soul into bringing Squadron 42 to life. And I would like to thank everyone in the community for your patience and your support. To paraphrase Admiral Bishop, when people ask, what did you do in the development of Squadron 42? You can look them in the eye and say, I held the line. I'm proud to stand with you. Thank you for making this game with us. Bravo. Guardali. Ma quella è Spider. Non sono validi. Beh, tutti in piedi. Sì. Caro mio, ce l'hai fatta. Sì. Nostro figlio. È lì. Reali con scappello di Chris. Io mi sono frizzato per non farmi vedere in che stato sono. You're making me very emotional now. Ti asciuga le lacrime con le mani. Non vale GG, non vale GG. It's been definitely a long time coming. We're, as you can see on that video, that's Squadron 42 gameplay. So we are really dialing it in and polishing it, and we're really proud of what it is. I mean, anyway, I think it's going to be something I'm very, very proud of. So I can't wait for you guys to play it in the. I'm not going to say when. Cristiano quali agli occhi lucidi. And messo in canottiera come Martin perché mi è venuto caldo. To craft something that's that beautiful with as much attention to detail and love without your guys' support, just like we couldn't be building the universe of Star Citizen without your guys' support. So I am, on my side, incredibly grateful, as is everybody at CIG, for your continued support, because we're building, I mean, a universe of dreams and stories of dreams, and it's a really wonderful thing to be able to do as a creative. So thank you, everyone here, and everyone watching, and everyone that supports Star Citizen and Squadron 42. So thank you guys very, very much. And then I'd like to call out everyone that's put the show together here. It's been an amazing job. Tyler Whitkin headed up, but there's a lot of other people. I mean, obviously Jared's been doing his great job emceeing. Leah has been organizing the show, and there's 1,000 other people that are part of our community and marketing side that have been doing it. There's been volunteers that have been helping to do this. The companies that we've had, like Envision, have put the video and stuff all together. So everyone's done an amazing job of the show. So thank you to everyone, and sorry if I didn't call everyone out by name, because there'd be a lot of names, so I had to call them out. But putting all that together, and thank you to all the devs that worked really hard to put the presentations together for you guys, because I think you can feel that they really love what they do, and they're very passionate about what they do, and they're really excited to get it into your guys' hands. So anyway, with that, I think I would say thank you, everyone. I'm really excited about what we've got upcoming in the future, because a lot of the foundational tech, the persistent entity streaming, and you saw server meshing earlier on yesterday, enables a lot of the stuff that's going to come to the PU, like the base building and the persistent hangars.
So I am incredibly excited by 24 and beyond. And anyway, thank you guys for supporting. I will see you in the verse. And thank you so much for coming out to share this with us. Bye. Bravo. Mo vediamo quanto dura questo polish. Che si prendano il tempo che vogliono. Hanno dimostrato che hanno azzerrato completamente tutta la concorrenza. Tutta, ma non solo di quel genere, completamente del mondo videoludico. Azzerrata. Io vorrei dire Atterrata. che però le espressioni facciali non mi hanno convinto. Va bene, pensala come vuoi. Sicuramente è un bel gioco. Vediamo appunto. Credo che quello che abbiamo detto in merito alla profondità dei personaggi, eccetera, sia tutto realistico. Probabilmente appunto è un'esperienza molto lineare. Però vediamo, cioè nel senso ci sta. Non deve per ogni cosa per forza essere con 28 finali. Mi puoi dire dove hai visto altre espressioni così su altri giochi fino ad oggi, per favore? Control. Ma neanche minimamente. Non so, anche magari le espressioni non degli attori, ma degli NPC, per esempio, non lo so, non mi hanno convinto. Non dico che sono pessime, assolutamente, quello no. Dico solo che magari potevano fare un lavoro diverso su quello, dato che hanno fatto un grandissimo lavoro sull'universo e su tutto quello che circonda l'universo. Beh, di sicuro comunque da chi è più tempo di qui, che conosci insomma di più la storia di Star Citizen, come può portare Alicos e la sua esperienza, insomma, credo che passino in secondo piano queste no, non sono critiche, ma sono ovviamente sempre, no? Si va sempre a trovare il pelo nel nuovo dopo quando si vede un nuovo progetto. Quindi io sono dell'idea che hanno presentato il futuro del mondo videoludico dopo questa presentazione. Hanno zerato completamente la concorrenza che c'è fino ad oggi. Questo è il mio pensiero. Penso che il silenzio in questo momento valga più di qualsiasi altro mio pensiero, perché altrimenti potrei esplodere in qualsiasi momento, vista l'ora. E poi soprattutto questo è tutto prima del polish. Vediamo appunto quando poi c'è il prodotto finito, perché anche il discorso delle espressioni, di come si muovono, eccetera, tutto questo qui sono cose che magari adesso devono raffinare. Quindi, anzi, è molto probabile che debbano raffinarle. Ma sì, infatti non volevo Col mica motion buttare capture di certo hanno tutti i dati che gli servono. No, sì, ma sicuramente. cioè, accettiamo Poi- anche le critiche, è che comunque, cioè, dopo una è ovviamente data dall'esperienza anche che tu hai, cioè da quant'è che giochi a Star Citizen? O che Ma- conosci il progetto, o che segui il progetto? Un paio d'anni. No, forse Paio- di più, perché sì, un po' di più, 2 anni e mezzo più o meno. Cioè, io voglio Ciao Garax, ben arrivato, grazie del follow. avere il suo pensiero definitivo, perché credo che sia l'unica persona qui dentro che può dare in questo momento. Ma vorrei che sia chiaro, non voglio buttare merda no, su Ma no, assolutamente. allora, se vogliamo trovare il pelo nell'uovo. ci sono delle valutazioni oggettive che vanno fatte. Tecnicamente, per il tempo che ci hanno messo, potrebbe non essere quella promessa di futuro estremo che tutti magari vedavamo agli albori, ma
è irrilevante più che altro per il fatto che loro adesso vogliono confezionare e consegnare. Che se stai lì a guardare la perfezione tecnica, cioè cambia ogni settimana col ritmo con cui attualmente si sviluppano nuove tecnologie, con le pretese anche dei giocatori, quindi è anche un attimo difficile starci dietro, e secondo me l'hanno capito anche loro. Fanno il meglio che possono con quello che hanno in mano, ce lo propongono e poi dicono c'è sempre l'opportunità di sviluppare un altro gioco singolo giocatore nello stesso universo. Tanto il multiplayer possiamo migliorarlo quanto vogliamo di base. Sono tutte... Ovviamente anch'io... cioè la presentazione... Questo secondo giorno di CitizenCon è il panel che più di tutti mi ha entusiasmato per una vocazione personale all'housing, appunto, è l'ultimo. E la sorpresa del dire guarda che noi a gennaio cominciamo a svilupparti la costruzione di basi. È una meccanica fra 800. Tutto il resto, molto bello. Bello vedere sviluppo, rifinitura e compagnia cantante. Il fatto che Cristiano abbia dato un frangente di date, ribadisco, è statistico. Se lo fa avremo ritardi, quindi non aspettatevi nei prossimi 12 mesi tutto quello che ci hanno fatto vedere, perché è impossibile. Qualcosa avremo, Pyro quasi certamente, ed è già un grande passo in avanti. Però Squadron 42, come ho sempre detto, è sempre stata un po' la barriera non solo per buttare nell'universo persistente quello che è stato fatto per Squadron 42, perché se voi avete osservato bene nel dettaglio la demo, questo video finale, questo trailer finale che ci ha fatto vedere, tutto quello che più o meno è stato citato per l'universo persistente nei panel precedenti è in Squadron 42. Squadron 42 è un blocco che, una volta che viene rilasciato, tutte queste tecnologie possono essere adattate al multiplayer, e un pezzettino alla volta, perché così in massa in 12 mesi oggettivamente non posso crederci effettivamente che riescano a farlo. Però una volta che usciranno avremo, a parte la marea di manodopera in più dedicata all'universo persistente, perché se adesso sono in 1300, ci sono 250 sviluppatori che lavorano al multiplayer, il resto sono tutti su Squadron. È naturale che uno sbilanciamento del genere e il blocco stesso della campagna singolo giocatore non ti può offrire un'esperienza completa e rifinita. È bello vedere come Squadron sia sempre più prossimo, che è la stessa cosa che possiamo aver detto nel 2019, che possiamo aver detto nel 2016. È vero. Ovviamente dal 2016 sono passati 7 anni. Non sono pochi. E su questo siamo d'accordo, nel senso. Però i passi in avanti ci sono stati. Loro hanno voluto evitare di far uscire Squadron 42 prima del 2020? Perché? Sicuramente per motivazioni di marketing, per un loro personale desiderio probabilmente il personale desiderio di Chris Roberts, che poi ha avuto riverbero, no, sullo sviluppo, di fare qualcosa il più perfetto possibile. Però anche il buon Cristiano, non dico che è maturato, perché lui è un bambino, è un visionario, è come me. Siamo bestie destinate al macello, letteralmente, per quelle cose lì. Quindi non dico che lui è cambiato o migliorato, però si è reso conto che se fa uscire Squadron 42 niente lo blocca dal fare qualcos'altro dopo. Anzi, avere nel curriculum Squadron 42, avere nel curriculum Star Citizen e avere l'infrastruttura che ha creato per creare questi due giochi, insomma, ti mettono nelle condizioni di fare il cazzo che vuoi, letteralmente, a livello creativo, come ha detto appunto in questo terminale. Io non lo so, cioè è impareggiabile ovviamente vedere i progressi. Sarà impareggiabile vedere quando uscirà, quando non si sa, però nel senso alla fine ha vinto il nessuno. Io avevo questo presentimento che non ci dassero certezze, non l'hanno mai fatto con Squadron, quindi si comporteranno in maniera radicalmente opposta a quello che hanno fatto fino adesso quando dovrà uscire. E l'hanno buttato sotto il naso, leak, mica leak, spifferi da mesi. Avevo idea che appunto non avrebbero sicuramente buttato una data, però quando uscirà da un giorno all'altro, come hanno fatto con la 3.21. Non te ne renderai neanche conto
trailer, 3 giorni dopo ce l'avrai in libreria giocabile, quindi. E per tutto il resto, insomma, ieri abbiamo parlato anche in maniera un po' più infervorata, adesso sono le 2 di notte, quindi evito di farmi trascinare anche insomma, dalla gioia, una gioia che ovviamente è sentita per tanti motivi, che può non essere condivisa e ci mancherebbe, ribadisco. Non è stato un CitizenCon senza problemi, ma è stato un CitizenCon talmente grande che i problemi sono stati sepolti da qualche valanga di entusiasmo, no? Quindi io mi sento di dire che in tutti questi anni io ho cercato di trasmetterlo a voi, senza forzarvi, cioè io ho sempre cercato di dare a voi una prospettiva, ecco, di come considero, di quanto considero godibile Star Citizen in una certa maniera, ma ognuno di voi, e lo so perché gioco insieme a voi, ha il suo punto di vista, il suo modo di giocare. Per me è qualcosa di più di un gioco, l'ho sempre detto, e prima di tutto è il fatto di avervi incontrati, di aver conosciuto persone che appunto nel mio percorso mi hanno anche elevato umanamente, nel bene e nel male, perché cioè gli scontri, nel senso, Star Citizen è un titolo che di base è contraddittorio e sappiamo molto bene che il concetto di identità, il concetto di carattere nasce dallo scontro. Star Citizen ha un sacco di carattere, perché è perennemente in mezzo alla tempesta. E questa secondo me è la chiave di volta. Io ho sempre avuto questa tendenza che non è un sesto senso, cioè alcuni di voi mi definiscono addirittura evangelista, ma io non sono niente del genere, perché io semplicemente ho letto tra le righe il potenziale che aveva Star Citizen, e io sono una persona che non religiosa, ma che crede fermamente nel potenziale delle persone. Star Citizen è il potenziale di tante persone messe assieme, non solo i ragazzi che talentuosi ci hanno presentato questo Citizen mastodontico e che lavorano quotidianamente sbattendo la testa e prendendosi merda, come detto, per portare a compimento quest'opera, ma anche e soprattutto voi che decidete di sprecare letteralmente 2 sere davanti a un monitor, guardando, chiacchierando di una creatura che potrebbe essere tranquillamente paragonabile a Starfield dai profani, cosa giusta, perché ovviamente quando si serve una chiave di lettura un po' più approfondita non è obbligatoria, si può paragonare tranquillamente a Starfield, Star Citizen, anche vedendo il sistema di avamposti, se ci pensate, cioè alla radice è quello, poi è ovvio, è un multiplayer, quindi è diverso. Chi lo sa che non sono paragonabili, ma chi non lo sa può paragonarli e non succede niente, non esce niente di male. Comunque, tanto per chiudere, perché appunto non sono neanche troppo lucido mentalmente, sono anche un po' stanco, nel senso spossato emotivamente, che visto che io non sono una persona emotiva abituata a tutte ste cose, io ho sempre sentito il dovere di coltivare queste eresia. E ho cercato di, nel mio piccolo, non dico contagiare altre persone, ma di metterle in condizioni di unire i puntini in autonomia, con dell'ottimismo insito dal fatto che appunto io ho sempre creduto vivamente nel progetto, alti e bassi ci mancherebbe, ma non mi è mai venuto il piglio di dire prendo, mollo tutto, vendo tutto. Potrei averci pensato, ma poi non l'ho mai messo in pratica effettivamente nei momenti più bui. Quindi Star Citizen, questo viaggio che stiamo facendo è un viaggio eretico. Eretico non nel senso che, oddio, magari anche nel senso che ci prendono, ci buttano al rogo e ci bruciano, ci mancherebbe, però l'etimo della parola eresia in particolare, non lo so, è un po' per estensione, no, nel dizionario, non è solo qualcosa che si oppone, qualcosa che contraddice la normalità. Star Citizen prova a farlo, prova a contraddire quella che è la normalità videoludica, no? Con la tecnologia, con il comparto artistico, con tutto quello che volete. Per estensione è anche un'opinione erronea, assurda e insostenibile. Quindi, cioè, dire eresia dice entrambe le cose. Noi potremmo essere tutti in errore, ma
sinceramente non è una cosa che, come posso dire, mi tocca. Io sono volentieri in errore con Star Citizen. Mi ha sempre la fiducia che ho riposto nel progetto, la fiducia che ho riposto in tutte le persone che hanno detto bene, c'è questo che parla, mi pare che intendiamo di giocare nella stessa maniera, vado a giocarci anch'io. Magari è un errore tutto questo, non lo so, però io, come ho detto, ci sto volentieri in questo errore e voglio vedere la fine, voglio vedere gli eventuali danni che può fare questo errore, quindi siamo sempre più vicini e io spero vivamente che appunto questo non sia letta come un'ortodossia, perché io non sono una persona ortodossa, estremista, fanatica, per quanto possa sembrarlo, però di base, ragazzi, ognuno la vive alla sua maniera, un gioco, un titolo, un prodotto, stare assieme alle persone, quindi io ho sempre cercato di dare strumenti per voi singolarmente, voi che siete in chat, voi che ci guardate, voi che giocate con noi, voi che siete qua in Discord, per godervi l'esperienza in maniera il più possibile chiara. Poi magari non so un cazzo di dogfighting, di combattimento, di combinazione di armamenti, però, come posso dire, mi piace che in qualche modo, quando si gioca assieme, Star Citizen metta assieme le persone, non le divida, non le metta assieme solo temporaneamente, perché anche qua c'è una scala che trascende quella che può essere il normale gruppo di gioco, in positivo. Non che il gruppo di gioco normale abbia dei problemi, anzi ci mancherebbe, sono scelte, però è bello vedere come appunto un focolare, perché appunto la Solaris ha un logo che è il fuoco, perché è un focolare, noi giochiamo attorno a questo focolare, quando si vuole, quando si può, quando non si vuole, quando non si può, quando il gioco ce lo concede, e adesso il gioco ci concederà di giocare sempre di più, quindi io lo vedo come una vittoria assoluta, parlando di meme appunto. Beh Martin, lo credo bene, comunque io non sono Cristiano Roberto, se io vi dico che esce una cosa esce davvero, e siccome ha detto 12 mesi, non lo so, Guarda, io l'assenza di una data la vedo come un segnale alla fine positivo, sono è d'accordo. un segno di rispetto nei confronti dei giocatori. Dopo le esperienze passate hanno probabilmente finalmente capito che è meglio dire non lo sappiamo, Meglio arriverà più o tirare- meno fra 12 mesi e poi vediamo. È vero, è vero. E l'altra cosa che secondo me Squadron 42 sarà qua per restare, nel senso che dopo il primo episodio credo che andrà a braccetto con Star Citizen, credo che sarà lo strumento narrativo per tutti i grandi cambiamenti, non tecnologici, ma nella storia del gioco. Quindi quando succederà qualche evento, probabilmente ci sarà un episodio che ti introduce e segnerà una nuova, diciamo, un nuovo sistema solare, qualcosa, quindi grandi cambiamenti arriveranno con degli episodi probabilmente, quindi credo che alla fine saranno fratelli i due, le due cose. Intanto do il benvenuto anche a Ciompi, se ci sta ancora seguendo, ben arrivato, grazie mille del follow. E niente, vabbè. Signori, io vi saluto. Ciao Gigi, grazie mille, è stato un piacere. Ciao Gigi, Ciao Gigi. Ciao. Buonanotte. Avremo occasione Wow. di fare un bel post mortem. Sicuramente. Sì, sì. Voglio andare a letto. Soprattutto dobbiamo farti il funerale. Voglio andare a letto esprimendo nessun pensiero per il momento. Ci sentiremo nei prossimi giorni. C'è da elaborare, va bene, giustamente. Esatto. Buonanotte Gigi, grazie mille. Buonanotte, anch'io seguo Gigi, che domani Grazie. mattina la sveglia suona presto. Grazie a chi Buonanotte va, grazie a tutti. chi è durato fino a così tardi. Grazie davvero ragazzi, è stato un piacere. Direi che anch'io comincio a staccarmi, Adesso seguo io finché chiudi, stacco però la live, quindi siamo qua. Chi vuole andare Buona libero, serata a naturalmente. tutti. Ciao, grazie mille. Grazie Ciao. mille della Ciao. partecipazione Ciao. attiva e Buona degli scambi. buonanotte. Grazie ragazzi, allora vado a chiudere la live così mi butto a letto anch'io. Ok. Grazie mille della presenza, della Grazie a te. costanza. Bene signori, insomma quello che avevo da dire più o meno l'ho detto, ma adesso io dovrò un attimo elaborare perché questo CitizenCon mi ha dato veramente una
un macello di materiale da pensare, da elaborare, insomma, mi sono scritto un sacco di cose. Non lo so, sì, appunto elaboro. Comunque penso che chi sente il gioco quanto lo sento io, o anche la metà, sia più o meno nella stessa situazione. Comunque sì, probabilmente, come è successo nel 2021, perché appunto l'anno scorso ero malato, faremo una live sempre di Tavola Rotonda post mortem. E ovviamente il buon Mr. Z è invitato, se si vuole unire ben volentieri, mi piacerebbe avere anche la sua prospettiva, mi piacerebbe avere anche Nocturne, ma può decidere lui. Insomma, faremo un'altra tavola rotonda senza CitizenCon di sfondo in cui scontreremo un po' di opinioni. Come detto, bisogna tenere un po' di fermento, serve un po' di guerriglia. Voglio sentire tutte le opinioni possibili e immaginabili, voglio vederle scontrarsi, voglio anche la critica e il dibattito, perché è fondamentale. Adesso siamo in un momento animoso che ha bisogno anche di questo, anche della vivacità di una comunità che in Italia è sempre stata molto attiva, ma poco tendente all'universale, diciamo così. Quindi io ovviamente non mi pongo a essere l'universalista del momento, ci mancherebbe, anzi. Però, insomma, chi gradirà partecipare a questo post-mortem, adesso lo organizzo per bene e vi metto le date il prima possibile. Dovrò fare anche qualche video di riassunto sul tutto. Devo effettivamente mettermi in testa di produrre qualcosa anche su YouTube, perché mi piace farlo, non ne ho il tempo, però mi piace farlo, e questo CitizenCon ha veramente trainato in maniera assurda a livello informativo tutto quello che insomma, tutto quello che prima avevamo in testa, che sapevamo, soprattutto chi è qui da tanto tempo, ma insomma l'ha messo in pratica in una maniera così netta, icastica, così accessibile anche, che raccontarlo magari in italiano, magari con la mia personale prospettiva, che non è quella degli altri, naturalmente, mi piacerebbe farlo, ecco. Bene, niente, allora intanto ringrazio ovviamente tutti coloro i quali hanno deciso di seguirci fino a quest'ora tarda, anche stasera, siete stati veramente numerosissimi. Questa 2 giorni di CitizenCon è stata, per me, e ve lo dico col cuore, è stata veramente spettacolare, soprattutto per voi, perché ho potuto condividere un momento che normalmente condividerei in solitaria con tanti di voi. E ringrazio ovviamente anche i ragazzi che si sono uniti, che hanno scoperto questo angolo di rete, e ci troverete insomma sempre qua alla maniera occasionale e poco costante a cui siete abituati. Ringrazio anche tutti coloro i quali hanno deciso di buttare qualche risorsa anche stasera, poche per fortuna, e di questo vi ringrazio. Abbonamenti, bit, chiamate quello che volete. E niente, ringrazio ovviamente anche, se non lo saprà mai, il buon Cristiano Roberto, perché ci ha offerto appunto oggettivamente un CitizenCon fuori scala rispetto a quelli precedenti, e tanti spunti per quella brace di immaginazione che appunto è il nostro tendere mentale. Quindi grazie davvero a tutti, mi sento di dire, io sono in dovere di coltivare questa eresia, spero di non essere da solo, ecco. Grazie davvero a tutti, volate sicuri, la 3.21 è in live, quindi adesso, tempo che si sgonfi il CitizenCon, i server torneranno anche un po' stabili. Saprete del post-mortem in questa settimana, e poi insomma giocheremo anche qualcosa ovviamente prima dell'Intergalactic Aerospace Expo, che è il prossimo grande evento, lontano un mesetto circa. Grazie davvero ragazzi, ancora una volta, è stato un piacere, e ci vediamo nei prossimi giorni.